Ok. Adesso mi sentite? Allora, buongiorno! Allora, avete già sgamato l'emote animata nuova? Potete usarla come vi pare, in teoria è nata per festeggiare i sub, però potete usarla anche per ballare, chillare, swaggare, eccetera. Giro in casa con la mascherina, arancione, perché ieri, mentre mi stavo vaccinando per la terza dose, ho un male al braccio che è abbastanza fastidioso. Mio fratello mi ha scritto dicendomi che ha fatto il serologico ed è il risultato nuovamente positivo. Fatto sta che in questi giorni lui era risultato negativo ad un test rapido fatto a casa e quindi si era preso la briga di andare in giro per casa e invitare pure la sua morosa, ovviamente, perché figurati. E quindi niente, c'è una possibilità abbastanza alta che io mi sia presa qualcosa e abbia fatto il vaccino contemporaneamente. E mia madre ieri aveva la febbre, mio padre mal di gola, mi hanno confermato che i miei nonni che non vivono con me sono positivi. Quindi c'è questo. Ehm, I miei nonni hanno tutte e due la terza dose e tra l'altro l'hanno fatta da poco, quindi capiamo. Io sono ok stamattina, cioè ieri ero incazzata come una belva perché mi sembra di essere l'unica in questa casa a cercare di fare attenzione un minimo per non contagiarsi tutti. I nonni per il momento non danno segni di gravità della situazione. Molto bello questo, Sam, mi piace il Pog con le braccia muscolose. E quindi niente, mi autoquaranteno in casa, giustamente come ho fatto le ultime 2 settimane, quindi non è che mi cambi molto. Avrei voluto beccare i miei amici, fare qualcosa, visto che, sai, il mio lavoro è andare in giro, far vedere i posti, eccetera. E niente, mm, ti sei ripreso oggi dagli albi? Allora, a me fa solo un po' male il braccio, cioè proprio nel punto in cui, cioè qua se mi tocco mi fa male, ma, cioè, aia, cioè se faccio così mi fa un po' male, però se lo tengo giù non sento assolutamente nulla. Ciao Mosok, buongiorno. E, che dire, tutto ok per adesso. Abbiamo fatto dei passi avanti nella ricerca disperata di non far crashare la live ogni ora. Adesso sento gli alert. Evviva! Sento gli alert perché Mirko mi ha fatto attaccare delle casse scrause che ho. Non è detto che li senta tutti perché si spengono da sole, perché fanno proprio cacare. E eccolo qua, il nome in porta. L'hai chiamato. Ciao Ilenia, benvenuta. Quindi sono contenta di questo. So che in questi giorni dovrò spendere sui 100-150 euro minimo per comprarmi un mixer decente. Devo prendermi il XLR come fanno tutti gli streamer veri, però non mi prenderò quello figo che hanno tutti, mi prenderò quello scrauso. In tutto questo mio fratello ha addirittura avuto l'ardire di chiedermi scusa. Incredibile, ho quasi versato una lacrima. E chiedermi scusa per
avere messo tutti in pericolo. Wow. E ha esordito con un messaggio che diceva so che ti sto sul cazzo, giusto, bravo, però mi dispiace per avervi messo tutto in pericolo. Ma cioè, mi ha chiesto scusa molto dopo, che mi ha detto che era positivo. In realtà all'inizio era molto sulla difensiva, ha detto ma secondo te per quei 15 minuti che siamo stati a contatto ti ho contagiata? Figa, non lo so, è come quando gli acari, no? Quando fai cadere qualcosa aspettano esattamente 3 secondi. C'è il Covid che ha tipo, non lo so quanti minuti devi aspettare prima di contagiare, secondo lui. Almeno 15 minuti, probabilmente. Vabbè, quindi nulla, c'è questo. E mi ha scritto semplicemente perché non so il motivo per cui ha preso a cuore il fatto che vuole che la mia antenna di internet funzioni molto più di ora, vuole che sia più performante, perché secondo lui il mio problema... Sì, si porta un timer dietro, sicuro, Pietro. Secondo lui il mio problema di internet può essere migliorato, se non estinto, attraverso un cambio di posizione dell'antenna. Questo non lo so. Comunque, fatto sta che continua a mandarmi messaggi su c'è quest'app di Android che può triangolare la posizione perfetta per mettere l'antenna in casa. Ok, secondo me c'è un'antenna che non sa nessuno che è ancora attiva, però è attiva, che quindi se sposti l'antenna di qua prende quell'antenna lì che non sta ancora usando nessuno, quindi è libera e quindi avrai tutta la banda che... Boh, non lo so. No, no, assolutamente tentare non nuoce ovviamente, quindi io spero che non siano tutte panzane quelle che dice mio fratello a mio padre e che mio padre dice a me, perché è questo il giro di comunicazioni che abbiamo, perché ovviamente mio padre ha chiesto disperatamente a mio fratello, boh, forse lo paga, forse per questo che ha così preso a cuore la situazione, perché così non me ne vada, no? Sì, no, ma infatti Rick, ovviamente comunque mio fratello non sapeva nulla di tutto questo di 15 minuti, quindi ha sparato a caso giusto per difendersi e non pensare di avere colpe vere. Però vabbè, me la accollo, ecco. Il fatto che mio fratello sia deficiente. Lo so da quando è nato, quindi tutti i giorni mi dà delle conferme, ecco. Niente, non ho fatto canestro. Sì, io Taglialbi abito al circo, quindi vorrei cambiare casa perché ormai popi popi, anche perché ieri io ho deciso, visto che probabilmente siamo tutti contagiati, ho deciso di scendere con la mascherina a prendermi da mangiare, no? Figa. Mia madre mi vede con la mascherina su e mi ride in faccia. Tipo, boh, cioè i tuoi genitori, mamma cara, hanno il Covid. I tuoi genitori si aggirano nell'età dei 90 anni, cioè proprio 80-90 anni, no? Quindi perché non sei minimamente preoccupata e soprattutto ridi in faccia a me che cerco almeno di seguire delle regole? Boh, non lo so, non so più cosa dire, quindi ormai ho perso le speranze per questa cosa, io me la passo come me la devo passare, spero che finisca presto e con finisca presto intendo, spero di andarmene presto. Il problema è che se investo in 1000 robe di attrezzatura, poi non ho i soldi per andare via, quindi c'è questo. Bevi l'acqua in bottiglia di vetro come i ricchi nobili feudatari. Sì, finché abito sotto casa dei miei, ecco, c'è questo privilegio di poter bere l'acqua di vetro perché a casa mia non esiste l'acqua in plastica. Comunque i ricchi nobili feudatari non bevevano da calici d'oro, tipo.
I servizi di trasporto bottiglie d'acqua non costano 100 miliardi di euro. Sicuramente costano di più delle bottiglie d'acqua di plastica scrause dell'MD, ma fanno bene all'ambiente, quindi visto che non le pago io, sono ben contenta di non bere 100.000 bottiglie di plastica qui, visto che posso. Spero che lo facciano sempre più persone, spero che diventi sempre più affordable. Anche perché quando non sarò in questa casa non credo che ci avrò i soldi per farlo. A meno che non abbassino i prezzi. Mi sa che ce ne vogliamo andare tutti dall'Italia. Ma guarda, io non è che voglio per forza andare via dall'Italia, voglio andare via da questa casa. Comunque la mia colazione, che mi sfrigola il naso da quando me la sono portata su, è un rimasuglio, cioè un avanzo, ok, ci sono, della cena di ieri. Perché, ah sì, non vi ho raccontato quanto cazzo è stato divertente la telefonata con cui ho scoperto che i miei nonni hanno il Covid. Allora, è successo che io ero qua, ero appena tornata dal vaccino, scazzatissima. Mio padre mi chiama e mi fa: vuoi la pizza? E io faccio: no, guarda, l'abbiamo mangiata tipo 4 giorni fa, non mi va la pizza adesso. Cioè, la pizza si mangia al venerdì sera, come tutti ben sappiamo, no? Bravo Steve, bravissimo. E quindi gli dico sta cosa, poi gli faccio: ma piuttosto ordiniamo il sushi se nessuno vuole cucinare. Lui fa: sì sì, sushi, va bene, sushi. Poi c'era mia mamma di fianco a lui, quindi gli fa: sushi, sì, va bene, ordiniamo. E poi mi fa: ah sì, i tuoi nonni hanno il Covid. Ok, va bene. Così le botto senza senso, esatto. Esatto, sono in Boris. Ragazzi, sono in Boris io. Vabbè, gli faccio: ma come stanno? E lui fa: boh, non lo so, ti passo tua madre. E mia madre mi fa: ok, che piatti vuoi al sushi? Che sembra veramente boh, una prova comica, no? Io gli faccio: ma mamma, non sei preoccupata per i tuoi genitori che hanno il Covid? E lei: cosa devo fare? Ammazzarmi? Ma testuali parole, cioè non è che sto parafrasando. Cioè, c'è questo. La mia risposta è stata: vi odio tutti, perché non ce la facevo più. Cioè, ero lì che dicevo: boh, state facendo apposta, nel senso mi state prendendo per il culo, è tutto falso. E quindi c'è questo anche. Vorrei spaccarmi la testa. No, dicevo 27, 31, 189. Poi gli ho detto effettivamente i piatti che volevo. Perché ho detto: vabbè, qua non si può parlare di nulla, quindi va bene, mi prendi gli spaghetti Thai, il sashimi di salmone e gli uramaki beaten. Un prank. Io avrei voluto fosse un prank, ecco. Niente, poi mia madre ha ordinato più roba di quella che è stata qui chiesta, quindi io oggi mi becco gli avanzi. Ma sono contenta. Sì, colazione con il pad thai è il futuro. Mhm. E poi fanno cagare questi spaghetti il giorno dopo. Li ho già mangiati il giorno dopo. Mi fanno proprio schifo, sembrano fatti di carta. Però vabbè.
Allora, oggi, a parte questo preambolo simpatico della mia vita che fa sempre più ridere o piangere, non lo so, dipende se quanto siete sensibili. Non mi ricordo cosa stavo dicendo. Ah, sì, oggi oggi volevo fare un po' di reaction a video per lo più giapponesi che mi sono già preparata, però anche altri video che non c'entrano niente, tipo ho trovato la playlist dei giochi per Xbox Game Pass di gennaio 2022, vorrei trovarla. Cioè, vorrei trovarla, vorrei guardarla perché vorrei vedere quali giochi ci sono nuovi. Poi in mezzo sto guardando tutte le finestre che ho aperto. C'è anche un video motivazionale che vorrei vedere prima degli altri per sentirmi un po' meglio con me stessa e sentirci tutti un po' meglio. Cioè, speriamo che ci faccia sentire meglio. No, Anna Production no, vorrei vedere proprio non reaction a video, quelli che siamo abituati a vedere nel mio canale, quelli lunghi, molto cinematici, oppure quelli di Rambalak. Sono proprio video specifici riguardanti un argomento giapponese, sono tutti molto diversi. Ad esempio, c'è un documentario del 1929 ricolorato in 4K 60 fps di Kyoto. Poi c'è uno youtuber che parla del terremoto e dello tsunami di 10 anni fa, ormai quasi 11, nel Tohoku, e di come sono cambiate le cose, eccetera. Poi c'è un video che parla della vita di una cosplayer in Giappone. Poi c'è un video di Eriko che parla della sua quarantena di questi giorni. E poi c'è un video sull'Hokkaido, quello molto cinematico. E altre robe. Ok, oggi volevo fare robe un po' più mirate. Mentre i video, quelli lunghi, che ci fanno vedere le strade del Giappone, li lascio a domenica, dopo che avrò finito i compiti e lo studio e il ripasso delle cose che ho fatto durante le lezioni online del corso di giapponese che sto seguendo, perché lunedì ricomincio il corso, quindi domenica vorrei fare, a parte i compiti e lo studio e il ripasso, vedere alcuni video sul Giappone perché sono sempre relax, e poi domenica studiare altri kanji insieme tatuando. No, la cosplay non è Yuriko Tiger. No, cioè è un'intervista a un'altra cosplayer. Evviva, Steve. Poi mi dirai che corso stai seguendo tu, perché io sono a più di metà del corso che sto seguendo, ma non sono sicura. Grazie Giorgio per il secondo mese. Bentornata. Grazie mille teso. Non sono sicura di volerlo continuare, cioè di voler continuare il corso principianti e avanzare di livello in questa associazione. Vorrei anche trovare altri tipi di corsi e tra l'altro valutare anche se posso essere presa da Ericottero, la mia migliore youtuber preferita. Hai scoperto emoticon di Kirby? Vedere subito. Comunque ragazzi, vi devo un attimo addestrare. Helicopter. Quando sabbano dovreste fare punto esclamativo POG. Ok. Mike, il suka è solo per i sub.
È il delirio, sì. Sei contento, Rick? Sono molto contenta di poter sentire gli alert, così non mi perdo niente. Allora, io inizierei col guardarmi il video motivazionale di oggi. Conosci Ragana a propo di Jap? A propo di Jap. Ah, fai lezioni private? Ok. Allora, il video motivazionale è questo qua. Aia, aia, aia. Sono io che muovo il braccio che mi fa male. Si chiama Feeling Behind in Your 20s or in Life? Watch this. Vediamo se ci sentiamo meglio. Ah, a proposito di giapponese. Sì, studio hiragana, ma devo anche studiare katakana. Domenica faccio un ripassone. You just finished working, you ate dinner, and now it is 8 p.m. And you're sitting on your couch or on your bed and you're relaxing. But all of a sudden, some voice in the back of your head asks you, what are you doing with your life? You scroll on Instagram and see that your high school classmate just got married the other day. Or someone just bought their house for the first time. And those feelings of guilt, shame, inadequacy, inferiority just all start creeping into your mind. So what was supposed to be a relaxing evening after a long day of work, you still feel like you haven't done anything. So why does this situation feel so specific? It's because it happened to me the other day. I was on my mindless scroll on social media and I ended up coming across a bunch of people who have been doing all these amazing. Perché non si sente nulla? Gaizok, alza il volume. Io sento benissimo. Voi, raga? Si sente. Si sente. Gaizok, alza. Alzo un pochino, Amazing things who I haven't heard from in years. And it's easy to Te ritorno? and think, wow, these guys have done so much in the past few years. Like, what have I done? Like, this person has more money than me. This person has a beautiful girlfriend that I would never be able to get. So if you're watching this video, chances are you feel this way too. Like, you feel like you're behind your peers and you're falling back on the race of life. Well, in today's video, I wanted to remind you of a few things that I had to remind myself when I felt this way. Number one is that happiness is a choice. I've pictured my definition of success to include a lavish lifestyle with beautiful people on a beautiful island where everything was great and no problems existed in the world. Unfortunately, that is just a dream and simply a fantasy. And it's important to note that these fantasies that you have don't necessarily accurately reflect how they will actually be. After a certain point, money doesn't actually bring you the happiness that you think it will. I'm not saying È veramente un video in cui mi dicono che i soldi non fanno la felicità? Veramente uno di quei video? No, andiamo avanti, andiamo avanti. money can't afford things that can bring you happiness. And I definitely think that you need to have your physiological needs met, you know, for food, water, shelter, safety. But once you're at that threshold where you're able to comfortably survive, a lot of studies say $75,000 is the threshold that everyone needs to be
happy, or at least where happiness tends to wane progressively as your income increases, but I don't know if that's really true. Maybe if you're making $75,000 a year in a low cost of living area, like in the suburbs or in the middle of nowhere, but $75,000 is not going to help you in a city like New York or San Francisco. But regardless of that dollar amount that you're chasing, unfortunately, money may not bring you that happiness that you've always wanted. I'm not saying that you can't want having $1 million, because let's be honest, I think a lot of us would like $1 million, including me. Maybe except billionaires, but you get the point. But if you think $1 million or a hot girlfriend or hot boyfriend or a nice house will suddenly rid you of all of your problems in the world, then you are sorely mistaken. I want to share with you guys a psychological trick that we tend to play on ourselves, and it's called affective forecasting. Affective forecasting is the prediction of one's affect or emotional state in the future. As a process that influences preferences, decisions, and behavior, affective forecasting is studied by both psychologists and economists with broad applications. So essentially what affective forecasting means is you try to predict your emotional state in the future when some certain event happens. For example, when you think that that vacation is going to make you so much happier, or when you eat that double cheeseburger, your cravings will be satisfied. See, what you didn't calculate for when you were thinking about that double cheeseburger is how heavy and gross you would feel afterward. Or at that beach vacation, you suddenly get sunburned after the first day, or something like that. The point is, we tend to be inaccurate about how we think we are going to feel in the future. Because the reality is, like, no matter where we are in life, there are always going to be some problems. Just like how Kim Kardashian may have all the money in the world, not all the money, but like a lot of money, yet she still has problems, like losing $30,000 earrings. I mean, it's a nice problem to have, but she still has problems. So don't let your happiness be conditional. Don't think that you'll be happy if something happens or when something happens. You have to make a choice every day to be happy and be happy with who you are and what you've become and how you can make choices. I think it's okay to strive to be better and not be satisfied with where you are at the moment. But if that's the case, then you have to start focusing on the process over the outcome. Sure, you want $1 million, but how are you going to get there? I find that having outcome goals can be really great for motivation, but I argue that the process is equally as important. So what you need to do is to create a process or some sort of system that not only will get you to where you want to be, but it also has to be something that you enjoy so you're not dreading it. This is the main reason why fad diets don't really work, where after you lose the weight, temporarily, you're going to revert back to old habits, because you just did not enjoy getting to where you were. So if the feelings of shame and feeling behind in life start creeping in when you've done a lot that day, then you shouldn't really feel bad, and recognize that you are on your process and you are in the right place. The next thing to do when you're feeling behind is to actually delete your social media. Now, a lot of you may have already heard this advice, but I really do believe in its effectiveness. Social media tends to be the main culprit for why people feel left behind, because we're always reading about people's highlights. We're seeing that they've done so much over the past few years. But what we tend to forget is what we have done in the past few years. If you think about the time since you've graduated to the present, where you're seeing a lot of your classmates do all these cool stuff, chances are that you've actually been up to things too. I've graduated high school about 5 years ago. Oh my god. But anyway, I graduated high school a while ago, so it shouldn't be surprising that other people were living their lives while I was also living my own. I also consider myself to be a much different person than I was since I was in high school. So it's just not a fair comparison to think that this person, this old classmate of yours, has done all these things when you're just looking at yourself from like the past few days or the past year thinking, oh, I haven't done anything.
And even if you haven't, you're going to focus on your process or your system that'll help you get to where you want to be. The point of deleting social media is to just stop comparing yourself to others. You can't compare. Allora, se veramente siamo ancora al punto in cui pensiamo che la gente su Instagram che va in spiaggia e fa la fotina non abbia problemi e noi siamo gli unici che li abbiamo, c'è un grande misunderstanding di fondo. Ecco, cioè dai, ormai è da non lo so quanti anni che diciamo, lo diciamo tutti, che le persone famose, che gli influencer, che tutti quelli che ci sembrano che abbiano una vita perfetta su Instagram, non è vero che ce l'hanno e lo dicono loro. Ma ve lo dico anche io, cioè nel senso, vi ho appena detto quanto è stato ridicolo ieri parlare con la mia famiglia di Covid, no? Se voi mi seguiste solo su Instagram, non lo sapreste e vedreste che vado in giro, che faccio le fotine, bla bla bla, e che ho una vita bellissima in cui non faccio un probabilmente. Oppure avreste la testa per dire, ma magari fa delle fotine belle, però comunque la sua vita non è perfetta. Non lo so. Cioè, sta roba che bisogna per forza cancellare i social media perché sennò siamo depressi, secondo me è veramente, veramente, veramente molto, molto, molto vecchia e non necessaria. Ormai che questo compararsi agli altri sui social dovrebbe essere superato. Comunque io non lo cancello Instagram, cioè non lavoro più. Compare your step 1 to someone's step 100 in their journey of 1,000 steps. Gosh, Confucius, really? Everyone is born with different circumstances, and we have to realize that everyone is on their own little journey, and we don't always start at the same place. And so try not to worry too much about where others are, and just take some time to evaluate whether or not you have been getting closer or farther away from your long-term goals. I promise you that if you are making small, consistent little changes throughout your daily life, you will be happy with yourself long term. So don't worry about other people or what they're doing. Just focus on yourself. So those are my thoughts. If you guys liked this video, please give it a like and subscribe if you want to see more. And also, I would love to hear your thoughts down in the comments. Money, career, life. Sam Louis. Secondo me il problema è loro di chi critica i social piuttosto di chi posta istantanee fake che non rispecchiano lo status sociale. Gaizoc, stai calmo, figa. Non sono d'accordo con quello che dice, cioè nel senso, sì, cioè nel senso non sono il suo target, perché io non tendo a paragonarmi alle persone che conosco della mia età che hanno cose diverse dalle mie. Semplicemente, cioè se mia madre e mio padre stanno urlando, ma poi non dovrebbero essere tipo in ufficio adesso. Andate a lavorare. Vabbè. Comunque, spero che non li abbiate sentiti. Tosta che io, ecco, non... Ormai... Ah, è festa oggi, è vero, è la Befana. Vabbè, ovviamente io ormai con le feste... Ciao. Cosa stavo dicendo? Niente, sì, sicuramente ci sono un botto di persone che si paragonano agli altri, ma io non, cioè, non è il mio caso e quindi quello che mi dice è un po'...
un po' inutile per me perché, cioè, io conosco tante persone che vivono a livelli molto diversi di cash, carriera, vita sentimentale, eccetera, ma non mi sento di essere indietro rispetto agli altri, capito? Cioè, sì, purtroppo, data la mia ultima relazione che è durata 3 anni e il Covid che ha rallentato ulteriormente tutto, Ministero della Salute, certificazione verde Covid disponibile. Ok. Tu sei una creator diverso, ma non c'entra perché io i miei amici, ad esempio, che non che vedo su Instagram, ma che conosco personalmente, ehm, cioè, o anche non amici, cioè persone che conosco personalmente che non sono mie amiche. Cioè, io so a che punto sono della loro vita, magari a qualcuno potrebbe sembrare che sono molto più avanti di me, ma io so benissimo che ci sono cose che io non voglio nella vita, che non mi interessano assolutamente. Tipo ad esempio avere figli, quindi cioè se una persona che conosco ha figli, non è che io dico, oddio, è molto più avanti di me nella vita, eh, perché per me è irrilevante avere figli, cioè non è un goal, ok? Vabbè, ok, guys, ok. Comunque, questa cosa di sapere evitare di farsi influenzare è giusta quando raggiungi una certa età e maturazione. Credo sia molto più difficile per una persona molto giovane capire questa cosa. Certo, assolutamente, però penso che lui abbia la metà. Vabbè, comunque, non mi è piaciuto questo discorso. Guardiamo gennaio e conseguentemente ciao ragazzi, inizio gennaio e conseguentemente Gab Quist. quali saranno i titoli che entreranno a far parte del servizio Xbox Game Pass per questo primo mese del 2022. Come sempre ragazzi, se siete appassionati del mondo Xbox ed è la prima volta che arrivate su questo canale, considerate di iscrivervi e mi raccomando cliccate anche sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su tutte le notizie che riguardano il mondo gaming di Microsoft, e se vi va lasciate anche un like a questo video, aiuta veramente tanto il canale. Allora ragazzi, andiamo subito nel vivo del discorso, partiamo subito da titoli che sono già disponibili da quest'oggi su Game Pass. Il primo titolo di cui vi voglio parlare è Goro Goa, che è un puzzle game sviluppato da Jason Roberts e pubblicato da Annapurna Interactive, dove avete la possibilità di far manipolare al giocatore le immagini posizionate in una griglia a 2x2, esplorando quello che è all'interno di ciascuna immagine e posizionando o ampliando immagini relative Come cazzo ad parla? in modo tale da risolvere enigmi. Attraverso questi enigmi ragazzi voi guiderete un ragazzo mentre incontra uno strano mostro in quello che è un paesaggio che viene devastato dalla È vero, guerra e Pions. poi che successivamente sarà ricostruito. Questo ragazzo, credo che siete ovviamente voi e conseguentemente il protagonista del gioco, crescerà e finirà per diventare un vecchio che riflette sul suo passato. Il gioco è stato sviluppato ovviamente esclusivamente da Roberts, è iniziato tra le varie ed eventuali come un tentativo fallito di creare una graphic novel interattiva e ci sono voluti quasi 6 anni per essere completato. Sempre oggi ragazzi è uscito su Game Pass Olija, dove il protagonista del gioco, tale Faraday, è uno squattrinato signore di quello che è un villaggio di pescatori che dopo anni di cattive catture Figo, decide di figo. prendere una nave, salpare per una nuova vita e cercare la salvezza per il suo villaggio. Una balena insegue la sua nave in quella che è una tempesta Figo. potentissima e la distrugge, e il nostro protagonista si sveglierà su una spiaggia coperta di nebbia dove trova i resti del suo Adatta bene, equipaggio. tutto ok. Venturandosi poi in una grotta viene attaccato da quelle che saranno Olija. misteriose, dove però troverà anche un'arma antica e che utilizzerà per sopravvivere dagli assalti degli altri mostri presenti. Ma il gameplay non me lo fai su mai vedere? questa isola. Il 6 gennaio arriva Ember, che è un gioco multiplayer in prima persona dove fondamentalmente interpreterete un vigile del fuoco mentre spegne
Mamma mia, oh, ma perché parli così? Mi dai strafastidio. Ovviamente gli incendi. Ogni persona, ragazzi, vi incaricherà di salvare un numero di persone prima che l'incendio o altro Oh! alla loro vita. Il 6 gennaio invece, ragazzi, ritorna su Game Pass Otherwise, dove assumerete il controllo di un'esplorazione spaziale alieno senza nome che si prepara per il suo primo volo nello spazio da solo. In questo gioco Questo l'avevano portato Marco Strumox? sul pianeta natale dei Nomai, che è un'antica e misteriosa razza che un tempo aveva colonizzato di fatto tutto l'universo, e scoprirete di essere intrappolati in un loop temporale. Il gioco, ragazzi, ha vinto molti awards quando è uscito. Molti awards. Se non avete ancora giocato, vi consiglio caldamente. Il 13 gennaio invece, ragazzi, arriva Spelunky 2, gioco platform 2D dove assumerete il controllo della protagonista Ada, tra l'altro la figlia Sono io totale. del primo Sono io totale. Ho pure il naso rosso. I suoi genitori. Guardami, sono io. Ovviamente dovrete anche cercare di sopravvivere da grotte mortali piene di nemici ostili e trappole per raccogliere i tesori presenti proprio sulla Totale. Luna. Il 13 gennaio arriva anche The Anacrusis. Questo è un Anacrusis. Oh, ma cos'è quella fetta di pizza in ologramma a sinistra? Potrebbe interessare a molte persone. È creato dallo studio Indie Stray Bombay ed è diretto da che era tra l'altro il project Fabio Z, ha detto? 1 e 2, al quale oh, che sono questi alienazzi cattivos? Ovviamente che è uno sparatutto in prima ma hanno tutti il corpo da donna? Giocatori, ambientato Cop? un'enorme astronave arenata ai confini dello spazio esplorato. Ci ritroveremo con i nostri amici in quella che sarà una battaglia rigiocabile all'infinito contro ordine di alieni, dove sbloccheremo sempre nuove ricompense e nuove armi per portare in salvo la nostra ciurma spaziale. Il 20 gennaio, ragazzi, invece arriverà Puperazzi, titolo di Xbox sviluppato da Sandemont, che ricorda molto i cani. il vecchio Pokémon Snap disponibile su Nintendo 64. No senso questo gioco. Un fotografo da cani, infatti vi troverete a dover fotografare qualsiasi cane esistente sulla faccia della terra e costruire la vostra canina esperienza. La vostra canina esperienza lavorativa. Titolo che ci viene portato da Dotemu, studio che recentemente ha lavorato tra le altre all'ottimo gioco Street of Rage 4. Windjammers 2 è il seguito dell'originale. È vero, sì. Neo Geo nel 1994. Gioco bello, con visuale top down, dove avremo il completo controllo di un tiratore di frisbee e avremo ovviamente il compito di fare più punti possibili contro il nostro avversario. Nel gioco la possibilità di scegliere tra 10 personaggi giocabili, inclusi tutti e 6 personaggi originali, ed ogni personaggio, ragazzi, ha le sue particolarità che renderanno il gameplay sempre diverso e interessante. Infine, ragazzi, me lo sono tenuto per ultimo quello che secondo me è il titolo più importante di questo mese, almeno fino a questo momento. Il 6 gennaio arriverà su PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate grazie a EA Play Mass Effect Legendary Edition, ragazzi. Questa è la trilogia originale di Mass Effect che si svolge nella Via Lattea verso la fine del XXII secolo. Nel 2148 l'umanità scoprì un su Marte e apprese che Caronte è in realtà un artefatto alieno noto come portale galattico, che consente viaggi più veloci della luce verso altri portali galattici situati nella galassia. L'umanità entra in contatto scaricare Legendary Edition, aliene spaziali, alcune molto più avanzate degli umani, e il primo incontro dell'umanità ha portato, raga, quanti video per adulti di Mass Effect.
alla guerra del primo contatto, ma il Consiglio, un organo di governo della galassia, è intervenuto per raggiungere la pace e ha accolto l'umanità. Non mentite, non mentite. Con il personaggio del comandante Shepard potete, tra le varie cose, cambiare sesso e personalità, perché potete determinarli voi, un importante soldato delle forze speciali nella forza spaziale dell'alleanza dei sistemi della Terra, e dopo che una colonia terrestre scopre un nuovo artefatto Protean, viene attaccata dalla nave sconosciuta e il Consiglio nomina Adesso qua non è capace a parlare. uno spettre umano, un agente d'elite con autorità e impunità associate per indagare sull'incidente. Ragazzi, io questo titolo l'ho già giocato, l'avevo già giocati al tempo, ho già rigiocato la Legendary Edition, tutti i giochi leggendari sono stati modernizzati, compreso il primo. Si vede un miglioramento incredibile rispetto ai titoli originali e si vede un miglioramento incredibile anche tra i titoli all'interno di questa remaster. Personalmente, ragazzi, questa trilogia è una delle mie interessante. preferite, non posso fare altro che consigliarvela. Insomma, ragazzi, questi sono i giochi Xbox Game Pass per quanto concerne il mese di gennaio 2022. Spero che questo video vi sia stato utile. Noi, ragazzi, perché hai scelto il suo video? Ma mi è arrivato in nei consigliati, ho detto, oh bella, un video di tutti i giochi di gennaio nuovi, lo guardo. E invece lui mi sa che non lo guarderò mai più. Gab Quist, cioè scusami, però non riesco ad ascoltarti, veramente non riesco. Miranda, ragazzi, Miranda. Vabbè, comunque, adesso ci guardiamo. Iniziamo con una tranquillissima elicottero. Abbonati a questo canale. Oh, ma... no. No. Pronti? Helicopter. Buongiorno, adesso sono le 2:30 di mattina perché io sto Bello, mi tengo... in Giappone. Dopo 2 anni finalmente posso tornare in Giappone. Non vedo l'ora. Buon viaggio a me stessa. Vabbè. Mi tengo i sottotitoli in giapponese sotto. Allora, siamo arrivate all'aeroporto di Venezia e io non sono da sola con il Satoko. Ce la faremo. Ma Boh, non so chi sia questa tipa. È prestissimo, quindi non c'è nessuno e nessun bar è ancora aperto, quindi abbiamo trovato una macchinetta di caffè, così ci svegliamo un pochino. Siamo a Francoforte, facciamo brindisi. Ma cosa bevi la birra? Perché sei a Francoforte? Ma vergognati! Quanto, raga, quanto sarà costato questo piatto schifoso, bruttissimo in aeroporto? Solo perché sei in aeroporto a Francoforte. Quanto? Madonna, cioè io non mangerei mai quella salsiccia bianca nella mia vita. Nella mia vita intera non la mangerei mai. Ma cos'è? Cos'è? Buon appetito! 11 ore tranquille di viaggetto. Abbastanza vuoto. Piedini anime. Posso stendermi? Yatta! Siamo atterrati, non ti perché. Sì, mamma mia, che bello, vorrei usarle anch'io queste scritte con i brillantoni. Secondo me mi fanno fare le views su YouTube. Mi viene da piangere però. Non vorrei. Siamo arrivati a Yokohama, questa zona Yokohama si chiama. Praticamente stiamo facendo turismo anche se siamo stanchissimi. Yay! Il nostro hotel è questo. Siamo arrivati. Finalmente Perché non un hotel a Yokohama dentro. e non a Tokyo? Adesso stanno prendendo tutte le nostre valigie, portano già dentro e siamo ancora qui dentro
Gabbiano, loro non sono delle turiste, loro hanno famiglia in Giappone, quindi avendo il passaporto giapponese, loro in realtà possono fare quello che vogliono. Adesso, prima no, ora sì. Sono appena entrata nella stanza è abbastanza stretta, ma immaginavo. E qui devo stare per i ben 6 giorni. Mamma mia, ce la faccio? Sì, Non ce la so, farai, zia. non so, kimono. Ah, poi c'è acqua grande, bottiglia grande, poi c'è Ma ancora Apex non ci giochi più, ci ho giocato ieri, Ciccino Bellone. poi Oggi ragazzi non penso di riuscire a giocare perché mi fa un po' male il braccio per la terza dose. Devo dire che è stata quella che ho accusato di più. Io mi sono fatta due Pfizer e questo qua che è Moderna. E il Moderna sì mi sta dando fastidio. Cioè sto benissimo, non ho febbre, non sono spossata, tutto ok. Però mi fa un po' male il braccio. E, e quindi niente, c'è questo, che probabilmente oggi non gioco. Cioè io vorrei farlo lo stesso, quindi ci proverò probabilmente tra un tot. Però comunque fatto sta che me lo tengo al caldo adesso. Il piccino. Comunque sì, ho trovato questa sciarpa che è quella che usavo in università, quando faceva strafreddo, tipo alle 6:30 del mattino e uscivo per andare a prendere i mezzi. E mi hanno bussato alla porta. Aia, guarda che il BlackBerry non funziona più, eh. Adesso non metto guai. Perché? Cosa devi fare? Sto facendo delle prove, eccetera. Poi ti dirò. Non è per quello, no. Non cosa per quello. Sì, voglio dire, non è questa la soluzione. Ma era solo una prova così. Se lo metto qua funziona però. Non so. Certo. Adesso ce la fai? E mi si blocca ogni tot. Ogni tot dove va giù? Eh sì, va giù totale e crasha. Vuoi chiederlo alla chat? Vabbè. Ciao. Bene. So come cazzo faccio a farlo. Prendo questo qua. Non so. E vabbè. Ha un binocolo al collo. Non so cosa stia facendo. Non voglio saperlo. Andiamo avanti. vecchio. Qui dovrò fare anche lezioni di giapponese. Poi io voglio vedere qui se c'entra almeno un pochettino di... Sì, effettivamente oggi non c'è la nebbia. Non Bello! me l'aspettavo. Questo sinceramente non me l'aspettavo. Fantastico! Wow! C'è anche vasca da bagno. Allora, zio Passera, stiamo guardando la nostra amica giapponese Ricottero che arriva in Giappone a dicembre dopo 2 anni e che fa la quarantena e vorrei vedere come passano la quarantena perché probabilmente, raga, secondo me ci sarà un periodo in cui i turisti saranno costretti a fare 8 giorni di quarantena quando entrano in Giappone e quando sarà possibile entrare in Giappone per i turisti e quindi mi porto avanti e vedo effettivamente ehm, come lo fanno, semplicemente. Ok. Così oggi mi rilasso. Ma Ciao babà! è stretta, ma comunque con questo vista fuori che
Cioè, sembra... Se puoi. Sì, Certo che posso. Poi mi rientra 100 volte in più dalle cuffie, eh. Io adesso farei... Cambiare cuffie perché quelle da 300 euro rientrano nel microfono? Mangio questo pranzo o bento. Ci sono anche due onigiri. Vediamo cosa c'è dentro. Per oggi è Todon! C'è anche mini bella, che carina. Poi c'è un po' di questo è maiale, penso, carne, verdura. Anche io, Steve. Insalata, e poi c'è anche pesce e poi due onigiri. Itadakimasu. Va bene, Ho zio. dormito un po', ho dormito bene, questo letto è comodissimo e guardate la vista notturna di Yokohama è bellissima. Panorama notturno di Yokohama! E adesso è arrivata anche Minato Mirai. vediamo cosa c'è. Intanto oggi dormo, mi riposo. Buonanotte, oyasumi. Yasumi nasai. No. Ecco, non sono riuscita a dormire bene stanotte, però sto bene. Beh, che bella quest'alba. Si vede anche Monte Guardalo là a sinistra! Che bello con la neve! Sarà bella giornata. Che cioè, se io avessi questa stanza, Devo stare qui per 6 giorni. piangerei tutto il giorno. Devo scegliere Si vede Trieste. e non sapevo dove mi portavano. Perché ha un maglione con scritto sopra vicolo? Vabbè. Raga, tutti quelli nel gruppo Telegram, potete insultare Mirko? Grazie. Ciao, smirzato. E praticamente abbiamo fatto tanti documenti e mi hanno fatto scaricare un'app per controllo eccetera eccetera e ci abbiamo messo ben 4 ore, ma io penso solo 4 ore, che considerando il numero delle persone che tornano dall'estero, circa 3.000 persone al giorno, e tutti quanti, ognuno di noi dobbiamo fare questa procedura. Dall'aeroporto di Haneda c'è il pullman riservato solo per noi, cioè le persone che sono entrate in Giappone dall'estero. È tutto controllato, nessuno può scappare, diciamo. E poi Nessuno può scappare. E nel mio caso hanno portato qui a Yokohama. Chi torna dall'Italia, per esempio, deve fare 6 giorni. Quindi dipende dal paese dove arrivi, può essere solo 3 giorni o può essere 6 giorni, può essere anche forse di più, 10 giorni, non so. Comunque l'Italia è 6 giorni. E quindi adesso Vabbè, non guys, posso uscire ok. da questa stanza. Fai un'altra battuta del genere, ti banno perché la cosa che mi fa meno ridere al mondo è quello che hai scritto. Ogni volta che c'è da mangiare pronto c'è l'annuncio. Beh, ha una mega TV, sta lì. E guardate che la stanza è piccolissima, però c'è tutto, è pulito. Vabbè, in base al paese cambiano i giorni, certo. Però noi veniamo dall'Italia come lei, quindi 6 giorni di quarantena. Pensavo peggio, pensavo di annoiarmi dopo, non so, mezza giornata o il secondo giorno, sono già stanchissima. Invece mi trovo bene, per più di 6 giorni diventa troppo pesante, quindi 6 giorni massimo. Cosa ho fatto per 6 giorni in una stanza chiusa? Melon pan! Ha mangiato le patatine con le bacchette. È una cosa che ho visto solo io, vero? Dorayaki! Melon pan! Ha una maglietta con scritto sopra melon pan, anch'io la voglio. E comunque ringrazio le persone che lavorano per noi in aeroporto, anche in questo hotel. In questo edificio ci sono ben 2300 stanze e nessuno può uscire dalla stanza. Vuol dire che le persone che lavorano qui devono rispondere alle richieste. Potresti portare carta igienica? Sì, potresti fare, cioè noi possiamo fare richiesta e loro devono fare quello che noi chiediamo. È veramente assurdo.
comunque è vero che è un po' scomodo e mi sento un po' isolata, però c'è internet, wifi, funziona bene, posso lavorare lo stesso, ho fatto lezioni anche prima, oggi alle 3 di mattina. Io farei la live tutto il giorno, raga. Sicuramente andrebbe meglio di camera mia. Questa esperienza non è che tutti possono avere, quindi io anzi dico che ho avuto questa esperienza unica, diciamo, e quindi sono anche contenta di comunque Eh sì, sono contenta di aver passato 6 giorni in una stanza. È giusto. Vabbè, effettivamente è come la mia vita adesso. Riuscire a tornare fino a casa mia. Intanto, dopo finito questo albergo 6 giorni, mi sposto in un altro appartamento per finire totale di 14 giorni di quarantena a Tokyo. Se no, non posso prendere volo nazionale. Aspetta, cioè lei fa 6 giorni a Yokohama e poi fa 14 giorni a Tokyo? Altri 6? Da Tokyo a Nagasaki, quindi devo ancora stare altri più di 10 giorni, ma sarò sempre positiva. Quindi farò video sicuramente. Positiva ma negativa. Anche un altro appartamento che deve essere vicino, molto vicino alla torre di Skytree. E allora ci vediamo presto. Natale! Doccia fredda per 30 giorni! Che challenge è? Allora, poi volevo vedere il documentario del 1929 di Kyoto, perché mi gasa tantissimo. È in HD, raga. About to watch is from a market in Kyoto, Japan. This was filmed on April 9, 1929. Dive into this slice of street life with lion dancers, drummers, and people who have been immortalized in this film. Traveling to Kyoto today, you will find much of the city exactly as it appears today. Kyoto was spared from the US firebombing raids in 1945. It was also considered a top target for the dropping of the atomic bomb since it was the ancient capital of Japan. The city was spared and has grown to a population of 1.5 million today. I restored this footage through colorization, upscaling, and frame increase to travel back in time in 1929. Enjoy the video and please consider liking the video and subscribing for future videos. Bello. Tolgo il 4K, raga, perché la connessione mi sta dicendo: Giulia, vuoi morire? Ciao, cieli. Ma poi cos'è sto bordello? Ma cos'è sta cosa? È veramente tutto così? Grazie, Mike. Oh, mi sa che adesso ammazzano il pollo. Ride, lei ride. Un documentario del 1929.
Mi fa un po' male agli occhi, ragazzi. Cioè, tu mi stai dicendo, Cedro, che io non ho messo... Aspetta. No, non ho messo i beats. Allora te lo faccio ripartire di qua. Grazie per i 100 beats, Cedros. Grazie mille, teso. E qua te l'ho fatto partire, grozzo. È che non ho copiato la... Oh, ho sbagliato, scusate. Ho sbagliato. Ok, adesso c'è anche in questa scena. Perfetto. Comunque sono un po' delusa. Sinceramente dall'anteprima mi sembrava una roba incredibile. Babà. Va bene, basta. Ma che bordello facevano? Poi lui è incredibilmente famosissimo. Voglio vedere questo, che secondo me è stupendo. Raga, ma potete... Cioè, è in 1080? In che senso? Ah, ok. Eastern Hokkaido is an incredibly beautiful area filled with rare wildlife and natural wonders. Oh, sì, sì, sì. Oh, le gru! Area is the natural Che habitat belle! of the red-crowned crane, a designated special natural monument that was once called Sararun Kamui, which means gods that live in the marshlands, by the native Wow. Ainu people. The area is blessed with an abundance of pure natural water that transforms the landscape throughout the seasons. The harsh winter cold that often drops below -20 degrees creates a magical world where nature thrives. This is my journey through untouched Hokkaido. Se, facci sognare, fratello. Bitu! Cape Kirakotan is a designated national natural monument, and its name originates from when the marshland was still part of the ocean 6,000 years ago. In the 1920s, it was found to be a natural breeding ground of the red-crowned crane that was previously thought to be extinct. Cioè, raga, veramente? The area is only accessible with special permission and when accompanied by a professional guide. Voglio andarci di brutto. Spring water, so very so delicious water. Spero di... No, io non l'ho letto, Cedro. No, ho smerzato... Che palle. Io vi odio tutti. Kushiro is said to have one of the 3 most beautiful sunsets in the world, and the best place to see it is from a boat. Robatayaki is a style of cooking that is unique to the port town of Kushiro, and these restaurants are the perfect place to enjoy amazing food and delicious sake with friendly locals. Wow.
Lui sta vivendo veramente la vita. This is life. Io mi iscrivo a questo canale. Mi sta troppo simpatico il fratello. Ciao Johnny. Stiamo guardando un bellissimo video sull'Hokkaido. Here you can see a wide variety of birds and wildlife, Zitto Chris. kingfishers, otters and Steller sea eagles. Wow, guarda che figo, fierissimo, fierissimo After lui. canoeing, a short hillside hike delivered one of the most incredible views of the entire wetland area, where you can see deer and red-crowned cranes in the distance. So how old is this brewery? Grazie Steve. 99 years old. 99. 99, yes. So one more year for 100. Oh, million year. Oh, yeah. wow. Established in 1919, Fukutsukasa Sake Brewery blends delicious local spring water with the finest natural ingredients. They create a wide variety of sakes that have been adored by locals for generations, and the brewery shop is open for sake tasting. Fruity, Right, easy to drink. sweet. Oh yeah. Good. It's very good. Thank you. Very smooth. Oh. Easy to drink. Easy to drink. Bene, Gaizok. Oggi Gaizok ha preso il posto di Armando, ragazzi. Create ice so thick you can drive a car on it. I took an early morning guided tour to see the sunrise beyond the vast frozen lake. An amazing and truly unforgettable experience. Cioè, ma voi pensate di essere lì? Cioè, tipo... Ah. This is strong. Yes. This is bad. You can also take snowshoes, Ciaspolina. where experienced nature guides who have extensive knowledge of the area show you the safe hiking routes. And these wild animals need salt Okay. and this hot spring water drinking. Also and the many- animal. Yeah. Ainu are the indigenous people of Hokkaido who believe that gods exist in nature. Bravi. Beh, lui è un grande di mio padre, lui. Oh, fa le sculture degli animali. Che figo. Takeki Fujiko Fortissimo. uses traditional hand carving methods to create incredible wooden sculptures. Quanto ci si mette a fare una cosa del genere, secondo voi? Settimane? 7. Lake Kusharo is the largest caldera lake in Japan and an amazing... Guarda come si diverte col cavallino. Don't worry. Really? Really? Ciao Marco. It is home to a large number of wild Dipende. swans that keep warm through the harsh winter in the natural hot springs. Mount Io vents plumes of sulfurous steam through volcanic Ci sarà craters molta and puzza lì. Vabbè, ma che incredibile panorama c'è, ma io non sono d'accordo. Locals in the nearby Kawaii Onsen area draw their hot spring water from the same pure source, making them the perfect place to relax. Use pure water. Really? Yes. Not mixed. It's not mixed. Yes. No cold water, nothing? Yes, nothing. Really? Pure water. Oh wow. So this is pure.
Yes. With no inflowing or outflowing rivers, the mysterious Lake Mashu maintains the same water levels throughout the year. The lake water is so pure, it is said to be the second clearest water in the world. E la It's a Madonna! distinctly beautiful color known as Mashu blue. Manchu blue. Incredible Blue, non natural blu. beauty that changes throughout the seasons. This area truly is untouched Hokkaido. Touched. Al-Qaeda? Che cazzo di sottotitoli sono? Ah, ok, in quella parte dell'Hokkaido. Va bene, allora lui mi è piaciuto molto. Allora, Mizuno Kamui Tourism Area 2018 c'è scritto. Io voglio essere lui. Come faccio? Cioè, allora, è Untouched Hokkaido proprio il... Az. Chi è lui? Voglio capire. Cioè, è super good e ha avuto solo neanche 30.000 views questo coso. Ma what? Io non sono contenta. Vabbè, a parte che mi iscrivo perché... No. Ah, ma sono già iscritta? Ma da quando? Boh. Ok, ah, ma... No, questo è questo quello che abbiamo visto, no? Ok, non ne abbiamo visti altri. Questo è stato raccontato in giapponese. Va bene. Ok. Buono a sapersi. Adesso abbiamo la cosplayer. Voi conoscete Paolo from Tokyo? È un grande, io lo amo. Sveglia dell'iPhones. Madonna, l'odio che io provo per questa suoneria è incredibile. This is Yuzuchi, 20-year-old female working as a cosplayer in Tokyo, Japan. And this is how she starts her unique workday. Her day starts later than most, as she was working late last night, which we'll get into later on in this video. But it's safe to say, this is not gonna be like a day in the life of an average Japanese salaryman. How long does it take you to wear Ciao makeup? lady. 化粧はスタジオ行く前だとそんなにかからないですね。10 Ha 分ぐ già らいで終わります。 messo le Oh, lenti. I guess she's going to the studio for a photo shoot today. Yuzuchi, what are you eating? サラダとサンドイッチかおにぎりをいつも食べます。 She actually Quanta gets her food plastica. from the conveni 6 times a week, which is pretty common, especially for younger Japanese living in the city. It's quick and it's cheap. Piedini, anime. She needs to pack her own costume for the studio today. Oh, she has a bag full of something. What's that? これはカラコンです。全部。毎日キャラクターによって変えるので、今日のキャラクターは赤っぽいピンクっぽいのを使うので、これを使います。 Che bello il cosino di Doraemon. So how many costumes do you own? 10何着はあると思う。 And what's your favorite? 好きなのはこれですね。 Vabbè, ne ha 10, non ne ha 1000. アニメのキャラクターのチャイナバージョンの服です。 Yuzuchi says she's into manga, anime, and video games. Apparently, that's one of the reasons she got into cosplay. No, 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 no. È una ragazza, ragazzi. Non le possono piacere i videogiochi. Che stiamo scherzando? No, 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 no. Falsa, falsa, falsa. Oh, why are you wearing a mask? まだメイクが未完成なので
Manco fosse una cessa. Oh, ma sei bella. Cos'è una ragazza? As a cosplayer, her workplace varies day by day, depending on the cosplay event location and photo shoots. When riding the train, she's almost always on her phone. Cioè, in realtà loro non si mettono la mascherina per questioni igieniche. Se la mettono perché così non fanno vedere che non sono truccate. Interesting fact, statistics show that 90% of Japanese people riding the train are using their phone, so she's very much your typical passenger. Alright, so we're starting this day in the life a lot later than normal. Yuzuchi should be coming up the stairs right now. Anche tu un after lo fai, lo sapevo. Why do you have an umbrella? なんか今日天気悪くなるみたいなので持ってきましたはい Before becoming a cosplayer, Yuzuchi worked as a Japanese chica idol, performing with an underground group of young girls in a highly choreographed song and dance in events and live houses. The famous girl idol group AKB48 also started as chica idols, but now Yuzuchi has since transitioned into a full-time cosplayer. Bella sta porta. Yuzuchi, how did you get started in cosplay? 行ってみたらっていう誘いを受けて、それでイベントにまず行ってみて、そしたら楽しかったってなって続けてます。As a cosplayer, she often gets offered to model for professional photographers like today. This is one way she earns her living. She's also able Conosci to le make baby money by attending metal? major Sì, events so chi once sono, or ma twice a month. raga, io non ascolto J-pop come anche K-pop, ragazzi, quindi le conosco ovviamente le baby metal, ma non le ho mai cacate. まあその角度で目線こっちする OK いいね No, non è vero che il metal mi fa schifo. ラスト1枚はい OK ありがとうございます Vabbè, è una fregna lei comunque, vogliamo dirlo, So, l'abbiamo is your detto. work done for today? 実はもう一つ A parte i denti che sono un po' così, però 紹介したいなと思います ce l'hanno tutte Sono così i Japan. What are denti we da gonna do now? giapponesi. お仕事が終わったのでお友達と待ち合わせしてカラオケとご飯に行きたいと思います We're in the studio for about 2 hours. Non sono Actually, neanche tanto less than brutti. that, because there's like the setup part. And then she Grande starts off, so Paolo! it's Grande. like less than an hour taking pictures. I think actually though, I looked outside the window and it started to rain pretty badly. Good thing she brought an umbrella. Yuzuchi, what are you doing now? これからちょっと友達との待ち合わせに時間があるのでちょっとカフェに寄りたいと思います So what are you doing now? これからコスポっていうコスプレのアプリでコ写ス真ポを投稿します So in Japan, there's a dedicated cosplay app called Cospo, and it allows Yuzuchi to generate additional income every time a viewer likes her uploaded picture. And as part of her routine, she posts a picture every day. Ma dai! Incredibile sta cosa, non avevo idea! Oh cool, she found her friend Machiko. Now they're headed to a karaoke bar. Ma Sam si comporta da anime perché è il suo lavoro, ma non credo che lo faccia sempre, ok? Dividete il lavoro dalla persona! Ciao Tiwa. A pastime for many Japanese. The box itself often comes with free soda drinks, or you can upgrade to the all-you-can-drink alcohol package. Karaokino? Unlike other countries, karaoke in Japan is generally a private affair among friends, and while some Japanese even go by themselves during the day, Io sta cosa della doppia occhiaia non la capirò mai, che a loro piace proprio far vedere che gli escono fuori gli occhi perché ce li hanno grossi, quindi boh, si creano le occhiaie da cioè, boh, è many impossibile. Japanese take advantage of Impossibile private capire space per to me. make use in the evening among friends.
Oh, this is basically her life. We're halfway Vabbè, through the Paolo, video. manco così grosso, cioè, allontanati un attimo. So you used to dance when you were a Chica idol, right? アイドルの時踊ってました。本当は踊りは好きじゃないです。もうしないです、踊りは。でも歌は全然。あ、歌は好きです。 Oh, it looks like the rain has let up a little bit. Nice. Now Nice! they're headed to an izakaya restaurant for dinner, also known as a drinking Ciao restaurant. Samuele, tutto bene? Tu come stai, caro? Izakayas will often ask customers to take their shoes off and put them in a shoe locker like this. Many Kanpai! Japanese prefer the izakaya-style restaurant, as it allows them to drink while snacking on a variety of small-portion food dishes. Due to small living spaces in the city, Japanese rarely invite one another to their houses, so izakayas have become the default gathering location. Private rooms like this one allow customers to get even more intimate. So it's actually already 8 o'clock, but it almost feels like a lunch because she has to go back to work. Lei deve andare a lavorare, per questo che cena presto. So how did you two meet? 共通の知り合いがいて、でネットで3人で仲良くて、で実際会おうってなって。 Damn, making friends online is apparently quite normal for her generation. It seems like her friends. Vabbè, anche per noi, dai, non fare sto discorso da boomer. Io conosco tutti i miei amici tramite internet. These days were all made online. So what do you usually do with your friends? ご飯行ってひたすら喋ってる。 You don't go to clubs? クラブ行ったことない。なんか陰キャだから。陰キャだから。陰キャだから。 So Inca is slang for Inchia. introvert. How would Inchia! Slang for introvert. Ok, abbiamo scoperto questa nuova cosa, ragazzi. Inchia significa introverso. you describe it? 個室の隅っこでこうやってやってるタイプなんです。わかる。もうね。 Sono molto inchia, testa di inchia. Allora, lei è tornata a casa alle 9 nel suo sgabuzzino. Oh, e c'ha la postazione da streamer. Streamer girl, i girl. Ah, vai a cagare, Gaizok. So what character are you dressed up in now? これはローゼンメイデンのひないちごです。 And what are you doing? 配信をやってるので、今から配信をしたいと思います。 So every night she does a live stream on an app called Doki Doki Live for 2 hours. Basically, viewers send her items during the live stream, which is then later converted into money. 全然写真ありがとうございます。おつんいらっしゃい。こんばんは。 Streamer! Però non Twitch. ありがとうヤッホー。あ、ケーキありがとう。もみじたい焼き。 Thank you for the cake. お願いします。 It's nice that she greets a lot of her viewers. あ、そうそうひないちご。ローゼンメイデン。 A quanti viewers ha? Voglio saperlo. もみじありがとう。 Oh, Capiamo, raga. Vediamo un attimo questa schermata. Voglio capire un attimo. Aspettate che mi sposto così capite anche voi. Ok, allora. Qua c'è una foglia. Qua ci sarà, questa è la chat, ok. Questa palla con per 0 scritto sopra che cosa significa? Non lo so. Vedo, dov'è l'876? Scusa, io non lo vedo. Io non lo vedo. No, questo è l'ID, ok? Cioè ci sono tanti altri numeri oltre l'876, quindi non credo proprio che siano i viewers. Qua io vedo tipo un 25. Aspetta. No, non posso migliorare la qualità. Sotto 25, però c'è tipo qualcosa di scritto anche vicino, però non è marcato come il 25, quindi non capisco. È TikTok, le emozioni... No, non è TikTok, hanno detto che si chiama Doki Doki l'app. Anche io sto tipo così, cercando di capire cose. Siamo stupidissimi. Ciao Climber, quindi sempre. Mi segui da sempre, quindi.
Vabbè, comunque, torniamo alle live, quelle serie. Non la mia, la sua. I think she's gonna sing one of her favorite songs. 忘れないで夢をこぼさないで涙あばま優しい君が Posso dire che canto meglio io? O sono cattiva? Era il tempo in live. 小さすぎず大きすみたいんです話す Per fortuna ha detto che le piace cantare. ことなくはい、じゃあ今日これで配信終わりたいと思います来てくれた人ありがとうございましたじゃあまたじゃあねー。来てくださいバイバイおやすみ Finally, her work is Oyasumi! complete, and now she gets time for herself. Apro il profilo di Doki Doki, ragazzi. Adesso lo cerco sull'App Store. È andato. Anzi, lo metto come lei sull'iPad. Vediamo se esiste per gli italiani. Doki Doki. Anonymous live video chat? No. Doki Doki post box. No, io non lo trovo, raga. No. Trovo solo tipo giochi di... Cioè Genshin Impact, Honkai Impact 3D. Va bene. Inchia, introversa. Boh, forse lo troviamo su internet invece che sull'App Store. Stiera rosa, Razer. A cosa sta giocando, raga? She just finished. It was about 2 hours of work that she just did, and it's about 12 o'clock right now, and it looks like she's just Paolo, c'hai un brufolone sulla bocca. È Fortnite? playing games. She actually plays Cyber Hunter, this game behind me that she's playing right now, for 4 hours. Ha detto Cyber Hunter, ragazzi, non è Fortnite. Siete proprio uncultured swines. Ha detto che si chiama Cyber Hunter. Before she goes to sleep. I guess that's why she wakes up so late in the day. What did you guys think of this day in the life of a Japanese cosplayer? Let me know in the comments. If you want to see more day in life videos, don't worry, I have a lot more videos to come. If you want to see what Yuzuchi is doing on the daily, then Cosma, fai punto esclamativo Telegram in chat e ti arriverà un link come messaggio privato su I'll Twitch. leave all of her social media links in the description. And if you want to see what I'm doing on the daily, then definitely check out my Instagram account. That all said, Va I'll catch bene. you guys in the next one. Ciao Paolo, ma io mi guarderei 1000 video di Paolo, ma proprio 1000, questo me l'ero già guardato, non so quanto tempo fa. Manga creator, ramen chef, game programmer, delivery worker, cioè proprio tutti i lavori possibili e immaginabili lui li ha fatti vedere. Non ti piace il suo piercing finto sopra il labbro? Non lo so, L'ho fatto ma non mi fa entrare. Faccio l'accesso ma con l'account di Twitch mi rimane bloccato lì. Chiedi a un mod. Toy maker, un builder, meccanico. Uno che scolpisce This is the day in the life le of a Japanese figure. anime figure sculptor. È lui! Lui non credo che sia filippino, credo che sia sudamericano, o sbaglio? Sì, già vestito con la sua felpa più drip. This is Sho, 24 years old, living in Tokyo, and he's just waking up for work. He lives alone in this one-room studio apartment and prefers to keep things simple so he can focus on work and his hobbies, which we'll get into later on. Oh, he's doing skincare. Common in Japan as 58% of males in their 20s use skincare products. Wow, his apartment is stacked with manga. Wow! Come l'ha detto? Sto male. Which is fairly common in Japan, as manga is so embedded in popular Japanese culture that 80% of the adults read manga regularly.
Sho, you didn't eat breakfast. 朝は食べないですね。食べない代わりに目が覚めるまで YouTube を見てゆっくりしてます。 I suppose that it's quite common for Gen Z in Japan to spend their time in the morning watching YouTube. Ok. Dovreste invece passare il vostro tempo la mattina a guardare Giulia Premi in live streaming, però. È Paolino? Paolino giapponese? Vabbè, comunque devo dire che mi piace il suo stile. Cioè, come è vestito è veramente molto stiloso. Sho's originally from Chiba, a neighboring prefecture. He moved to Tokyo to attend Musashino Bijutsu University, one of the top art schools in Japan. He studied industrial design and calligraphy, but decided to pursue his career as a genkeishi, aka figure sculptor. Voglio proprio vedere. He commutes to work by train. Luckily, his home station is less than a 5-minute walk away. He has about a 15 to 20-minute train ride, including one transfer, a little better than the average salaryman. Good morning, everyone. Back with another day in the life. Ciao, Paolo. Should be coming in just a little bit. Excited to see how he's doing this morning. Good morning. Did you sleep well last night? 昨日は12時には寝ました。今日原型のチェックは社長に受けることになっているので早めに寝ました。 Oh, raga, oggi c'ha un discorso da fare col CEO. Col CEO dell'azienda che produce le figure, quindi è andato a dormire prima perché è molto diligente. His office is located in Akihabara, the capital of Japanese otaku culture, synonymous for anime, Sono due manga, telecamere, cafes, Nino. and of course, figures. Sho has worked 3 years at Good Smile Company, also called Gusuma by people. Gusuma! It's one of the top figure production companies in Japan. Che ho già sentito, tra l'altro. Penso che sia una marca molto famosa. Vero, raga? With about 175 staff in their Tokyo È un ghoul office, totale. creating all sorts of popular figures like Jujutsu Kaisen and even Kimetsu no Yaiba. Workers here take off their shoes before going into the office, which is customary in the Japanese home, but less common these days in a Japanese office setting, especially as a company-wide policy. The company must really want their staff to feel at home. Ah, cos'è sta musica, The very first Paolo? thing he does when he arrives at work is to write his Shuki Nimpo, aka daily log. So what do you write in your daily log? 1日、30分おきに何をするかを最初に書いて、1日どんな風に過ごすかを朝提出することにしてます。 Quindi loro devono scrivere ogni mezz'ora quello che hanno fatto? Che ansia. Now, Sho has his daily team meeting where each person reports how their current project is progressing, as well as their estimated completion date. でそれまでに表面処理を仕上げて Within his department, there are a total of 6 different teams, all meeting separately. Now, Sho has time to focus on sculpting. What are you making right now? エンドロイドドール赤ずきんというキャラクターの原型になります。元イラストをいただいて、 Sono io. 自分なりに Palese. È Cappuccetto Rosso. 書いて、でそれを今パテを使ってこのような形にしているところです。 Sho sculpts his figure prototypes by hand using Nendo. In English, putty or clay. In his case, a polyester putty. For his main tools, he uses a toothpick to add putty and a sharp Q-tip to smooth out the surface. Beh, top strumentazione. Gli stuzzicadenti. So what does a genkeishi do? 製品を大量生産するときに金型を作るんですけど、その金型を作るための原型を作る仕事をメインにしています。 When he started at the company, his main tasks were to support senior staff, who were making the actual prototypes by helping to make minor adjustments to the final prototype. As he gained more experience, he was given responsibility for smaller parts like hands and legs, and eventually advanced his skill enough to create a full prototype on his own. In case you didn't know, Nendoroido is the company's popular figure series, which are typically figures with a large head and a smaller body. The company has produced over 1,500 figures in the last 15 years. The Nendoroido name itself came from a team in the company who created it, Nendoron. So it looks like Sho's gonna be at his desk for just a little bit longer. So while he's doing that, why don't we go around and try to figure this place out?
Wow, as you can see, this is their main entrance and they have so many cool figures here. Let me show you. This is a pretty impressive display. It seems like they've got everything. Anche here. io vorrei Look, sapere quanto prendono. Però ovviamente non te lo dirà nessuno. Cioè, tipo anche la cosplayer. Anche io vorrei sapere quanto guadagna al mese. Hobby Paradise, sì, vabbè, ma tutti quelli con le... cioè, quelli che amano le figure qua impazziscono, cercano di rubare qualcosa. There's someone actually standing over there. Let's see what they're doing. Excuse me, what are you doing right now? 今このお人形を部屋に飾るために移動させています。 What's that? これはグッドスマイルカンパニーが Sei フィ bellissimo! ギュアブランドの一つでポップアップパレードっていうシリーズです。 Pop-Up Parade is their reasonably priced figure series at a lower cost compared to their super high-quality figures and even their Nandroido series. So what do you do? 僕はこのシリーズのプロデューサーです。 Which one is your favorite? これはね、悠々白書のヒエ人気キャラクター。 How about this これ one? もすごく人気ですね。アルフォンス・エルリック、主人公エドワード・エルリック。 It seems like he has a lot of favorites. Oh wow, what is that? これは僕のヒーローアカデミアっていう作品の爆豪勝樹っていうこのネンドロイドです。 You make this? これ企画担当です。はい、そうです。 How long did it take you to make this product? これは4ヶ月弱ぐらいで。 4 mesi ci metti a fare un cosillo. Anche io, Boba. For example, check out this desk. Oh wow! Ma come fai a lavorare in questo bordello impossibile? Cioè, a me verrebbe il nervoso tutto il tempo, raga. Sleeping on the back of the screen. And check out this desk right here. I think we found a winner. Vero. This is where all the executives sit, and you can see in the middle they even have their own meeting space. Wow! So it looks like they do all of the 3D printing here. Let's have a look around. Damn, they have a lot of 3D printers. Oh, Madonna, quelle costano la vita. They even have workbenches, readily used after the prototypes are 3D printed as they come out jagged and still need to be shaved and smoothed out by hand. And this area right here looks like the place where they take all of the pictures, probably before the release, and then they take these pictures and put it on their website. So one thing we never do when we're doing these explorations is check the basement floor. So let's do that now, because I'm a little bit interested. Cosa vuoi trovarci di morti? Ma no, non andare in cantina. Oh mio Dio. Vabbè, gliel'hanno detto totale. These are serious, real deal racing cars. This is amazing. It's crazy. I don't even know what to say. I'm gonna need to ask Sho what this is all about. Hey Sho, I found some insane cars downstairs. Why are they there? あれはうちのグッドスマイルレーシングが所有しているレーシングカーですね。うちの会社はスーパー GT に参戦していて。 So they've had racing cars wrapped with the Hatsune Miku design ever since 2008. What? That's wild. That's wild, bro. Now he sprays the surfacer on the figure to make the dents more visible, so it's easier to polish. Va bene. Grazie, Andri. Benvenuto. Wow, the smell here is pretty strong. そうですね。結構こう換気をしないと大変なことになるかもしれないです。 Is that duct? Ah, visto? C'è la tipo la ventilazione che ti permette di respirare decentemente, capito? Se no muori, perché trovi con tutti quegli spray lì. Ok. Paolo, il padre di tutti, secondo me. Up all the fumes? はい、これがダクトにつながってて、あれで処理されています。 It looks like all the desks have their own personal duct to remove smells and figure shavings. So Boh, fatto con lo what's the scotch. most enjoyable part of your job? 元のキャラクターをいかにネンドロイドのデザインに落とし込むかっていうところがとても楽しいです。 Lui è il più stiloso di tutti So this is comunque. the room where they cast the silicone molds and produce the resin prototypes. Sho's still working on the figure's hair, but the face has been completed, so he's able to make the resin prototype for that. The milky looking block is a finished silicone mold made from the putty prototype. A precise resin mixture is then poured into the mold. Once completely filled, the che mold male il is placed into vaccino, a raga. container, which creates a vacuum inside, removing oxygen and other dissolved gases from the liquid mixture. Afterwards, Sho lets the resin sit so it can harden. These finalized resin prototypes are sent to the factory, and metal molds are created from them to mass produce the finished product.
Yay, finally, lunchtime! Apparently, Sho is running low on putty, so he needs to stop by the supply shop on his way to pick up lunch. This is one of his favorite hobby shops in Akihabara, Tam Tam. Tam Tam! And conveniently, it's just next to the office. すみません、タミヤのポリエステルパテを探しているんですけれど。わー、今しなりですね。ですか、ありがとうございます。すいません。They don't have No. it? なかったですね。I guess he found another brand. Fermi limato! Cosa prende? Il gelato. And eats it in his office's Kyuke Shitsu, aka rest area. What are you eating? これはアイスクリームです。お昼はいつもこれですね。 Oh, gelato per pranzo? Un fratello! Lui è mio fratello! Totale! 夜はちゃんと食べます。 As expected, he finishes lunch pretty quickly, so he uses the rest of the time to read manga. Sho, what are you reading? これは東京リベンジャーズっていう漫画で、先輩から借りてる漫画です。 After lunch, he has a final meeting with a figure planner and production team member about the prototype. Sono proprio io, Mirko. じゃあチェックしていいんですか？お願いします。 Oh, that's the guy who made the Bakugo Katsuki. 元よりもここふっくらしてる。 They meticulously review each section to see if it matches the original design and if any changes need to be made before showing it to the president. 問題ないと思います。はい。 What are you doing now? 社長にチェックしていただくんで、目のシールを貼ろうかなと思います。 Oh, he's printing out eyes for his figure. I see what he's doing. Apparently, eyes sometimes get smudged when working on the bangs, so he's applying freshly printed eye decals to ready it for the presentation with his president. What the I guess I fuck? have some more free time. Let's go talk to some people. Just over here, it looks like there's a lot of people with some big screens. Let's see what they're doing. Excuse me, what are you doing right now? Fratello, puoi non rompere? Sto lavorando. Oh, he what creates shit? prototype figures just like Sho, but on his PC. Only when he finishes, he prints out his figures on their 3D printers. Did you learn all this in school? 僕はもともと映画のなんか特殊造形とか顔にあるような特殊なことそういうのをやるような学校に行っててそこでは長野くんと同じようなアナログの作業を勉強してました。これは僕が原型を担当したアイテムです。 Wow, this is so cool. What was the hardest part about making this one? これはやっぱりこのスカートのフリルとかすごい大変でした。 I wonder what these people are doing over here. This guy looks like he's doing something interesting. Excuse me, can I ask what you're doing? 今はネンドロイドの肌色を塗っています。 How long have you been with the company? ここで働き始めてだいたい4年ぐらいになります。 Do you get to Lui è un veterano, non gli puoi dire proprio niente. Lui ti spruzza lo spray nelle cornee. Devi stare mega attento, Paolo, non farlo arrabbiare. キャラクターごとに色の使い分けはしていて、例えば女の子だったらちょっと赤みのある色とか、男の子だったらちょっと黄色みのある色にしたり選びながらちょっと色を塗っています。 Where are you going now? これから社長のチェックに行きます。修正点をたくさん指摘されそうで、ちょっとドキドキしています。 La resa dei conti. Finally, it's go time to see the president. 失礼します。原型のチェックをお願いしたくて。 Sho does seem Lui è il capo di tutto. Ma poi guarda che ufficio della Madonna c'ha, a incredibile. little nervous. I'm sure he'll be fine though. このフロントのところが少し棒だよね。 Okay. この束を寄せるだけでもいいかもしれない。 That's another fix. すぐできる。はい、今日中に終わらせます。ありがとうございます。 Well, I guess that's what it's like to meet the president. So, how did it go? 思ったより修正点はなくてちょっと安心しました。 Ok, è Now he spends the tranquillo. rest of the day to fix all the items the president pointed out. By the way, what are these? これですか？これは会社の方でやっているブログのネタで作ってみたっていう。 Cioè, fa anche il blog. ギミックのあるおもちゃを。 Fra, ma io spero che ti paghino Wow, abbastanza. it's whiteout tape, a nail cutter, and a pencil sharpener. Definitely Che made in Japan. figata. これからこのヘラを使って、中身を取り出していこうと思います。 Oh, it seems like the face parts are done. Are you done for today? はい、今日はこれでおしまいになります。 Finally finished! But before leaving, he makes sure to complete his daily log. お先に失礼します。 Agli altri continuano a lavorare, lui se ne va. Ciao, bella raga!
After work, he often goes out with his friends and coworkers for a quick drink, but because of COVID, he's gonna keep it simple tonight and pick up dinner on his way home. Pacco di Amazon arrivato. Gli spaghi. Tonight's dinner is somen noodles with tempura. You know, you kind of have a crazy diet. 結構極端な食生活ではありますね。多分こんな食生活してる人そんなにいない気がします。 Well, at least you're having wasabi, kind of a veggie. まあそうです。緑は食べないですね。野菜苦手なんですよ。 Vabbè, io le mangio le verdure. What are you doing now? これから粘土で趣味のおじさん作りをしようかなと思います。 Oh, he's making Oji-san figures, aka old dudes. In case you didn't know, every figure created has a sculptor's name on the box. Maybe one day, if you ever buy a figure, you'll see Sho's name on it. Bello. これいいおじさんですね。 So it looks like Sho's gonna be doing this for another few hours and then he's gonna go sleep later tonight at 12. But that's pretty much the day in his life. Let me know what you thought in the comments below. Cioè, quindi, allora, praticamente lui arriva a lavoro alle 10, se ne va alle... Cioè, quando ha finito se ne va. Ha fatto una figure, tutta la testa di una figura ha fatto in un giorno. Ha mangiato gelato e spaghetti con la tempura. E adesso che ha finito la cena si mette a fare altre sculture in casa, perché evidentemente è una roba che gli piace davvero. Paolo è veramente sexy con questa faccia, è vero? Avete ragione. Boh. Ok. Toy maker? O manga creator? Manga creator, totale. This is a day in the life of a mangaka. Mangaka 96, quindi. Bella merda. Oe, pianura padana. 5:30 del mattino. Che sbatti. Basta, questa sveglia la odiano tutti. Perché Apple ci fai questo? Miyajima, 34-year-old manga creator, also known in Japanese as a mangaka, living in Tokyo, and this is how he starts his day. Che bel bagno! Kids, but they don't stay with him in this apartment, as he rents this place out as a separate office so he can focus on creating manga as... Aspetta. Quindi è sposato con figli, però vive nel suo studio perché ha bisogno di silenzio per lavorare. Ok, ottimo per la famiglia, mi piace. Tipo, ciao moglie, ti lascio con i figli, vado a lavorare. Addio. Ci vediamo tra un anno. Sometimes he requires complete silence to work. Plus, he sometimes uses this office apartment as a place to sleep when working late, like last night. Sì, però c'ha la Play. Working late. Certo. Sì, 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 sì. By design, his apartment office is only a short walk away from his home studio. Alle 6. It's typical for mangaka in Japan to work from their home. In Reiji's case, the first floor of his home is used for the office while the upper floors are for family use. So, quindi first torna a thing in the morning, casa. he always cleans the first floor bathroom. Since his home is also used as an office, it's important for him to provide a clean toilet for his assistants. Alright, so it's about 6 o'clock in the morning and he's about Ok. to come through into the office. Almeno pulisce. Ci sta. Dai, Good rivalutato. morning. You're up so early. そうですね、大体こんなもんですかね。 What time did you sleep last night? 昨日10時半に寝ましたね。7時間ぐらいですか？いつも大体それぐらいですね。はい。 So this is his studio Onesto. office. All the extra desks are assigned to his assistants who'll be arriving later today. Madonna, ma lui è un grosso mangaka, c'ha un botto di assistenti. Az! Adesso poi scopriamo che fa... boh, non lo so. Poi disegna un botto di cose incredibili.
He built this house about 5 years ago and had this area designed specifically for his manga studio. It's a bit nicer and more modern compared to your stereotypical mangaka studio in Japan. So he creates the manga called Kanojo o Karishimasu. Conoscete? Io ovviamente no, ormai non sono più conoscitrice di manga da paleolitico. No, creatori di Dragon Ball non credo. Which translates to renting a girlfriend. Popular. Ah, tu Izumisen lo sa già, incredibile. È super famoso, quindi mi state dicendo? È molto famoso in Giappone. Az, quindi lui sarà mega ricchissimo, ma nonostante questo la sua famiglia manco lo vede. Top vita! Comedy Rensai in the Japanese weekly shonen magazine since 2017. Rensai means it's been turned into a comic series in partnership with a publisher. Most of all, mangaka strive for Rensai status as it signifies that the manga is popular enough for a weekly mass audience. But as soon as the manga is no longer popular, publishers will usually cancel the series, so mangaka have the pressure to continue to produce and deliver high-quality manga every week. Today is Wednesday, and it's a critical part of the weekly publishing schedule as Reiji's last full day before he needs to submit a genko, which in Japanese means the final completed draft of the weekly manga, to his publisher Kodansha. It's also launch day. Ok, quindi al giorno prima della consegna settimanale. His latest manga in the weekly shonen magazine. So in the morning, he usually draws a colored illustration to post on his Twitter account to promote the new release. You draw everything digitally? でももう結構デジタルの人は増えてるとは思ってて、自分はこっちの方が早いのと割と今風な絵は描けるかなとは思うので。I heard that many mangaka have trouble making their weekly deadline, especially paper-based ones, but you seem so calm today, so that must make you the fastest mangaka in Japan, right? ああ、そうですね。僕多分日本で一番早いと思う。Flex? Un piccolissimo flex. So, did you study how to draw? そうです。専門学校に行ってそこで2年間ぐらい一応勉強はしましたね。一応ってことないですね。教えてもらって。So he did learn in school, but he believes he learned more and more as he worked with various publishing editors over time. And what was your first paid job, and how much was it? 一番最初の仕事は読み切り会議を通して読み切りがマガジンスペシャルっていう当時の雑誌に載って。 So he says the manga was about 55 pages with a colored title page, 9,000 yen per page, which is about $82, and the colored title page was about double that, which means he got about $4,675. That's pretty good for his first paid job. For those of you who aren't familiar with manga, let me explain how a manga is created. Mangaka start by creating a rough sketch called nemu, which is reviewed by editors from the publishing company who review the sketch in red. Reiji told me, Zio, ho visto Bakuman. Cioè, ho letto Bakuman. So tutto nei manga, so tutto! The nemu process takes the most time as it requires about 4 to 5 revisions. Once the editor is satisfied with the sketch, the mangaka draws the final draft called genko, inking the sketch, now done digitally, and meticulously adding tones and filling drawings in black. So this is pretty much Reiji's morning. He gets here at 6 and he just pretty much draws all morning. Very, very simple, but it takes a lot of dedication. And I think the staff doesn't come in until 10, so I guess we'll just wait for them to arrive. Cioè, praticamente lui si alza alle 5:30, arriva alle 6, in studio inizia a lavorare da solo fino alle 10, quindi 4 ore di totale silenzio prima che arrivi lo staff. Vabbè, vero lavoratore, vera dedication, vero, totale, un grande. Manga, let's go explore a little bit. Vorrei sapere quanto ci mette a fare ogni tavola. It looks like he has this like kind of little workout gym area. It has a bicycle and he even has an exercise ball. So on the other side, what's also pretty cool is that he has a full-on wall. È fighissimo questo. Fighissimo. Cioè, tutto il muro è una lavagna. And I think just over here there's another room. Let's go see what's inside. So this area, it looks like another office space just to the right of me. Madonna, ma cos'è questa tavoletta gigante, ma enorme?
Wow. drawing pad, and you have all of his books behind me. Maybe Certo, let's Sam. get him to come inside here and explain a little bit more. ここは書斎ですね、基本的には。 Reggie, what's that? 刀、はい、僕前に。Sono delle katane. Che vuoi? の時に刀必要だったんで買いました。 Oh, I see. He uses actual models for his drawings. So can I ask you a favor? Can I draw one line in the manga? いいですよ。書きますか? Non credo che sia un Dario Moccio giapponese. Cosa c'entra con Dario? こうですか? はい。大変。あ、間違えた。ちょっとぐにゃぐにゃじゃないですか。 Vabbè, questo è molto meglio. ダメですか? いいんじゃないですか? はい。はい。ありがとうございます。 Alright, so I guess it's not that hard to be a mangaka. It's so easy, right? Wow, you guys, my line will be in episode 118, page 13, so check it out. Ma non ci credo minimamente che la tengono. There's the first assistant. Control Z instant, So how long veramente. have you been an assistant? 今年で2年目ですね。 And why are you wearing the same shirt? これ彼女をお借りしますっていう作品の主人公の T シャツです。 Oh, and there's another one. Quindi tutti questi tizi disegnano per lui, fanno tipo i retini, fanno gli sfondi, immagino, Hey, did you hear the assistant call Reiji sensei? Which means teacher in Japanese. It's Certo che lo typical for chiamano assistants and sensei. editors to call professional mangaka sensei. In Japan, there are certain jobs that are given the title sensei other than teachers, like lawyers, doctors, governors, and mangaka, as a way to show こ respect. れが僕の作品です。自己物件の幽霊ちゃんって言います。 Ah, ma li fanno anche da soli. じゃあ、色木さん、はい、20、21見開きお願いします。和也の部屋ですね。 Now that everyone's here, he instructs each person on what to do one by one, and they share all their drafts in Dropbox, which means that Reiji rarely needs to get out of his Ciao, seat Philippe. to work with his assistants. So he usually has 4 to 5 assistants come in every Wednesday, but some mangaka hire 10 assistants on a shift basis. It really depends though on each mangaka and how they like to run their studio. It's also interesting that each of them use different drawing tools. I guess it really depends on each mangaka and what makes them feel comfortable when they draw. Did you work as an assistant back in the day? あ、でも僕そんなには入ってなくて、一番長くて1ヶ月くらいしか僕入ってないんですよ。いろんなさ。 Guarda com'è diventato tutto impettito quando sono arrivati i suoi assistenti. Cioè, prima era tutto rilassato, adesso... してそのノウハウというかやり方はやっぱ本当全然違うんですよ。仕事場によって作り方とかスタッフさんへのお願いの仕方であったりとか資料の用意の仕方とかシステムが全然違くて、それ見ていろんなとこ行っていいところを使ってっていう感じで現状を生かしてはいますかね。 So it looks like all 4 staff have already arrived. While they're here, let's ask them a few questions to see how. No, non devi rompergli How long have you il been cazzo. working here? アシスタント多分2、3年ぐらい。 How did you find this job? Madonna, lei è la tipa più inchia del mondo. 紹介してもらって。 Grande, zero calcare. How about you? 1年目になりますね。 How did you find this job? 賞をもらって上京しないかって言われた時に担当さんが宮島先生のとこ紹介してくれて。 Do you Ah, have ha vinto un premio. ネームっていうの書いて連載取れるように。 Cos'è? So what I'm finding that's different than most offices is that they actually like talk a lot of the time while they're working. For some people, that might be the perfect job. So Reiji's 2 male assistants have actually got the Rensai, and usually when this happens, assistants quit to start off on their own, but both have decided to continue to work with Reiji, which says a lot. But let's see, is Reiji a good boss? ボスがいいです。いいボスです。言わされてるかな。でも本当にやめたくないくらい本当に居心地いいんですよね。Sono contenta che loro sono contenti. Lunchtime. He often goes to lunch with his assistants, but since it's a nice day, he's gonna take his dog for a walk in the park while also grabbing a small lunch. Ma da dove è arrivato il cane? Dov'era prima, scusami? Cioè, dove è comparso dopo un tot? 170 yen è nulla.
So lunch hasn't finished yet. They still have about 10 to 15 L'ha minutes before lunch disegnato. opens. And it looks like all of them are back here. They're using their own free time to work on their own manga. So, what are you working on now? これからは原稿の続きをしますね。でもキャラペンって言ってキャラクターのペンがもうある程度終わったので、ここからは自分で描ける背景は描いちゃったりとか、スタッフさんたちに貼ってもらうトーンの指定を入れていく。I think it's like just a little after 1. They're pretty much going to be doing this the rest of the day. Paolo l'hanno disegnato lui. So let me just take a little bit of time and explain how kind of this whole mangaka thing works. Since his manga appears in a weekly magazine, he has a 1-week production cycle. He meets publishers to decide the plot on Monday, works on the final sketch on Tuesday, finishes the Cioè, ha preso le Crocs perché le deve disegnare. final draft with his assistants on Wednesday, and from Thursday through Sunday, he works on drafting and creating the story for the next Neimu, as well as gathers information like taking photos for backgrounds, and then back to the publisher meeting on Monday. 20ページ入ります。1ページ確認お願いします。はい。 Bellissimo. あれですね。鍵ないですね。 Okay, that was the first time he moved from his desk during work hours. You just witnessed the biggest action scene at a mangaka. So what do you advise people to do who want to become a mangaka? もう今すぐ漫画を描くことですね。He says that the manga industry is short with assistants, so if artists have a set of skills, maybe that person can contact a publisher or mangaka directly for a job. He thinks it's important to keep trying. Bene ragazzi, quindi se sapete disegnare bene avete probabilmente un futuro come assistenti di mangaka perché ce ne sono pochi. To submit your manga to publishers or other manga websites like Pixiv, and also to find your own unique strength that can compete with existing popular mangaka. Look, he uses women's magazines as a reference for female characters, and he even pulls out his heroine Mizuhara's outfit from the fashion magazine Ray. Interesting. So we're reaching the end of the day, and it looks like the manga is actually starting to come together. You can see that the pictures... Aster, mi sai disegnare? È uno dei tuoi altri talenti? Non lo sapevo. Have you and your assistants finished the Genko? はい、終わります。 I mean, all of it? もう完全に終わりますね。はい。お疲れです。また後で。はい、また後でね。Reiji usually goes straight to dinner with his staff after work, but today he has an irregular meeting with his editors, so he's joining a bit afterwards. Apple Pen! Ciao cane! Pitu! 6:30. The weekly meeting at the office, Reiji prefers to meet with the publisher at an izakaya restaurant so they can eat and drink while they discuss the next episode. Ok. はい、生を一つ。軟骨の盛り合わせがお一つでございますね。 Disegno col mouse. Birrettina, tranquillissimo. Nel frattempo disegna mentre aspetta la gente, cioè non ci credo. すみません、お待たせしました。いえいえ、とんでもない。失礼しました。おえー、出た。 Cos'è che gli ha portato? すげえ、あ、エースが表紙の。 Le carte con sopra i suoi personaggi. お疲れ様です。年もお疲れ様でした。はい。とりあえず先週分がもう割と大丈夫ですか？いただいたもので。 By the way, Reiji is sitting at the furthest location from the door, which is called kamiza in Japanese. It's a top seat within the room, meaning the seat of honor, and the seat closest to the door is called shimoza, which is the lowest seat. It dates back to the samurai days when would-be attackers came through the door. Usually the first person killed would be the person closest to the door with their back turned. In Japanese business culture, people still decide where to sit and stand based on this seating rule, and the kamizama and shimoza also apply to car seats and elevators as well. Figata questa. Quindi lui, che è il mangaka, siede al posto più onorevole. Mentre quello con il maglione nero con la striscia bianca è il posto più sfigato. Nice. Reiji is finally finished with the publisher meeting and is now joining dinner with his assistants. Ah, che carino, dai! Cioè, ha fatto il meeting con i capi e poi è andato a bere con i suoi assistenti. No, è il posto più sfigato, sì, perché muore prima Stermi, perché se gli entra qualcuno dalla porta lo ammazzano per primo, giustamente, perché è il primo che trovano.
Boh. Vabbè, comunque molto umile a fare, ad andare a bere con i suoi assistenti. Un mangaka sensei giovanile. Gesto giovane per lui. Gathering its E la sua famiglia non la vede neanche oggi. E se... Vabbè. in Japanese, which means to drink and celebrate an event. In their case, the finishing of this week's episode. Alright, so that's the day in the life of a Japanese mangaka. What did you guys think? Let me know in the comments. If you like this video, help me out and hit that like button. So if you want to check out Reiji's social media as well as links to his manga, I'll leave that in the description, so definitely check that out. If you want to see what I'm doing on the daily, then definitely check out my Instagram account. Ok, con calma. Check out the Tokyo Con merch. calma, If you like Paolo. this Dan- Con calma, Paolo. Ok, allora. Allora, ci stacchiamo un attimo da Paolo, che è un grande. Io vorrei vedere tutti i suoi video della vita. E guardiamo un attimo questo, che secondo me è mega interessante. Del grandissimo Go North Japan. Lui abita ovviamente nel nord del Giappone. E adesso ci racconterà un attimo com'è adesso. Vabbè, bellissime queste cose dietro, mi fanno molto ben sperare, ecco, a 10 anni dal terremoto e conseguente tsunami nel nord del Giappone, che ha distrutto tra l'altro la centrale di Fukushima, ok? È quello, nel 2011. I'm here on the southeastern coast of Iwate today, in Rikuzen Takata. I came here to visit the Iwate Tsunami Memorial Museum, which is here in this city, as it was greatly devastated when a 15-meter tsunami struck 15 10 years ago. metri. I'm standing here on the seawall in Rikuzen Takata, and behind me here are all these tiny pine trees that are replanted based on this huge 2-kilometer-long area that once had a whole little grove of pine trees that were all washed away by the tsunami on March 11th, 2011. I'm here to see something that often gets called the miraculous lone pine tree, as it somehow survived the tsunami, despite the hundreds or thousands rather that were knocked down. However, the saltwater inundation did kill it 2 months later, so it miraculously didn't get knocked over, but it did die in May of that year. And so the one that we'll go see here in a minute is actually now a replica that they made a year or so, a couple of years after. And this seawall that I'm standing on right here, it's 12.5 meters high, whereas the past one was just 5 meters high. However, the 2011 tsunami was 15 meters here at this point, and so even with this new one, it would only slow down the tsunami. But that's all it has to do, is slow it down, because they haven't rebuilt houses in the central area of town that was most destroyed. They've only been allowed to rebuild their homes on higher areas, and so there's only businesses down here. And all they need is to get a little bit of extra time so that they can escape to high ground, which is what the function of this is, were there to be another tsunami of equal ferocity. And behind me, you can see the miraculous solitary pine tree, the Ippon Matsu. We're now approaching... Che è finto. Perché quello vero è morto. All'Aki. 10 years since the great East Japan earthquake and tsunami. Ciao Elsmico, sei tornato di nuovo. On the 10th anniversary of the great East Japan earthquake and tsunami, to talk about my own experiences here during that time. I was inland, and so I don't really feel like I have the right to... Lui era già in Giappone 10 anni fa. I didn't experience the tsunami, just the earthquake itself. But I still have some story to tell, and I wanted to share what it was like, at least, living in the mountains of central Iwate during that great East Japan earthquake and tsunami. But for now, let's get out of the wind. But you can hardly hear me in this. All right, it's not quite as windy over here. Everywhere on the coast here is full of stories and history relating to not only this most recent tsunami in 2011, but also the ones that have continuously struck more than once every 100 years on this Sanriku coast throughout time immemorial, basically. And this particular area right here is called the Sakura line. As you may or may not know, sakura is cherry blossom in Japanese, or cherry tree. And these trees you can see up here, some of them have the little pink ribbons on them, are
the line where the tsunami wave stopped. These are actually taranome right here, which I love to eat in the spring, and I made videos about picking taranome. There is actually a nonprofit organization, which I'll link to in the description, that is trying to plant an even larger sakura line. They started up 10 years ago, and they're trying to plant, I believe, 17,000 cherry trees. Ok, zio, mi stai dicendo troppe cose. In a line marking the far boundary of where the tsunami struck, to create a visual, both memorial and perhaps reference for people when they're running in the inevitable next tsunami that will come sooner or later, so they'll know where they're most likely going to be safe. I saw a local woman get out of her car right around here, and so I asked her about this location because I wanted to confirm that I was in the right place. And she was really friendly and told me a lot about it here, and even mentioned that a relative of hers owns that house with the red roof right behind me. And then I should go ask him, and he knows a lot of interesting stories. Let's go check it out. So I just spent the last 45 minutes talking with the local family here, and wow. Yeah, I'll take off my mask now, but people are so friendly here. It never ceases to surprise and amaze me how friendly people are. I come just knowing only his name from a relative, and I get invited in, they offer me tea, they tried to feed me a meal, but I just ate, so I didn't want. Infatti, tutti dicono che i giapponesi sono razzisti, ma in realtà basta uscire da Tokyo e scoprirete che non è mai vero nella vita. Take too much of their time, so I politely declined a meal, but people are so friendly. And then he explained how during the tsunami that the whole neighborhood came and gathered here because of, it was literally, the waves went just up to the borderline of the house here. But the house itself wasn't flooded, and so as a result, this was a sort of default evacuation shelter, and everybody came and gathered here. And he also then proudly showed me his award for agriculture, how his son went to a great university in Tokyo, and he has a grandson. He showed me his whole family. People are so friendly. He's 83 years old, the gentleman, and then the people who are with him. And what a kind soul. I may visit him again. Now this tree right here, he was saying, Hai? So desu. Yoku wakarimashita ne. Domo. Ma un grande, c'ha 83 anni e sa dire youtuber. Un nonno, mio nonno. So this tree, he was saying, had 2 meters of water up at the base. Did you see that? He just came out of the door and asked me if I was a YouTuber, because he was trying to figure out what I was getting information for, why I was talking. And I said it was about the internet and not exactly a newspaper, and just that I was sharing information with the outside world. And he figured out YouTuber. Modern guy. Now, there's another place I want to take you, which is called the Goishi Coast. Let's check it out. Goishi Coast, ok. Lontanina? Beh, carina anche, eh? Ok, bro. La Madonna, che colori c'ha? Siamo a Capri, ragazzi. It's a really windy day. It's been hard to find a place where I can talk to you guys without the wind making it impossible to hear what I'm saying. I came here today to refresh my memory of what it was like 10 years ago, and to both explain a little bit of what happened on the coast, though I'm sure everyone is very familiar with that, as well as Nonno fa lo streamer su Doki Doki. from experiencing it inland in Iwate Prefecture, which Campione mondiale di Smash. at all. There was nearly 100 kilometers and an entire mountain range between us and the ocean. So I've always felt like I don't really have a right to talk about the events of March 11th, 2011, because though I was here and experienced it, my experience of it was really not far above prolonged extreme inconvenience. There was no danger that I personally experienced, and so I feel odd talking about it myself when I know so many people and have met over the years so many people who Certo che mi manca il either Giappone saw it tutti i with their own giorni. eyes and or lost loved ones and witnessed things which they will never forget. So I came here today with that in mind.
but I ended up talking with a lot of locals. I didn't come here on an interview mission, but I ended up speaking with 3 different local people, all of whom were extremely warm and friendly, and while shy, they didn't want me to put them on camera, manca Bari they vecchi. were really forthcoming about their experience and what they had Anche. seen and done at that time and over the last 10 years. And what struck me most about their stories was how positive they all were. In the first case, I spoke with a woman. Vabbè, per forza, cioè nel senso, allora, sinceramente, capisco che tu voglia fare un discorso tutto motivazionale, preso bene, eccetera, però sono passati 10 anni. Cosa ti aspetti? Che siano tutti presi male e depressi dopo 10 anni? Cioè, ci manca. No. Woman in her mid-20s who was in high school at the time of the tsunami. She was working as an English guide at the Iwate Tsunami Memorial Museum, which I recommend you go to. It's free, it's fantastic. There's English guides there. It's not only English guides, but the signage is all in English, and you can see videos that explain with English subtitles everything that happened there. It's a fantastic facility, and it's free. There's really no reason not to go there. You really, I 100% recommend it if you're anywhere in the neighborhood. Ci andrò, ti giuro, ci vado. Memorial Museum. It's amazing. But I mention it because a woman working there experienced it in high school, and she lost some of her classmates and knew many people who died. Her house was destroyed, and they got government money to rebuild their house on a higher area on the mountainside of town. So she was not unscathed, though her immediate family was fine. And yet she said, in her personal experience, it was a net positive for her, and that she chose to see it in a positive light. She thought about the opportunities she got to study English, to travel abroad, and to meet lots of different people who came that she might not have met had it not happened. And I think that if you're someone who experiences this sort of tragedy, you could just focus on the negative, or you could feel like maybe you have a right to take it positively because of how many people lost their lives. And yet, I think that perhaps it's even better, it's even more respectful to those who lost their lives if you do take it positively, do change it into something that you grew from in your life, and take even the worst experiences. Sì, è vero, Dafter, cioè a me sembra veramente sul punto di piangere ad ogni parola che dice. But at least in being able to see them as something that you gained from as well, and that could have been a positive influence on who you are now. Non ho capito perché ci ha portati qua, però. In questo posto specifico per dirci questa cosa. Ah, per fare le riprese col drone. Ci sta. March 11th, 2011. The Great East Japan earthquake and tsunami, of course, had its epicenter off the coast of Fukushima, but Ma guarda il Smic, lui viveva già in Giappone qua, quindi in realtà non è che ha empatizzato, è che it happened at era lì. 2:46 in the afternoon on a Friday. I was driving my car, and at the time I was living in Hanamaki, which is a small town to the south of Morioka. And I actually lived out in the countryside for a couple of years, and this was then. And so I was driving in between rice fields when suddenly I felt my steering wheel being pulled off to the left, off to the side of the road. And at first I thought something was wrong with my engine. And so I pulled the car over, and then I realized that the car was leaping back and forth, and I could see all the power lines. Comunque, ok, scusate se lo interrompo mentre sta raccontando il clou della storia che è successa a lui mentre è arrivato il terremoto. Perché non è mai a fuoco la fotocamera? Mi dà fastidio. Going back and forth, back and forth. The car, I was almost afraid the car was going to tip over. It was leaping so violently where I was on the road, and so I opened the door and sort of leaped out into one of the dry, snowy rice fields, because this was March. There was still a lot of snow on the ground, especially out in the mountains where I was. So I waited and waited and waited. It was a 5-minute earthquake. I believe it was like 5.5 minutes, something like that. It was a really long earthquake. And I was afraid some of the power lines were going to go down. But C'è un terremoto che è durato 5 minuti interi, raga. Le scosse che ho sentito io nella mia vita sono durate circa, non lo so, 5 secondi al massimo, forse neanche. they did not. But the power itself, of course, did go off. So I drove home, found that my house, inside of my house was trashed, like a printer was broken, and of course all bookshelves, shelves, lots of broken glass everywhere. It was
a mess inside the house, but the structure was fine. What happened afterwards is what sticks out more in my memory. We had a power outage then until about Monday around noon where I was living. We did have water though, which was fantastic, but it was ice cold and it snowed a lot. I remember it snowed the day after. I remember walking down the street in the countryside trying to walk to the nearest grocery store to see if I could find any food because the supermarkets were closed. They were just emptied out immediately and there was no food to be found. There was no electricity for that first 3 days. I had a battery powered radio and that's how I even found out what was going on. I had cell phone coverage for about 8 hours after the tsunami struck, and I guess that was because the cell phone towers were battery powered. And so I was able to get on my phone, use Skype, call up my parents, and tell them that I was okay. And with the tower down, I lost all communication with the outside world until we got electricity back on Monday. So it was only 3 days. But what lasted longer was the supermarkets were empty. You couldn't get gas. You had to wait about 12 hours in a line, like literally, like you'd have to camp out overnight to get gas the next morning. And then they were rationing it to just 10 liters per car. And that lasted like 2 weeks or so, I want to say. And in the following weeks, I went out to the coast a few times with different volunteer groups to do. Cioè, quindi praticamente non te ne potevi neanche provare ad andare. First was delivering goods, but then after that, it was mostly just shoveling the muck out of ruined buildings and trying to clean them up and get them so that they could be taken down. And so it was a lot of just pulling broken glass and broken wires, and we destroyed you had to knock down a few houses down to the actual bare timber, so we were knocking out all the drywall. There were a lot of people who spent entire months just living and volunteering out there. A lot of people moved up to Iwate as part of volunteer groups and have settled here. I was living inland, and so I just went up a handful of days to volunteer, but I did get out to see Kamaishi about 7 days after the tsunami when it was still mountains of wreckage. And yeah, it was really horrifying. You know, it was really sad to see. Now you wouldn't know from looking at it. The city is completely rebuilt. Everything, except for all the empty lots, it looks rather nice. Tsunami have been striking this area since people have lived here, since before then probably, of course. And the people here have internalized a lot of the wisdom from that. And the fact that only 20,000 people, roughly, died in Japan as a result of this is a testament to just how well 20.000 persone. people worked to save each other's lives as well as themselves. And it could have been a lot worse. It really could have. Despite how horrifying it was, it's good to see how resilient everyone is and how positive and happy and smiling a lot of the people that you see out on the coast are today, and how warmly they will welcome you into their homes and be happy to tell you their stories. Or more likely, they just want to talk to you. They're curious about foreigners just like a lot of other people in rural Japan. So when I went into the old man's house today, sure, I asked him about the time, but he was more interested in talking to me about Wisconsin, and he was curious about, oh, it's near Canada, and he remembered some English from his junior high school. And this is an 83-year-old man, and he remembered some English that apparently he studied in junior high school, 70 years ago? And he wanted to practice his English on me, and he was trying to offer me food. So people are here just so warm and friendly. It reminds me again and again why I love living in rural Japan. Of course, I live in the city, but drive half an hour in any direction, and I'm in rural Japan. And yeah, people are wonderful. The sun is starting to go down here, but I would really like to invite you to come and see the Rikuzen Takata Iwate Tsunami Memorial here. It's free, and there's... Lo sto ripetendo un po' tante volte, però ok. Cioè, sono felice che sia così contento di essere dov'è e di incontrare le persone che incontra. E poi comunque io lo seguo un botto. Cosa vuoi, Giuseppe? Ah, sono più resilienti loro gli ottantenni che pur di non andare via da Chernobyl abitano ancora lì abusivamente senza contatti col mondo. Secondo me adesso mi va via internet. Così, questa è la mia risposta. English guidance, and it really does share what happened then quite effectively. It really is a powerful facility, and I hope that you get a chance to come and experience it. I could ramble on forever about those days and weeks following the tsunami and what it was like.
but the sun is going down and I gotta drive home. It's about 2 hours back to Morioka from here. So thank you so much for watching, and I'll see you on the trails. Io avrei dovuto passare a Morioka prima, cioè, se non ci fosse stato il Covid l'avrei vista. Adesso io tornerei da Paolo per tirarci sul morale. Allora, Space Engineer. Oh, Firefighter è un fregno, guardiamolo su. This is the day in the life of a Japanese firefighter. Armando. Ma guarda che fregno atomico. Ma perché tutti i pompieri sono bellissimi? Devi essere mega bello per fare il pompiere. This is Soshi, a 22-year-old firefighter in Tokyo, and he's just waking up to start his day. No, aspetta, non è this may così look like fregno. a regular Japanese apartment, but it's known as Hanshin Taiki Shukusha in Japanese, which directly translated means a single waiting dormitory, as it's provided by the fire department. In an emergency situation such as a large natural disaster, it makes it easy for the firefighters living here to quickly gather and help with any efforts. Do all firefighters live in this type of facility? 消防学校から消防署に配属された若手の職員はほとんど最初はこの寮に No, beh, non è affatto brutto, però c'ha i segni Soshi della... usually eats breakfast at home, making sure he fuels dell'acne. up before his shift. I guess that chocolate spread on his toast gets him up. Oh, to lui the bed. mangia, Fratemo. Like most Japanese salarymen, he also wears a suit to work, even though his office commute is only a 10-minute walk away. Cioè, allora, praticamente si mette, fammi capire, si mette giacca e cravatta per uscire e poi tanto in caserma si cambia. Ok, Fratemo. Soshi is in his 4th year as a shouboshi, in English, a firefighter. After high school in Hiroshima, he studied for the firefighter exam for 1 year while working at a yakitori restaurant. After passing, he relocated to Tokyo. I am back with another day in the life, and this one is going to be a special one because we're doing a full 24 hours. So Ooh. she should be coming around the corner right now, so let's see how he's doing this morning. Good morning. Ciao. Did you sleep well last night? はい、10時には布団に入りました。 Chissà come mai gli fa sempre questa domanda che gli chiede se hanno dormito la sera prima. Boh. しっかり前日に寝とかないと夜災害があった時に力が出ないので早く寝るようにしてます。 And this is Soshi's office, the Johto Fire Station, Tokyo Tsunamachi Branch. In Tokyo, there are a total of 303 fire stations covering the entire area, with about 18,600 firefighters at the ready. Although the fire station has an elevator, it's fairly standard for Japanese firefighters to use the stairs throughout the day. Ovviamente, perché in un palazzo in fiamme non usi mai l'ascensore e quindi già in caserma ti abituano a fare le scale. Giustissimo, bravi. Soshi, what's that? これは階級章といって自分の身分を表す印になってます。 In Japan, firefighters have 10 Va bene, different Sam. ranks. Badges have different numbers of stars and stripes. All firefighters like Soshi start at the first rank, 1 star and 1 stripe. To earn a promotion to the next rank, the department will review Soshi's performance and test results after around 4 years. So he's almost there. And to become a firefighter in Tokyo, applicants Gli uomini in divisa must pass an exhaustive fire department recruitment examination that's held only once a year, which includes both a written and physical exam. Each year, there are only a limited number of positions, so becoming a Japanese firefighter is highly competitive. Last year, only 1 out of 14 applicants, about 7%, were able to pass the full exam. Soshi, what are you doing now? 今日から発出されている書類があるのでそれを確認してます。 Apparently, every day headquarters sends documents to all the firefighters, so one of his first tasks in the morning is to read through all of the material.
What are you doing right now? そろそろ大交代なので、それに向けて自分の防火衣を出してます。 Bunker In gear. Japan, the firefighters work a 24-hour shift and it officially commences at a large meeting called Daikotai. The previous day's shift lines up on one side while the incoming shift lines up on another. During the meeting, the previous team will inform the incoming shift all of the details for any incidents during their shift, such as locations, how many times they were sent out, and any other. I veri eroi sono loro. The most critical points of the day, as all of the information must be transferred accurately. In case of an event or disaster, the firefighters must always act quickly and safely based on the information they have. Beh, ovviamente, cosa ride Paolo mentre spiega questa cosa? So right now they're doing all of their morning checks. They have to do this to make sure that Sì, Dafter. working properly as well. Questo è esplorando il corpo umano palese. Oh, Soshi's putting on his bokai, aka bunker gear. As part of his own morning inspection, Soshi must fully try on his gear to ensure that every piece is working properly. Literally, his life depends on it. Quindi praticamente cosa fa lui? Allora, la mattina si sveglia, si mette giacca e cravatta per arrivare in caserma. Poi quando è arrivato in caserma si cambia e si mette la tuta blu da metalmeccanico. Poi tutti i giorni deve per forza provarsi tutta l'attrezzatura per andare dove c'è il fuoco, per vedere se è tutto ok e poi se la toglie. Puoi abbassare il tuo mic e alzare il video un pochino? No. After verifying his equipment, the team must work together to inspect the fire truck. Everything is Sì, checked sì from che lights all the way posso. down to each door compartment opening smoothly, because in an emergency situation, every second counts. Next, the team inspects their firefighting equipment to ensure that it's also in working order. The check for each individual piece of equipment is methodical, and the entire process must be committed to the firefighter's memory. Well, it looks like they're finishing up right now. That was a pretty comprehensive check. Let's see what's next. And now it looks like they're doing their morning stretches. Then they're all doing it all in one. Vabbè, questa è palesemente la zumba che fanno le vecchie in piscina nel villaggio turistico. Motion, which is pretty cool. Oh, and look, it's Soshi leading the group. So after stretches, they quickly gear back up, this time inspecting each other's gear. Ma perché hanno fatto queste mosse? Ma in che senso? So after stretches, they quickly gear back up, this time inspecting each other's gear. After this, the team continues on with their daily firefighting training. Stop. What are you doing right now? はい、これから訓練でホースを使いますので、その準備をしています。 So rolling removes all the air bubbles and folding it as such is just the most efficient way to start before it gets extended out during the live drill. Certo che vanno, The kanji Philip. character on the hose identifies the fire station. Useful in real-life fire situations, as there could be more than 10 different fire trucks involved. That's a lot of hose. Oh, it looks like they're just about to start. Ok, cosa fanno? So Japanese firefighters are trained to get ready in under 60 seconds, full gear, plus verifying the incident destination and route on a map. That's so fast! In today's drill, Soshi and his team are simulating the rescue of a person on the second floor of a burning building. Every day, the firefighters must drill different situations in order to be prepared for whatever... Cioè, praticamente loro tutti i giorni fanno finta di salvare qualcuno. Fino a che non devono farlo veramente. Ci sta. Major incident or disaster may happen. あなたはしごに乗り移れますか？わかりました。じゃあゆっくりでいいのでこのはしごに乗り移ってください。 In Soshi's first call as a firefighter, Praticamente gli ha detto scendi dalle scale, fratimo. he had to help rescue a person who fell down from a high location. But Oh, being his secco. first time, his hands were shaking so badly he couldn't perform. Luckily, Ma guarda, non credo che non succeda nulla in Giappone tra terremoti e tsunami. Cioè,
dirne un paio, così. The support and encouragement from his team, in addition to hard work on these type of training drills, he was able to overcome the nervousness he had. No, Tourette ha detto che tutti i giorni fanno una simulazione diversa. Confidence. In an actual fire, the entire room is usually engulfed with black smoke and likely visibility close to zero. So firefighters are trained to kick their legs out to check their surroundings. Oh, they found him! Once the person is evacuated from inside of the building, the team must get the person down to the ground level. If that person is unable to make it down on their own, the team is trained to secure the person via ropes and lower them down safely. Wow, that was intense. I could only imagine what a real fire would be like. That looks heavy. How much does all of your gear weigh? 呼吸器と防火衣合わせて全部でプラス20キロぐらいになります。今訓練で呼吸器のボンベ吸っちゃったので新しいボンベに付け替えるところです。 Although Soshi just completed an exhausting fire drill, him and his team must be diligent and ready their gear. Comunque io penso che ovviamente non ci siano, cioè allora, non ci sono solo loro a Tokyo, ad esempio, che si stanno facendo l'esercitazione, ovviamente c'è già un'altra squadra pronta per evitare che loro debbano smettere di fare l'esercitazione e andare a prepararsi, capito? Quindi è così che funziona secondo me, Philip. Right after the training, again, in case they're called out to a real fire. 本日合格管理者の講習の受付ということで。 In Japan, firefighters not only fight fires and go out on emergency calls, but they also assist local residents with permits and safety fire-related matters. This resident is here to register for a fire safety seminar, so she helps the resident complete the forms, but he's still relatively new and learning the ropes. So when he's unsure about something, he checks with his superiors on proper procedures. Do firefighters have a specific job in the office? 自分は予防担当という担当なんですけど、もう一人いますので、二人で協力して受付をやってます。ありがとうございました。 So it looks like Soshi's gonna be tied up for a little bit. So while he's doing that, let's go explore this place. Momento in cui Paolo va a rompere le palle a Just behind me right tutti. here, it looks like their training room. They have some weights, they have a bench, they have a pull-up bar, dip bar, and it looks like they have a squatting rack as well. Posso dire che è una palestra bruttissima. L'ho detto. The fire truck looks a little bit lonely. I've always been curious to see what's hidden behind those compartment doors. Alright, first let's see what's in this one. Oh wow, can you see that? That's the searchlight system Soshi was inspecting earlier, used in smoky, blacked out conditions. Not so interesting here. Nice, more hose, plus ropes and an Nice. LED. A fire hydrant pipe attachment used when the fire truck can't enter a place. Extra boots? Okay, that's this side. Let's see the other side. Cool, a foam sprayer when water isn't enough, or I guess if they're throwing a party. Some extra tanks. Oh, what are those orange plates? Nice, I see what they did here. Damn, Wow, seems dei pretty coni organized to me. portatili, Look behind me, it fighi. says emergency equipment storage. Let's check what's inside. Hiroshi Sukato. Ops. Wow, I didn't expect them to have all of this cool Strano, stuff in Marchios, here. Looks like they have spare effettivamente. oxygen tanks, a whole bunch of ropes, a stretcher. Oh wow, even a hydraulic powered cutter to cut through metal. Looks È il like there's a momento. real fire going on right now. Oh! So we had to stop. Alright, so they just got back from the fire. Apparently there was no actual fire. Let's see what happened. Soshi, what happened? マンションの6階の部屋がコンセントが燃えちゃった火災だったんですけど、怪我人もなくて、はい。 Interestingly, the number one Vabbè, una presa ha preso fuoco, ok? Loro sono andati con 3 camion, 18.000 persone. I giapponesi. Bravi. The fires in Japan is smoking, and the second, arson. So what now? 今から着替えをするところです。訓練よくやるんで、1日に3、4回は着替えることがあります。 Yay! Finally, lunchtime! No, cosa fa? Lo scalda al microonde con la plastica sopra, ma è pazzo? It
It looks Che like he's having brutto. urinchi fried chicken, fried rice, chigi soup, and yogurt. Soshi, do you always buy lunch at the kombini? コンビニで買ってくる日もあれば自分でおむすびとか作って持ってくる日もあります。 So he used to be able to have lunch with his colleagues, but because of COVID, everyone needs to sit apart from each other during meals. After lunch, he has a meeting to go over the afternoon tasks and discuss vero, sono other pompieri important d'after. matters. Oh, that's the head of the fire station. It's typical in a traditional Japanese office for the most senior person to sit at the head of the office, like this, with their desk slightly separated from the main island of desks. Vabbè, come in tutti gli uffici, immagino. Nice. Time to take a ride. So Soshi is an official driver for one of the two types of fire trucks at the station, the Sosuisha fire truck. There are several Andiamo types Japan, in gita, even larger, but because ragazzi. many roads in Boh, Tokyo sta are musica narrow, non ha these trucks are senso. sized to maneuver safely and quickly through Tokyo streets. The Sosuisha truck usually arrives second on the scene, parking next to the fire hydrant, and pumping water to the Senkosha truck, arriving first Ciao and parked Ketty, closest come to the stai, fire. teso? What are you doing right now? これは水利調査といって、消火栓から、水がちゃんと出るかどうか Ah, giustamente devono anche In Japanese, it's called controllare seirichosa. The firefighters inspect fire hydrants che in the area 2 to funzionano 3 times a month to gli ensure it's idranti. working properly. Also, the Ovvio. manhole covers sometimes get stuck due to constant car and people traffic. So the inspection confirms that it's easily accessible during an emergency. Is this one working okay? はい、水も出て錆もないのでしっかり使えると思います。 Oh, they're back now. Soshi, what are you doing now? そうですね、今から救急の訓練を少しやりたいと思います。 Ma poi, cioè, sembra che la giornata duri 60.000 ore. Ci hanno fatto un botto di cose. 体から離れてください。周囲の状況よし通電します。 Firefighters must also be well versed in life-saving techniques during an emergency. Today, Soshi and his teammates are drilling CPR and AED procedures. It really seems like Japanese firefighters don't waste a minute of their day. Why are you using that phone? はい、これは東京消防庁の公式アプリというもので、こちらに今の心臓マッサージをやった時のリズムの音が入ってますので、これを元に訓練していました。都民の皆さんに見ていただいても分かるような動画をアプリで上げていますので、ぜひ見ていただけたらな Figo, と。 fighissimo questo. So they even have an official YouTube channel with useful videos for first aid and fire prevention. Quanto ho voglia di vedere i video dei pompieri giapponesi. Sì, siamo fortissimi, se ne abbiamo fatte due. During quieter times of the day, firefighters can use the time to rest or work on strength and conditioning. Despite all the activities today, Soshi and his teammates still have enough energy to train. Amazing. So what now? これから夜ご飯になります。 So what's on cena. today's menu? 今日は鶏のトマト煮。 In a Japanese fire station, dinner and breakfast is usually prepared by the team, so everyone can share the same meal together, family style. And considering that the team live and work 24 Family style però mangiando da soli. hour Ok. shifts so closely together, it's not a stretch for them Dura 24 ore il turno, Sam. 24 ore tutte. to see each other more than just a team, but like an actual family. After dinner, Soshi and the other firefighters perform another fire truck inspection, focusing on all of the lights as it's easier to do this in the evening. So the fire department generally rotates between 3 groups for the 24-hour Ovviamente shifts. controllano Each che group has vadano about le 12 members, luci. firefighters and paramedics included. Depending on the size of the incident, the entire group may be called to the scene. Afterwards, all the firefighters get together for another meeting. Puliamo un po', puliamo un po'. Oh, finalmente cambiata la 今 musica. は地図を見ながらもう1秒でも早く現場に行けるように、ここが燃えたらこの最短ルートで行くっていう道を勉強してます。 Although Soshi is on call during the entire shift between now and when he takes his rest at night, Ah, scusa fratello, non puoi usare Google Maps che ti dice subito la via più veloce? No?
he has several hours of downtime. In addition to studying, he also does regular chores like washing and hanging laundry. Does everyone do laundry here? はい、みんなこの2台で洗濯を回して、 Giulia sei pazza. 誰のでも関係なく入ってたものは気づいた人が畳むようにしてます。 Grazie, dopo lo cambio per il Prime, grazie mille per la sub, benvenuto. Devi cambiarlo, però il nome. The evenings really allow Soshi to take in all the things he learned throughout the day, as well as focus Entra pure nel gruppo Telegram. Skills. So what Perché was it like to hanno become a firefighter? 一番最初に困っている人のところの現場に行って、その人を i letti dei malati っていうのは日頃から訓練やっててよかったなって思うし、すごいやりがいがあります。 Sì, sì, no, ci sta che le strade comunque le devi sapere lo stesso, però comunque ti aiuti con Google Maps mentre le studi. Secondo me ha molto più senso. Ecco, è arrivato un po' dopo il POG, però va bene, ci state arrivando. Dai ragazzi. So she takes a quick shower just before he takes his rest at night. Well, the day isn't done yet, but hopefully he can get a few hours of rest. Ma come cosa vuol Good dire? morning, y'all. It's Non ce l'hanno una another vita, early sono morning, but pompieri. Soshi should be waking up soon, so let's go check on him now. Allora, quindi non li hanno chiamati, immagino, perciò non si è dovuto svegliare durante lo shift. Good morning. Bandiera How was last night? giapponese. 昨日の夜は火災の誤報が1件ありました。 First thing in the morning, all No, the firefighters l'hanno chiamato e quindi si è dovuto svegliare anche se era un fuoco fake. clean the fire station, and it's Soshi's responsibility to clean the bathroom today. In Japan, it's also common for traditional Japanese companies to have their employees clean the office Certo, non vogliamo pagare delle persone che puliscano, utilizziamo i nostri dipendenti. instead of hiring an outside cleaning service. There are many reasons for this, but building team cooperation and encouraging employees Certo, per fare team. Sì, to Savi. respect the workplace are some of my favorites. Do you clean the truck every day? そうですね、この後次の部に申し送りますので、ちゃんときれいにしてから次の部に申し送るようにしてます。 Nice. The breakfast this morning is La udon. sbobba. Soshi's 24-hour shift is almost over and he seems a little bit more relaxed. Right before the Daikotai, he has a quick meeting with the team to review what information they need to share with the next shift. Oddio, adesso fanno di nuovo il balletto. Soshi is switching shifts right now, and that is a day in the life of a Japanese firefighter. What do you guys think? Let me know in the comments. If you guys like this video, help me out and hit that like button. If you guys want to help support the channel, obviously, check out the Tokyo merch. And if you guys... This is a day in the life of a Japanese Wagyu beef farmer. Allora facciamo così, ci guardiamo lui e poi cambio canale, che voglio vedere un po' di Abroad in Japan. Ok ragazzi. Wagyu Beef Farmer. Quelli che fanno... Beh, niente, Wagyu significa mucche, cioè il manzo in generale, ok? Cioè non è una qualità specifica di carne in Giappone, cioè è solo le mucche. Ok, quindi un allevatore di manzo. Le vacche. Ho appena appreso che la mia collega è positiva. Ecco qua. Perfetto, Dafter, che bello. Dai che ce la facciamo tutti, a prenderlo questa variante. Dai, No, non è una razza di vacche, sono proprio le vacche. This is Ryuji, 22 years old, living in Miyazaki, Japan, and he's just waking up for work. Oh, E and that's vai. his girlfriend, Sena, apparently the early Ciao. riser of the two. They live together in this 2 LDK apartment. The couple also work together, so their morning routine is a bit staggered.
After getting ready, Ryuji and his girlfriend enjoy a morning coffee together while discussing any important work they have for the day ahead. Principe, tranquillo, ci sono io per te. Make sure to attend to their cats. Interestingly, only 10% of Japan's population are cat owners, second to dog owners at 13%. Fila, Nike, rotte. Terza volta che lo prendi? Madonna, Dafter, tu fai i record qua. With a max load of 350 kilograms or 770 pounds. Super popular among farmers. È vero, ora fa la domanda. Quanto avete dormito? So I'm super excited for this one. I'm just in front of a 7-Eleven because Ryuji should be coming here in the morning. Che bella questa macchinina! Did you sleep well last night? いっぱい寝ました。今日は都城の競りがあるので、いつも家で食べるんですけど、今日はコンビニでご飯買って車で食べながら行きたいと思います。 Good morning. Apparently, today's a Carina super lei. busy day for him since he's selling some of his cattle at an auction on top of his regular farm duties. So Ryuji works as a Wagyu Noka, in English, Wagyu beef farmer. As a kid raised on a farm, he always knew he wanted to raise Wagyu beef cattle, so he attended a specialized agricultural high school and afterwards Miyazaki Agricultural Junior College, earning a degree in cattle stock breeding, ultimately making his way back to the family farm. Boh, sta musica è impossibile da capire. Giustamente, visto che oggi si va dai farmers, musica a tema. This is Ryu Corporation, Ryuji's workplace, a 13,353 square meter farm primed for raising local Miyazaki beef, a premium Japanese Wagyu beef brand. The farm consists of 3 main barns, housing 700 Wagyu cattle and a total of 6 hardworking farmers who take great care of the cattle and facilities. Vabbè, ma cosa fumi? To check on the cattle, as it's critical for him to ensure that they're all in a good and healthy condition. Ciao, If he Sifu. recognizes any signs of illness such as fever or stomach aches, he's able to quickly Ciao, react Alan. and provide his cattle with a proper treatment. Le mucche bellissime. Oh, that's Ryuji's dad. Well, and his boss. His father originally started off in the cattle transportation business and in his 30s decided to try his hand in raising 6 cattle. Over time and hard work, he's been able to grow to 700 cattle. Interestingly, he never intended for his son to take over the farm, but Ryuji took so much interest in the family business that he decided to hand it over to his son in the future. What are you gonna do now? Ma fuma sempre? Today is a big day for him because he's selling 3 of his cows at the city, in English, an auction. Oh, vendele! Vaccone! So Ryuji raises Miyazaki Gyu, Gyu meaning beef, from Japanese black-haired cattle, a brand of Wagyu. Wagyu is a premium grade beef in Japan and refers specifically to 4 breeds of cattle, with the strictest guidelines and requirements ultimately producing a high-end quality Japanese beef known worldwide for its beautiful marbling and deep umami flavor. Ryuji's Wagyu brand called Miyazaki Gyu specifically produces the highest grade of Wagyu possible, A4 and A5 quality, which is why A4 e A5 è la qualità della carne della mucca, che è incredibilmente altissima. Io ho mangiato la 5, che è quella più top di tutte. E infatti ho pianto. why Miyazaki Gyu is one of the leading Wagyu brands in Japan. And here's the auction site. Oh wow! Porta a It displays vendere. all arriving vehicles for sanitation to protect the cattle from infection. Wow, it seems like he knows everyone here. So, there are auctions every... Ma guarda che carini, cioè praticamente fanno l'asta su dei banchi con cioè mega rustici. M-U-H-H-H-H. Muahahaha. Bentornato Giuseppe per il secondo mese, cioè sei qua che rompi le palle da un anno ma ti sei sabbato per 2 mesi. Sei peggio di Simone Brucato. Bentornato comunque bastardo, punto esclamativo Telegram per te. 10 days, and Ryuji goes almost every time to either sell or buy cattle. What is that? これが今牛の入場番号、牛の重量とか乗るんで、それを今から測りに行きます。何番？06327。 When selling cattle at the auction, sellers need to first get an entry number for each cattle, and then verify its weight precisely on site. Oh, non cadere, How it's fratella. priced. Devi star Wow, tranquilla, the devi cow star seems really tranquilla. strong. He says that it takes quite a bit of practice
practice to handle such a big animal, as fully grown cattle weigh from 750 to Culo 900 kilograms, about 1,650 to 2,000 lo so, pounds. Castian. Apparently, the key to encouraging cattle to walk is varying the direction of the pull, instead of strongly pulling in one direction. Guarda che dolce che è. What are you doing now? これから牛の手入れをしていきます。金串って言って鉄の串で汚れをこさえで落としていくっていう作業。 Per fare diventare bellissime le puliamo tutte. Sicuramente esisterà il VDG giapponese, Ale. Ciao Brian. Dealer Trading Cooperative Association. So how big was your cattle? 一番 Ciao 大 Obi. きいので750キロ。まあ出来はそこそこいいかなっていう。 How much would that be? だいたい750キロで45万から50万ぐらい。 So Ryuji is filling out the paperwork right now, and in just a little bit after, the auction is gonna start. I'm kind of excited to see how much the cow is gonna go for. Vabbè dai, rinnovo per illuderti di poter campare con Twitch. Before the auction starts, the order is decided by lottery. I guess today. Va bene Mike, grazie. Ryuji, did you draw a good number? Bentornato. Se fate un'altra azione parte l'hype train, io ve lo dico perché lo vedo. Grazie mille Mike per illudermi ulteriormente che la mia vita possa andare bene così. Ciao P-Books. Oi là, il cedrito. Grazie per i 100 me. Grazie mille. È partito del train. Chi vuole salire può salire. Mentre guardiamo le mucche. So that he can use the knowledge gained and raise the best cattle possible. 69%. That cow looks different. What's that? ブラウンスイス種っていう海外の血が入った牛。このミルクが濃厚でアイスクリームとかに向いてる。おはようございます。時間になりました。ご起立をお願いいたします。 Oh, I guess the auction has started. Mo! So let me explain how it works. When the cattle are brought to the praticamente le fanno arrivare lì in mezzo così tutti le possono guardare. A parte che c'hanno tutti al tavolo il loro tè. Questo qua verde si chiama Oyocha. Grazie mille Cedro per gli altri 200 gatoni. Grazie tesoro, grazie mille. Ti piacciono le stellette? Ti piacciono le stellette rosa? Vuoi lo stemma? Io non so se lo sapete, ma chi arriva a 10.000 bits donati c'ha lo stemma effettivamente. Grazie tesoro. C'ha lo stemma della stelletta come donatore di bits. Grazie mille per gli ulteriori 100 gatoni. E figata. Comunque questo si chiama Oyocha ed è uno dei tè verdi più schifosi dell'universo. Lo detesto, lo odio. Mi fa schifissimo. Però a quanto pare in Giappone è bevuto, ma tantissimo un po'. Bidders are assigned a table and use this button under the table to bid. Chris. One click ups the Anche bid by io lo voglio, 1,000 un yen. ciupa ciupa, About adesso lo $10. prendo. And basically, the last one to press the button wins. Urco, ti odio. Okay, prendo il that's the ciupa first ciupa. cow Ryuji is selling. Nice, it's sold. Venduta. Every buyer is assigned a stall, so he takes the cow to the stall number printed on the ticket that he received right after it was sold. Then, he greets the buyer to say thank you and briefly shares with them additional information about his cattle. These little gestures are critical to help build a good relationship with other farmers. So how's the price? A me non hanno regalato niente per la Befana. っていう感じで、まあでも買ってもらった人にが儲かってもらえれば全然うちは嬉しいんで、はい。 How long have you been with the company? 今の会社で2年ぐらいですかね。 Why did you decide to work on the farm? じいちゃんがすごく牛してて、で動物が好きだったんで、一番身近にいた動物が牛だったんで。 He's actually Ryuji's best friend. Ryuji met him at this auction 5 years ago. Coincidentally, they were in the same grade, having common friends, and so naturally they quickly became best friends. They started to work together after Ryuji graduated from college, and now they're both hustling together to become the best cattle farmers possible. Oh, that's his last cow, and it's sold. What do you think about the bid price? 今のは高かった方だと思いますね。ありがとうございます。 Le ha vendute bene. Soldi! Ma dov'è la sua tipa in tutto questo? And there you go, he sold all of his. Vai ragazzi, finiamo sto livello 1. Dai, forza, manca un minuto e mezzo. Per le mucche. Cattle today.
Now he has a visit from the veterinarian. Today, Ryuji's receiving the cattle's blood test results and discussing with the veterinarians if they need to provide any of the cattle with medical treatment. In general, the cattle have blood tests twice a year to analyze their dietary intake of vitamins, minerals, and proteins, which ultimately helps Ryuji manage and Le scelte musicali sono incredibili. adjust the amount of food and additives he feeds to the cattle. So it looks like Ryuji's gonna be Grazie Sigma per il Prime, benvenuto. Grazie mille. Grazie mille. Punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo Telegram più simpatico di tutti. Ieri ho bannato un tizio solo perché mi stava sul cazzo. Scherzo! No, in realtà è successo veramente. He's doing that. Let's go explore this place. Beh, stava sulle palle a tutti. So much cattle here, but I'm wondering if they have any other animals. Let's go try to find out. Wow, they have 10 wild cats, 5 dogs, 3 goats, and even a pig. So one of the things that kind of surprised me about this place is that I was expecting it to smell really bad, but in fact it doesn't smell that bad at all. It just smells kind of like dirt in here. Oh, there's Senna. Let's see what she's doing. What's that? No, Castiel, allora, l'abbonamento gli è stato regalato ieri a caso da Rick. Quindi in realtà lui non si era abbonato. Comunque era lì per trollare, ragazzi, cioè non... L'ho tolto dal gruppo semplicemente perché stava facendo apposta a rompere le palle a tutti. Va bene, Sam. So Senna is responsible for taking care of the calves at the farm, not only feeding, but also keeping track of their health condition. Like this one who's only 2 months old and recently had surgery, so it's her job to keep an eye on these recovering calves. So just in front of me right here, it looks like it's the president's room. Let's go see what's inside. Oh, there's someone in there. Excuse me, you have a meeting with the president? What kind of website? He also says Miyazaki beef from the farm can be bought directly from their new website. Grazie Cedro per le 5 sub regalate. Grazie mille tesoro. Allowing customers to taste the best of the best Japanese Wagyu beef brands from their own home. I'll leave a link in the description so you can check it out. Oh, Grazie that's teso. a picture of Ryuji's grandfather from 1935. He used to drive a horse carriage that carried wood from the mountains. Since a few of the cattle were exhibiting signs of heat stress, they're using a thermal imaging camera to check the temperature of the barn as well as the surface of the cows. It seems like they decided to install additional fans throughout to help circulate the air better. Now they're doing any follow-up checks on any of the sick cattle. Oh damn, this calf is getting an IV bag treatment. Wow, that's dope. Can I see inside your trunk? Wow, he has all the medicines and tools for any occasion. And apparently, he doesn't just treat sick cattle, but also helps deliver calves. How many farms do you visit a day? 10軒前後回りますね。ここは特別牛の数が多いです。なのでここにかける時間は多いですね。È il medico delle mucche. Quello che gli mette tipo le braccia nel culo. Figo. Yay, lunchtime! What are you eating today? 生姜焼きと、2人で唐揚げ1個食います。いただきます。 His job is pretty physical, so he really needs to fuel up during lunch. You're not eating? 食べれないんです、暑くて。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。 After lunch, a cigarette break. Pausa cicca, giustamente, e poi cacchina. Insieme alle mucche. He has a little time before his lunch break is over, so he makes use of it to update all of his records from today's cow auction sale. All cattle information such as pedigree, certifications, medical history, and sales are all digitally recorded, so he must be diligent to always keep the records up to date. How often do you have to do office work? だいたい週に4日ぐらいはここで空いてる時間で全部。Beh, Turret, spero che ci guadagni anche un botto e che sia felice di fare questo lavoro. What are you doing now? これから午後の分の牛の餌を。 Questa musica mi mette troppa allegria. Cioè, probabilmente solo se la sento nel contesto giapponese, in cui dei giapponesi
fanno cose da giapponesi perché sennò mi fa schifo. Probabile. He feeds his cattle twice a day, morning and afternoon. I guess today the other staff took care of the morning feeds. Bello il trattore arancione, bellissimo. A nutritional mix. He makes adjustments on the amount, size of grain, and ratio of feed depending on the stage of the cattle. This bag is 200 kilograms of feed mix consisting of oats, hay, timothy grass, and unkai sochu slops. And of course, that sochu is from Miyazaki. No, il mio non è un bastoncino di carta. Called the bale crusher. Interestingly, in Japan, you're required to get a specialized driver's license in order to operate heavy farm equipment. By using this lift system, it only takes 10 to 15 minutes to feed a barn of 100 cattle. Oh, there's white blocks laying around everywhere. What's this? これは公園って言って塩ですね。ミネラルとか熱中症対策とか。 Summers in Japan get extremely hot and humid, which makes it easy for cattle to get heat stroke. So these big blocks, which get consumed in less than a month, help prevent that from happening. And it also helps prevent urinary calculi. So I guess that's good. By the way, C'è una mucca che lecca un cubo bianco, i blocchi. Do you have any days off? 休みは、ほとんどないです。自分がきつい時はちょっと頼むんですけど、牛の体調管理もですけど、人間の体調管理もみんな各自でちゃんとやってもらうように、今してるところですね。Now he feeds the cattle with a nutritional mix by hand. So what's the biggest difference between? Ma dai, glielo versa sulla faccia! 違うのはサシ脂肪交雑っていう部分で徹底した飼料管理をして牛を飼うっていうのでサシの入り方が全然違いますね。Feed management is absolutely crucial when it comes to marbling of the meat, as much as breeding and pedigree. That's why, in order to raise a premium Miyazaki beef, a farmer must need to be knowledgeable in both livestock and nutrition. Now he changes the soil bed for the cattle, changing it every month to maintain it. Vabbè, a Pace chiamali, cioè nel senso sono passati 2 giorni e non te l'hanno ancora detto. In teoria dovrebbero dirtelo il giorno stesso ormai. Clean environment, as well as helping to minimize the cattle's stress. One of the significant differences of Wagyu farms is that they don't graze their cattle, but instead have smaller pens to control the amount of exercise and feeding to create a better marble, or in Japanese, sashi, as well as consistency and meat quality. So after removing the compost bedding, he lays out fresh sawdust. The older compost is not thrown away though, rather it's recycled by using their on-site drill machine, which helps speed up the fermentation process. It's later mixed with the sawdust to create a new bedding to help save on cost, as sawdust prices have increased these days. And now, the cattle have a clean, fluffy bedding. So what's so special about Miyazaki Ma beef? che emote è? È un ippopotamo che mangia un biscotto, ma è incredibile. Questa qua dell'hype train è bellissima. Miyazaki is known to be blessed with amazing bull studs with great pedigree, so much so that many other prefecture brand beef farmers buy them to grow their cattle. Are you done? 終わりました。で、掃除してあとは帰るだけです。 Oh, I guess Santa is done with her work for today. Basta con le siga! Oh nice, it looks like he went home first to shower and change. And now, it's dinner time. お疲れ様です。 Is she your friend? これが自分の、お母さんになります。お母さん! A family that eats together. Tonight, Yuji is having dinner at his family's restaurant, which of course serves premium Miyazaki beef directly from his farm. Cioè, praticamente lui ti sta facendo vedere che va al ristorante in cui ti fanno mangiare la carne che lui gli vende. Questa è la carne delle muccone che abbiamo visto prima. Rip mucche, comunque. Grazie per questo pasto. Wow, that looks amazing! Miyazaki beef is known for its rich aroma, melting soft texture, and of course, that perfect marble. It must be nice to be able to have premium Wagyu whenever you want. Which part of the beef is this? この肉は牛のもも肉、赤身の肉になります。 I mici! Torna alla fattoria alle 9:30. Also part of his everyday routine.
As a farmer, it's important for him to ensure that his cattle are well fed and comfortable day and night. So Ryuji and his girlfriend are doing their final check right now. They're gonna stay here for a little bit longer until they're finished. No, la vacca non costerà mai $500, non so dove l'hai visto, ma è sbagliato. After that, they'll go home, chill, and probably go to sleep around 12 at midnight tonight. So that's pretty much a day in the life of a Japanese Wagyu beef farmer. Let me know what you thought in the comments. If you guys like this video, like always, help me out and hit that like button. If you guys want to help support the channel, then definitely check out the Japan merch. If you guys want to see what I'm doing. Adesso, nonostante io sappia che vi siete innamorati del mitico Paolo, come è ovvio che succeda, perché per forza è così, adesso vado da Chris Abroad in Japan per vedere un po' 7 most overrated. Oh, guarda quanto ce ne sono, un botto di video interessanti che possiamo guardare suoi. They say in life to choose your friends very carefully, but sometimes exceptions need to be made. With that in mind, welcome CWA Connor, voice actor. How you doing, Connor? I'm doing well. Thanks for having me, Chris, in the studio. It's good to have you here in the studio with a bowl of tasty, delicious ramen. Ooh, this Ho fame. Real. I'm actually curious to see what your takes are. I think you'll be surprised with mine. Oh, Yeah, alto, 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 I'm gonna alto, click alto. it. You'll see. You're gonna clickbait. That's a good YouTube. That's a good YouTube. This is a really clickbait, disgusting title for a video. Why does Chris only bring me on to be negative? What's up with that? Why does Oh. Chris never ask me for what I like? If I want happiness, I'll bring Joey. If I want cynicism and despair, I'll bring you. It's because I'm British, isn't it? Yeah. All right. What's the first thing you don't like? Harajuku, overrated. Takeshita Street. When you used to read about Tokyo in like the 80s, the 90s, the 2000s even. Harajuku. Allora, praticamente questo video è sulle cose overrated del Giappone. Ok, quindi loro che vivono in Giappone da molti anni. No, Luca, non ci vogliamo bene. Parlano di tutte le cose un po' turistiche conosciute del Giappone e dicono la loro. E basta, questo è quello che faranno. Adesso lui sta dicendo che secondo lui la cosa più overrated di tutte è Harajuku, la zona di Harajuku con Takeshita Street, dove trovate tutte queste persone. Che effettivamente è una via di negozi inutile che io ho percorso in un momento in cui era pieno totalmente di gente, perché era il 2017, durante la Nami, e non si poteva camminare. E niente, è solo un posto in cui ci sono tanti negozi. Assolutamente inutile che sia così famosa. Harajuku is this wonderful place full of fashion and originality. People like Kari Pami were sort of born there in that culture. But if you go to Harajuku these days, it's just shit. The cool old traditional station gone, bulldozed, replaced with a big bland boring station. I don't know why they got rid of it. They got rid of it. Now Io ho visto la stazione vecchia, quella che hanno fatto vedere un secondo fa, che è stata replaceata da questa qua nuova, ma tipo in questi anni. E mi dispiace molto perché era molto carina, cioè secondo me non c'era assolutamente bisogno di rifarla. it looks like a toilet in a Tesla building. You know what I mean? Like it's like they've just like put windows on everything. They're like it's the future. It just looks like any sort of station in Japan, and this it's the counterculture of Japan, it's the counterculture of Tokyo, where original things are born. I think what people think Harajuku is what it was like sort of 20 years ago, and it's never really moved on from that. But that's my thing, you know, a lot of people love Harajuku. I'll probably get crucified in the comments, but what's your firstly? Cat cafes. I went to one, made a video about it. It sounds cute, and don't get me wrong, it is pretty cute. But the experience that you get in video isn't quite what you get in real life. You kind of, if you are happy to watch cats and not interact with them or do anything like that, just be in the presence of cats, then I think it's fine. Sure. You'll like it. If you're hoping to get interaction with cats, that's not going to happen. I mean, that doesn't happen in real life anyway. È vero, cioè io sono stata in un cat caffè e lui spiega che semplicemente tu pensi di stare in mezzo ai gatti, tutti carini, coccolare 100 gatti contemporaneamente, in realtà è super overpriced, ti danno un drink
tu ti siedi e i gatti sono di solito super nervosi perché ci sono tanti altri gatti. Cioè, per la mia esperienza c'erano tantissimi gatti nella stanza in cui ero io, solo che era palese che tipo si odiassero e che nessuno di loro fosse tranquillo perché, visto che c'erano troppi gatti, nessuno di loro riusciva a trovarsi uno spazio in cui chillare, ok? E quindi quanto costa di solito? Non mi ricordo sinceramente, avrò pagato tipo 15-18 euro per stare dentro mezz'ora, una cosa del genere. Ma comunque, cioè, i gatti sono tutti troppo nervosi per pensare di farsi accarezzare, ok? Quindi, cioè, tu praticamente sei lì che guardi i gatti e se sei sfigato come me, guardi i gatti che si soffiano a vicenda, perché questo è successo. Ok, Simone, ciao. E basta. Sì, sì, è molto scam. Allora, io sinceramente non so se ad esempio nel Cat Café di Milano è diverso, secondo me sì, perché ci sono meno gatti e magari sono più tranquilli fra di loro. Però ecco, comunque l'esperienza che ho avuto io nel Cat Café in cui sono stata a Nagoya è stata abbastanza triste. No, non gli puoi dare niente. Tu non gli puoi dare nulla a questi gatti. I mean, it happened when I went there. They crawled all over me and ripped my clothes to pieces. But like, I mean, I think it's good to meet cats. I'm not so sure about the cafe aspect of it. Like, when I did this cat documentary, which I'm sure you love. Oh yeah, I love that Cat one. Nation. It's the best video Chris has ever made. So good. The passion for the cats really comes through in that documentary. But we went to a cat cafe for the opening scene, and I ordered like spaghetti bolognese. Non è vero, non è vero, non credergli, Simone. Secondo te io direi qualcosa del genere di te. Mike sta cercando di mettere zizzania tra di noi perché è geloso della nostra amicizia. Non è vero, non lo direi mai. And there's just a mountain of fur in the pasta. Like, it was like that, and it was just like covered in fur, and it was really bad. And you don't go there for food. Maybe the coffee, but don't go beyond that. My next Ma non lo penserei. Come faccio a pensare che mi scassi il cazzo se non ci sei mai? Non verosimile. I think tiny apartments are overrated. Oh, wait, okay. What about tiny apartments is overrated? I think the way people sort of hype them up and sort of glorify almost living in a tiny apartment, something I'm complicit in, and I think all YouTubers, we're sort of complicit in that. We have to do the, look at me in my tiny apartment video. I've done it like 3 times, and I do feel like a bit of a dick for doing that. But the thing is, it does really well. In the grand scheme of things, Praticamente lui adesso sta dicendo che è un po' da stronzi sfruttare la cosa del tiny apartment perché per gli occidentali è molto clickbait, no? Voglio vedere, wow, vive in uno sgabuzzino di merda, è incredibile, voglio vederlo. E lui l'ha fatto 3 volte e si sente in colpa. I don't think it's a good way to live, and I think if you look at the way people live in cities like Tokyo or Osaka, the standard of living, while generally good in so many ways, I think apartments, it's not good, these tiny apartments. They say it's to do with space, right? That there's just not enough space in Japan, but really it's because of these construction companies, the rules are so low, right? Where other countries, we probably have like a certain amount of space is necessary to live. In Japan, they just want to push it, buildings smaller, and make sure that the construction companies make a lot more sort of profit. So, I mean, I'm sure if they wanted to, they could. E poi, cioè, in realtà non è brutto se lo guardi da dentro. C'è una stanzina col tuo lettino, col tuo armadino. Ecco, se hai bisogno di spazio per fare determinate cose, ovviamente non è ok, però, ad esempio, le persone che lavorano fuori tutto il giorno non è che hanno bisogno di 100.000 metri quadrati di spazio. Loro non sono abituati ad averlo, quindi, cioè, non è un problema. Certo che gli occidentali che fanno video apposta su YouTube per attirare l'attenzione di altri occidentali, probabilmente per loro sì che è un problema perché è uno shock culturale, perché magari hanno sempre vissuto in una casa di dimensioni molto più grosse. Però per loro non lo è. They build bigger floors with more room, but it's not worth it because they know that people will pay for the tiny rooms. But the thing is, I think the reason why it does so well on YouTube is because we have a morbid curiosity with optimization of space. Like how can you make a space useful? Esatto, cioè sono d'accordo con lui.
siamo molto presi bene con il cercare nuove soluzioni per l'ottimizzazione dello spazio. E quindi li guardiamo tantissimo questi video. Is, you know, for Japanese friends I know that live in those sort of apartments, they're not overly happy they live in tiny apartments. They don't kind of be like, oh, it's great, I love it, you know. Sì, a parte il fatto che è un tipico monolocale milanese questo, anzi è più bello di un monolocale milanese, non ha quella finestra, una casa a It's Milano. not as sort of, they don't glorify it here as much as we think they do. When I dated a Japanese girl a few years ago, just waking up and you just hear the neighbours on all sides waking up. It's 6 a.m. it'd be like bang, 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 7 a.m., bang, 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 8 a.m., bang, bang, bang. And like just everything around you, the different noises, it just feels like it's not a healthy way to live. And I think it contributes to a lot of stress that people feel here. Oh yeah, I feel like I'm giving so much shit to the weeb side of Japan right now, but as that's where you know, that's my expertise in some ways. I'm sure some viewers would deny that, but I think. Sì, i giapponesi sono molto abituati a star fuori casa, per dirti, sono abituati a non mangiare in casa, ok? A mangiare fuori, a comprarsi il cibo nei combini oppure a mangiare nei ristoranti perché costa poco, ok? Quindi anche la cosa della cucina per noi è fondamentale, no? Avere una bella cucina dove cucinare tutto di qua e di là. Per loro è molto meno importante. Quindi già tutta quella parte di casa diventa 10 volte più piccola rispetto alla nostra. Akihabara is overrated now. Oh my god. Akihabara? Akihabara. No, I agree with you. And I you know, it's Allora, Akihabara è la zona dei nerdoni, ok? Dove vendono tutti i videogiochi, tutte le figure, ci sono un botto di sale giochi di qua e di là. Retro gaming, eccetera. Believe it or not, yes. Wow. I saw a documentary of Akihabara in the 80s. Yeah, on YouTube. And oh my god, it looks like the center of the world. It's so cool. All these like groundbreaking Japanese electronics. But of course, most good electronics these days, most groundbreaking things don't come out of Japan anymore, sadly. No. We're talking South Korea, China, Taiwan. But all those little markets, we have like the guy sitting behind all the electronics, the sort of glory days of Akihabara. A lot of those places are still there, but it's dead and it's sad. You go down those sort of alleyways, it's all just dried up. And it's like you said, right? It's not, Japan isn't the center of tech anymore, unfortunately. So those stores that were once, you know, if you wanted tech and you wanted, you know, high-end stuff, or you wanted the right part specifically, you'd go there. And now you can get it on Amazon. Or I do think Amazon has probably killed off the appeal of Akihabara. Sì, l'hanno spiegato molto bene. Niente, è quello che hanno detto. Semplicemente un tempo Akihabara era il centro dove trovare tutte le cose tecnologiche e adesso puoi prenderle semplicemente su Amazon, quindi diventato un po' morto. For me, sono d'accordo. Anime fan and somebody who loves anime figures, and I'm sure other people do this as well. I go there to see what figures I might want. I go home and I go and find it cheaper because it's just you will not get the cheapest price in Akihabara. It's not going to happen. Overall, if you're a tourist, you will love Akihabara the first time. You're gonna think it's amazing. Oh, it's still a good sort of 3 hours walk around. Yeah. But I feel like it's overrated now because it's not as good as it was. Even in the 2 years that I've been here, it's gotten worse. Obviously, COVID. Also, it's really hard to find a good restaurant around there. I don't know why. We've got Monster Ramen. Oh, God. Non lo so, Mike. It is really bad. There's like no good restaurants around there. But speaking of ramen, that's my next overrated one. That is your beloved Ichiran. No. No! Non sono d'accordo. Allora, sta per dire che il mio ramenaro preferito è overrated. Non è vero per niente. Tutto quello che dirà ora è falso. Sicuro 100% perché io l'ho mangiato 1000 volte. Ed è buonissimo, incredibile, fattuale. Oh my god, I like ramen. I used to eat ramen a lot. What are you going to say? Go on. You used to eat ramen a lot, could you? I used to eat no, I don't. Yeah, of course you don't. Right. Wait, listen, I don't think it's the best ramen place, not by a long shot.
but it is a good, reliable ramen that you know exactly what you're getting, and you can customize it. Which a lot of people would argue you're not supposed to customize ramen. Yeah. I like my ramen spicy. Right? Well, you can do that at a normal ramen restaurant. You What, get like pour those little shitty sauce. chili flakes that It's do still not- better than Ichiran. No, it's Ichiran is not as good as you think. No, non è vero. Io ho mangiato ramen in un sacco di parti del Giappone, ok? Non solo ad Ichiran, va bene? Ma comunque il miglior ramen che abbiamo mai mangiato è di Ichiran. Ok? L'ho mangiato in un sacco di posti, anche in localini super tradizionali gestiti da 2 nonnini, ok? Io, ne ho mangiati nel Kyushu, non solo a Tokyo, ok? Ichiran per me è il migliore. Like, if you speak to any Japanese person, you go, do you like Ichiran? They're like, no, nobody goes there. Why is The it so only people that go, foreign tourists who haven't gone to a proper ramen shop. Vabbè, allora Steve, dimmi dov'è di meglio. Dimmi dov'è di meglio, fammi la lista. È come dire che... come si chiama il mio susharo di fiducia? Sushi Zammai. Ok, è come dire che da Sushi Zammai sì, è buono, ma non buono come altri. Ovviamente, ok. Ma dove ritrovi delle catene di ristoranti così facili da raggiungere? Le trovi dappertutto, in ogni posto del Giappone. Ti fanno quello che vuoi. Customizzabile, come hanno detto anche loro. Buono in culo. Cioè, è ovvio che se vai nel ristorante più figo, paghi il doppio e ti danno cose più buone. Però ovviamente paghi il doppio. Cioè. Beh, Giorgio, semplicemente a me è piaciuto di più. Ha degli ingredienti diversi. And the reason is Ichiran's very, very good at marketing and sort of reeling in foreign customers. so- Everything's in English, and then people are like, it's A amazing. Reggio You get to sit in Calabria, your own certo. special space and customize hate shit. I don't want to customize it. I want ramen made by a family who's like created the greatest broth ever made. They've perfected the recipe over many years. I don't want to customize it and fuck it up. Like, I am not. You cannot blame just tourists. Japanese. No, ma non sono arrabbiata, però dire, vabbè, c'è di meglio, puoi dirlo di qualunque posto. Cioè, per dire, vado al ristorante, ok, vado in un ristorante e dico, oh, questa pasta al pesto era incredibile, ok, e arriva uno a caso che mi dice, vabbè, però la fanno meglio in un altro posto. Quindi, dimmelo, la fanno meglio in altri posti, e poi quando gli chiedo, ma in quali altri posti? Non mi rispondono. Scusa, Sì, ma non puoi pensare che io stia paragonando Ichiran a Rosso Pomodoro. Rosso Pomodoro fa cacare, ok? Secondo te un italiano con le competenze in cucina che ha, con gli stessi ingredienti a disposizione del sushiaroli, i giapponesi possono migliorare il sushi e il ramen? No. People like it as well. There is if you want a good ramen shop chain, go to Ippudo. It's much better. You can't customize it as much, but it's honestly better. Ippudo. Ok, il frate mo ci ha detto un'alternativa a Ichiran. Lo proverò e vi dirò. Ippudo. The broth is richer, more flavorful. The noodles. Cioè, già di faccia è molto più bello quello di Ichiran, però ok. The eggs are better. Every time we go to Ichiran, like the eggs are always just shit as well. You get like a boiled egg and you have to Ma peel non è it. vero, comunque il tizio non è d'accordo, Cioè, giusto per dirvelo. Some people are like, it's great, you peel your own egg. I don't want to peel my own fucking egg. I want the egg in the bowl ready to go. Chris is disgusted by having No, manual labour. They opened at Ichiran in Sendai last week, and I was like, you know what? I'm going to go back in. Maybe I'm negative on Ichiran. Maybe I think so. Exaggerating. I went in and it was shit. Right, I sat down in a space like this. There was a guy here and a guy here, and I was like this. Ma stai zitto, qua lui sta facendo finta di essere enorme e di non starci nello spazio prestabilito che ti danno da Ichiran, perché è delimitato da dai divisori di legno. Ma smettila di fare il grosso, ma non c'è. Imbarazzante. Yeah, and we had you know, in Ichiran. Sì, che poi sono inglesi loro, ragazzi, nel senso fish and chips e tè. Capiamo.
You get each seat is individual, right? And you get È vero, finto hater per fare il fenomeno, secondo me. Un po' edgy, And you order your ramen and they open the little door and they shove it through like Merry Christmas, here's your prison food. And I was like, really, it was like a sauna in there, but so hot. Isabetta non mi inchino. I'd sooner eat this. Go to Mazio. Rather eat this bowl right here and get it itchy on. Alright, what's your next one then? I mean, this one, I don't even think it's fair to call it overrated. Overrated is an understatement. It's war crimes, Chris. Do you remember that one? God. Ekiben. It's fucking awful. Yeah. I don't understand. Allora, su questo sono d'accordo. Il bento che compri in stazione per andare a prendere il treno. Allora, praticamente i giapponesi sono abituati a comprarsi direttamente in stazione il pranzo e mangiarselo durante il viaggio in treno, prima di arrivare dove devono arrivare, ok? Io l'ho fatto, ho mangiato il mio... Grazie mille Alex per le 5 sub! Grazie mille, incredibile! Smacchettini per te, grazie un botto! Wow! Sto guardando a chi le regalate, ok? Polpo bollito, evviva. Grazie. Vabbè, comunque stavo dicendo che queste lunchbox che costano tantissimo fanno cacare, secondo me. Io ne avevo presa, mi ricordo, una col sushi ed era sushi che puzzava, ragazzi. Cioè puzzava di pesce, si sentiva che era vecchio, non era buono assolutamente. Costano tantissimo e tu le prendi apposta per fare finta di fare il giapponese sullo Shinkansen mentre vai da Tokyo a Kyoto. Così. Boh. Si chiamano Ekiben perché Eki significa stazione e Ben è l'iniziale di bento, che è la lunchbox, appunto. Quante ne so? Perché ho fatto il corso giapponese e so che Eki significa stazione. Kyoto Gion Ramen. Ok. Oh god. I remember we were on a train from Osaka. Va and bene. I was so hungry and I was like, oh, we should grab one of these bentos or something. And you're like, no, don't get that. Also, what is Ekiben? Ekiben is like a... Eki is train station. And Ben is just Ben. Ah, bravi, l'hanno detto. So, yes, it's basically a bento you get at a train station. But it's a chain, and it's like they're in every single Shinkansen place. And they do these bentos that, you know, they have like 20 things on the menu. You know, you can get whatever you want, and it looks amazing. And then you get it, and it looks amazing. Guarda, Fanu, lo fanno di tutti i tipi. Per dirti, ad esempio, cioè, li vediamo qua, no? Questo qua c'ha riso e verdure sopra. Questi qua sono praticamente tutte verdure, qua c'è un po' di uovo. Questo qua è sushi, ok? Questo qua è, credo, pollo. A parte che sono bruttissimi. Vabbè, comunque ce ne sono di un botto di tipi. Semplicemente non sono di buona qualità. Ok? Cioè, il problema è che se siete in Giappone da un tot di giorni, per dire, vi fate la vacanza, no? E vi state mangiando cibo buonissimo da tutte le parti, perché in tutti i ristoranti è buono, più o meno, comunque è sempre buono. Se poi prendi lo Shinkansen e ti prendi un Ekiben, lo capisci subito che è molto inferiore al resto e ti dà fastidio, perché tu lo sai che potevi prenderti qualcosa facilmente al combini, che costa 1/10 di quello che prendi in stazione. Ti facevi il tuo bento piccolino, ovviamente non avendo una scatolina, ma ti prendevi, che ne so, l'onigiri, ti prendevi da bere, ti prendevi st'altra roba. Al Family Mart o comunque in tutti i combini potete prendervi ad esempio il pollo fritto già e farvelo scaldare direttamente al combini. Quindi avete pure la possibilità di farvi scaldare le cose prima di salire sul treno. Qua ovviamente è tutto freddo, ok? Quindi sì, come mangiare l'autogrill. Però te lo impacchettano così bene che è tutto bellissimo, con la scatolina bella di qua di là. Cioè questa qua c'ha la forma del Daruma, per dire. Cioè io tipo impazzirei a vederlo, anche perché è arancione. Cioè io lo comprerei anche solo per la scatola, per tenermela poi. Solo che sono un po' un'inculata, ecco. Cioè se volete mangiare bene non vi conviene prenderle. Capito? And you try it and you're like, oh, the rice is rock hard,
The beef Esatto. tastes like it's a chew toy. It's like they've insulted you. It's really bad. A bit like that. I remember when we got on that train, we were both Cazzati neri loro, guardali. really famished. We were tired, hungry. we were hungry, we needed something. We both like got an ekibem, and I think it was beef or something. It was beef, yeah. And you know straight away if a bento or a meal is good in Japan because you put the chopsticks into the rice, and if it's soft and they go under the surface of the rice, it's like, good. we're in. Fresh. Whereas this case, I remember like going like that and it sort of bounced off the rice. I was like, what's this? And I had to sort of like shovel. Sì, vabbè, ok, non c'è bisogno di spiegarlo per 7 ore, dai. Bento had clearly been made like that are good, right? They're just not branded ekiben. So if you see ekiben, run, get out of there. You know. And look out for those sort of independent restaurants. So for example, in Tokyo Station, there's a whole area full of great restaurants like Sushi Zanmai. Or Great Restaurant Sushi Zanmai. Intanto fai leggi sui Chiran, però Sushi Zanmai ti piace. Coffee shops as well. yeah, and they have like really fresh. Sì, in realtà in questo video sembra un po' antipatico, Cedro. Ti dico, io l'ho visto in tantissimi altri video e non era proprio così... Non lo so, è un po' antipatico, sì. Bentos, they've just prepared it, tastes delicious, and it's the same price, often cheaper than an ekiben. So just be careful, avoid ekiben. Get a bento at the train station, but not an ekiben. That's not even overrated. That's just like we're going to save your lives. If you're running through a city and you hop on the train because you're late to get to Hiroshima, you want to make sure you don't get the bento that's going to ruin your time in Japan. Yeah, because the thing is, you get on that train that's 4 hours. That's your only meal for 4 hours. Very true. You do not want to be stuck with it. Very true. But let's go to your last point. What's Grazie. your final point? I think a lot of people are guilty of promoting this narrative, and especially YouTubers, especially Chris Broad. Fried chicken in Japan is overrated. It's overrated. It's overrated. It is. There's no debate. Allora, qua vedo che hanno provato insieme tipo diversi brand di pollo fritto. Allora, il pollo fritto, che si chiama karage in Giappone, è un piatto tipicissimo, ok? Lo trovate in tutti gli izakaya di tutto il Giappone, ok? Tra l'altro loro usano molto mangiarlo come piatto tradizionale a Natale. Così, giusto per dirvelo. E loro dicono che il pollo fritto è overrated. Adesso voglio un attimo capire che cosa intendono. The fact that any other country does fried chicken better than Japan. The only thing that Japan's done is that they've just put it in like the convenience stores, and it's not like gas station food like in America. It's like actually edible. But the fried chicken in the konbinis still isn't that good. You could get way better fried chicken in Korea, UK, America. I'm promising you. Chatting shit, mate. I'm not. The one in the konbini is nice. Don't get me wrong, it's nice, but it is just a sack of grease. You can't. Vabbè, allora sta dicendo che quello del combini non è così buono. Beh, sì, sono d'accordo. Cioè, è un convenience store, non ti danno il pollo incredibile fatto d'oro. Cioè, è ovvio che costa poco, ha meno qualità di altri, però, cioè, boh, mi sembra una cosa totalmente ovvia. Can't deny that. It's a sack of grease, but it's delicious. No, it's delicious. I'm gonna like drown you in a bucket of ekiben. This talk. This is like. Esatto, Fanu, incazzato con loro. If the ekiben opened up and it was 4 Family Mart fried chickens, I'd be very happy. If it was an ekiben, I'd be fucking mortified. I'd get off the Shinkansen. Blasphemy, Connor. Blasphemy. We didn't put much thought into this video, as you Ma can tell. di chi è questa Well, cheat? we've just filmed a wacky weekend that we can't. We did. We're very tired. We just filmed a wacky weekend video. That'll be out. Painful one, a physically taxing one. I think that's fair to say. It was physically taxing, but keep an eye. Comunque, a parte tutto, per quanto vi possano stare antipatici, hanno una stanza in cui fare i video bellissima. Cioè, è un finto localino marcio dai sobborghi di Tokyo. Cioè, è bellissimo. L'hanno fatto da Dio. Cioè, sono mega invidiosa. È lo studio di Dario. Gli piacerebbe avere una cosa così, secondo me. Gli piacerebbe tantissimo avere un posto così per fare i pub. Sicuro al 100%. Anche a me.
Out next week for Wacky Weekend. Thanks you, Connor, for joining me. Vero, Alex? It's been great to have you here. Enjoy your Christmas. Thank you very much. You too. And, Ciao. Christmas. Shut up. Christmas. Right, get out. Take your... Allora, vediamo Chris in un altro video in cui magari non è antipatico. Worst things I've seen in Japan. E lo fa insieme a Sharla, che è tipo una delle youtuber che ho iniziato a seguire per prime in Giappone. Lei è canadese. Look how much tempura I accidentally ordered tonight. I got a food delivery, right? I thought, oh, it'll be Japan-sized portions. And they sent me enough to feed the 5,000. Ridiculous. It's times like this, I wish I actually had some friends in Sendai who could help me eat things. Actually, there is someone. Yeah. Abita a Sendai lui, come calabrese in Oriente. Sì, Matt, è super tipico Natale il KFC, proprio perché gli piace mangiare pollo fritto a Natale. She might do. She might do perfectly. Va bene, chiama Sharla. I understand you've hastily prepared some questions for us. We're going to do a Q&A. I've hastily prepared some questions. Are you ready? I kind of want a bit of food first. It's been sitting here We do cold. have a lot. It's probably quite cold now. People say I'm not healthy, but look at this. It's a leaf. Nothing healthy about that. How dare you? That's a leaf, that is. A deep fried leaf. A deep fried, but it's a leaf nonetheless. Full of leafy goodness. Oh, yeah. What is your favorite detail of the set that nobody else would notice, but you still love? I mean, the cool thing about the set is a lot of it you can't really see unless you make an effort. I'm looking at the vents right now. Like, every good ramen shop in Japan has these dirty, horrible vents. And even though they don't Cioè, work... ha messo pure le vent finte, vecchie, bruttissime. Posso dire che è veramente bello. They look very much like they work. And the first Sì, time I got Rick. here... Oh, do they not Bravo. work? I don't think they work. They might work. The team that built this, they didn't really tell me what works and what doesn't work. So I've kind of been working it out as I go along. But Che canali consigli di seguire sul Giappone dopo questo video? Ah, dopo vi faccio vedere i miei preferiti se volete. maybe they work. They seem to be plugged in. Ne seguo tipo 100.000, quindi. But what about you? So in the back street that you never film in, there's a manhole cover and it says Abroad in Japan on it. I feel like nobody's ever pointed that out. Bello! Because I haven't made a video where you would see it. I have a scene where I'm like dead on the floor next to it. You'll have to add one into the next video. I'm curious about what the dodgiest places or things one can encounter in Japan are. I think the greatest thing you've got to watch out for are the animals. Oh, animals. Hornets, brown bears. Like, I wanted to go to a haikyuu, like an abandoned place in Hokkaido. And there was one place in the countryside I found, like an abandoned school. Really abandoned, really decrepit. But there was a warning underneath, and it said, like, on the website, and it was like, by the way, there's so many bears Stavo here. cercando di trovare un posto dove spostare i sottotitoli così vedete sotto cosa stanno mangiando, ma non trovo l'opzione. And so, like, in Hokkaido, I kind of made me think twice about where I go and what I do. Yeah. Because they're pretty That's scary. dangerous, the bears. I can see bears like hanging out in an abandoned building. Ciao, Sara. Dodgiest place in Japan. I'd say like places like Kabukicho, like really touristy, like Ah. nightlife areas. Because they try and Che scam male, you. la terza They try dose. and like drag you into clubs and then charge you obscene amounts of money. We had a story on the Abroad in Japan podcast a few months back where a couple had come to Kabukicho on a night out, on like their first night in Tokyo. And this is usually someone there's like, a free drink, do you want a free drink? And you're like, yeah, who wouldn't want Yeah, a they like free lure you drink? in with something. Era facile, grazie They then put Marmotto. lots of dodgy drugs in your drinks, sleeping tablets. Era And, molto While facile. you're sort of knocked out, they take your credit card and fuck it into the ground, basically. And in this case, Questo è they il mio stole cappello, like Mike. $3,000 off this couple's credit card. This was like their big trip, their honeymoon trip to Japan. It was wrong. They went back home with loads of debt from their holiday to Japan. So I'm actually going to make a video about it next year because I want people to know not to go to the wrong bar and end Grazie, up with Caster. lots of debt in a night out of bad drinking. Non riesco a muovere il braccio. What's the most uncomfortable or creepy experience you've had in Japan that you didn't record in one of your videos? Meeting Connor doesn't count. Oh, that's a shame. Do you have any examples? Anything you think of? A man followed me home from the station when I lived in Tokyo once and tried to like forcefully get into my apartment. That would probably be mine. What?
Cioè, un tizio l'ha seguita dalla stazione fino a casa sua e voleva entrarle in casa. What the fuck? E lei lo dice ridendo. Ok, zia. That's pretty fucked up. That's not creepy, that's dangerous, surely. Well, yeah. Bloody hell. I guess there's two things that I can think of that are kind of recent. One was, I was with Connor recently, we went to this abandoned theme park, middle of nowhere, in an area that's known for having bears and wild Giappone boars. abbandonato. And, Of course it is. while we were walking through, I heard some sort of noise that was like, and it wasn't Connor. Are you sure? It wasn't Connor for once. It was, and I started. Connor was like, "Oh gosh, what's that?" And I was like, Oh, he heard it too. He heard something. So you weren't imagining it. But he claims he didn't hear the noise. I heard this like really creepy breathing noise. Like, I thought it was a wild boar sort of passing through the trees Must have around been, it. yeah. Because it was a really dense sort of forest we were walking through. It's very overgrown, this abandoned theme park. And the other time was with Ryotaro. We went to this, the most haunted inn in Japan, apparently. I went there recently. Yeah, it's in Iwate Prefecture. Yeah. And Bello, lo voglio andare a vedere anche io. L'hotel più infestato del Giappone. it's a cool inn. You sort of walk around at night and you can soak up the atmosphere. And at one point we were inside and there was a little toy bird, very similar to this actually. Might have been this one. It's back to It was a little bird, and I very stupidly stopped filming, which you should never do when you're in a haunted place. And this bird just went, oh, just fell off, just hit the floor, and the camera wasn't rolling. So I had to sort of start recording again and be like, oh look, the bird fell off. But it didn't seem convincing, it seemed like desperate. Yeah. And that sort of desperate way people film things when you're going to like a haunted place. We're about to do some B-roll shots, some nice shots of these dolls. And I was holding this light. And he was holding the light, and I was going to film it. And one of the birds just fell off, this little bird. That was kind of creepy. Yeah, I went there recently and I looked at that bird display, and No way. I picked the birds up because I was curious if it was really light and it could have just been like easily blown over, and they're really heavy. They're like solid. They're made of metal or something. I don't believe in ghosts or anything like that, but it was still a little bit creepy. Ciao, It was still a bit Steve. odd. There was nothing to sort of No. suggest how or why it fell off. Yeah. What's your favorite mode of travel throughout Japan, and your least? My favourite form of transport is bullet train, Shinkansen. I do it a lot going to Tokyo, like once every... Ah, che poi questo che stanno facendo vedere non è proprio lo Shinkansen vero, questo è lo Shinkansen, quello dei ricchi della prima classe, cioè lo Shinkansen normale non è così figo, cioè è bello, sì, però non con queste mega poltrone cuscinose, eccetera, cioè un po' più easy, un po' più umile. Like 2 weeks. So comfortable, so smooth, so effortless. Yeah, I've been doing a lot of videos on my Instagram where I film out the window and just get this really beautiful smooth shot through the scenery of Tokyo. It just feels like magic. And the worst way for me was horseback. Vabbè, grazie. Getting on that horse. I did this like horse ride, Journey Across Japan 3. Natsuki and Joey, it was their favourite thing they'd done this year. I spoke to them both, they're like, oh, How brilliant. can you not like riding a Because horse? my horse wanted to fucking murder me. You definitely did something to Well, I that didn't. horse. I was the best. I mean, I might have got on it and accidentally pulled the reins too hard and made it go backwards and made the woman scream at me, but the horse was a bit unreasonable. Maybe I was just too heavy. I don't know. I was probably a bit too heavy for that horse. What about you then? You The top- night bus. Oh, okay, yeah. Yeah, the night bus. Sta cercando di essere So when you, simpatico, ma first non mi move to sta Japan facendo or you're a ridere. student or something, and you're trying to save money, they have a night bus where you can travel really long distances, but you're in a... Sì, c'è... invece di prendere lo Shinkansen, che costa tantissimo, soprattutto per i giapponesi, esistono questi bus tipo i Flixbus, semplicemente. Hanno delle specie di Flixbus che ti portano nelle città lontanissime e anche durante la notte, giustamente. Mai provato, però tanti giapponesi lo a usano. really cramped seat with a whole bunch of other people, and it's so hard to sleep, it's so uncomfortable, it's noisy, and yeah, it's just very unpleasant. I always get stuck next to someone who snores their fucking head off. The whole bus snores. And now I've smashed my tree. It fell off all by itself. It's a ghost. Hey Chris and Charlotte, what's your favorite memory with each other and why? And they also asked worst. On the original Journey Across Japan, you joined for quite a bit. And we went Wow. across the Shimanami Kaido, a chain of bridges and islands across the inland sea of Japan. The scenery there
is like a top 3 most stunning place in Japan. Guarda il vecchio che la It's a supera really nice place to fortissimo. sort of get fit, exercise, enjoy the scenery, soak it up, and yeah, I think it's probably Yeah, my I favourite. was gonna say that for mine. Even I was dead by the end of it, and also maybe the day Bello. before day across Japan, we went to Fuji. we went to Mount Fuji. It was a fun trip, minus the roller coaster. And then, oh yeah, we took Charlotte on the roller coaster. That'd probably be my least That's favorite. my favourite memory. It's my least favorite. Watching Charlotte on the roller coaster, which she had a massive fear of. But I think you hit it well. Beh, bello il parco divertimenti. Vabbè, ma dai, è solo una montagna russa, zia. Ma manco così. How did you and Chris meet? The way to meet people online, especially in the world of like being a... Allora, l'uso della bici in Giappone. Allora, ci sono tante bici. Secondo me sono molto più abituate ad usarle nelle zone più di periferia rispetto alle grandi città, giustamente perché c'è tanto traffico, ok? E le città sono grandi, cioè per farti capire, Tokyo in bici non è fattibile come Milano in bici, perché Milano è piccola, ok? Tokyo è gigante, quindi tu per andare da una parte all'altra, perché ci sono tanti punti focali, cioè non c'è un centro specifico, capito? Ci sono tanti quartieri importanti in cui gravitano le aziende più importanti, quindi il lavoro. E poi c'è tutto il mezzo di un sacco di cose, eccetera. Quindi, vabbè, Milano in bici è fattibile a livello di distanze, sto parlando, ok? A Tokyo è impossibile, è molto più comodo prendere la metro, anche perché sono super in orario, sono veloci, sai quanto ci metti esattamente per arrivare in un punto specifico, perché non farai mai ritardo, e quindi è così. Però nelle zone un po' più rurali sì, certo, si usa molto di più la bicicletta. Io non l'ho mai usata in Giappone, mi sa. No, mi sa di no. YouTube or whatever is to Twitter. I don't really like Twitter, but it is a very good way to meet people. Probabile, All sorts of Cimax. people there and got to know them. And you were one of the first there. I remember I hadn't really spoken to any other YouTubers in Japan. I was very isolated up in North Japan, and you were one of the big guns at the time. You know, poster child of YouTube. I think somebody tweeted you and me in a tweet and said, "Oh, you should do a video with Raw in Japan." And then you wrote back being like, "Yeah, I'd love to meet him. His videos are good." And I was like, "Wow, I've been noticed. Been noticed by." Comunque Charla è scazzatissima. Yeah. Don't remember that. Yeah, oh, well, I was dirt back then. That's not. Still am. That's not how we met. I didn't remember that. Rubbish. That's not how we met, though. I did meet you in person, but that's our first connection. Oh, okay, yeah. When did we meet then? At that Halloween party. Ah, yes, it was a Halloween party. Yeah. What was your first impression of me? You were wearing eyeliner and you had a bunch of candy stuck to you, so I didn't really know what to think. Strangest Candyman. thing you've ever seen someone do in Japan? I saw a guy doing something to a mirror once. Doing something? On my first You'd night have in to elaborate. in my first night in Japan. Your first night. We like broke up into our groups from our prefectures, and I went out with the Yamagata crew. Yeah. And we went to this like a gay bar in Shinjuku, and there was a guy just fucking a mirror. He was drunk, I think, and my friend was like, "What are you doing? It's a mirror." And he was like, "Oh, I thought it was someone." He was so drunk he thought the mirror was someone else. Oh my god! Yeah. Wow. Yeah. That's interesting. I also saw a guy walk a Ma è duck. impossibile, sta roba se l'è mica inventata, dai, non ci credo per nulla. Yeah, things like that are pretty A duck common. man. And there was a guy once I saw. La cosa più strana che ho visto io in Giappone, ma in realtà non ho visto cose strane. Allora, ho visto tante volte gente che sboccava davanti ai locali oppure in stazione. Ho visto un tizio totalmente devastato, in coma praticamente per terra, preso per le mani e per i piedi dai suoi amici e trasportato mentre ridevano, ok? E anche una ragazza che sicuramente era al primo appuntamento con un tizio e ha sboccato in stazione e si è messa a piangere con lui che cercava di consolarla e tipo dirle no, tranquilla, non è successo niente. No, non è che bevono come i draghi, semplicemente non hanno la possibilità di reggere l'alcol come gli occidentali, proprio non possono. E quindi
No, sì, poverina lei, mi è dispiaciuto molto. In realtà non ho visto cose strane ancora in Giappone, devo dire. C'è ancora tanto tempo per vederle. And he's walking his tortoise. Turtle, yeah. Turtle. Yeah. Cioè, ovviamente per strano io non intendo tipo, ad esempio, vedere i cagnolini vestiti da cosplay nel passeggino. Quello l'ho visto, per dire, però per me è solo cute, cioè è una cosa che si vede in Giappone, quindi non è una cosa strana. Around a park in Aomori. So add that to the list of things to do in Aomori. Watch that happen. What about you? Can you top those? I was catching the train in Shinjuku and I was lost in the station like I always am. And Allora, lei che abita in Giappone da 100.000 anni sta dicendo che si perde ancora nella stazione di Shinjuku. Giusto per farvi capire un attimo quanto è facile essere disorientati in questo tipo di stazioni, soprattutto Shinjuku che è enorme. And I noticed that people were like looking strangely at someone behind me, and I turned and looked, and there was an old man just standing there with no pants and no underwear, just standing with his dick out in the station. No. Not doing anything, just like standing there like this. Oh my god. It was really weird. That's Vabbè, ma Charla si becca sempre le cose più ansiogene, cioè. It was for a long time because he wasn't moving or anything. He was just standing there. Did you vlog it? No. For Charlotte in Japan Vlog it. channel. I don't even know if I had a channel at that time. This was years ago. That's interesting. Both our stories are in Shinjuku. Lots of weird shit goes down in Shinjuku. How has living in Japan changed you? Think of. It's made me fatter. Don't think that's Japan's fault. Yeah, it is, of course it is. I think I'm a more considerate person. Because in Japan, like, the Secondo me a lei sta sulle palle tantissimo lui, però comunque fai video comunque comunque lui, con lui comunque, perché lui fa le way views. the language works is you're Per lavoro abbassa la testa e parla con questa persona che gli sta sulle palle palesemente, cioè guardate la sua faccia, non vuole essere lì lei. very sort of you praise other people a lot. Like at the end of the workday, it's like, oh, like, thank you for your hard work. You know, I say that a lot to people that help me out. Because at the end of the workday in the UK, instead of saying thank you for your hard work, you just go, oh, off to the pub, man. I would say I probably pay more attention to following rules. Right. And like looking at signs and making sure I'm able to do things. Like in Canada, I didn't really think twice about anything. Break all the rules in Canada. Like, I just don't really think about it. I don't think, is it okay to jaywalk here? Is it okay to film something? Is it okay to talk on this train? You just don't think about those things. True. I mean, jaywalking is a really great example, right? When you look at a road that's like barely a step across and people Yeah. don't cross it, even though there's no cars coming, no cars in It's sight. like 2 a.m. That is like the perfect example of how much people obey rules here. Yeah. you know. Any Japanese scary stories that kept you up at night? There's one. About a year and 2 months ago, I went to this abandoned love hotel in Jonagosh, Japan, first night. And we went in, and it's a really fucked up place. Like the place, you know, there's like blood on the wall, there's like weird drawings. Oh, the one you went to with Joey? Chissà cosa ci sarà sopra a quella porzione di letto censurata. The one with Joey and Natsuki, where Natsuki like had a panic attack. Yeah. Where are you taking us, Natsuki? You know, I felt like a movie set because it's just so messed up. Yeah. Cos'è? But after we visited that place, there was a lot of drawings in there of a woman having like her stomach being cut. It was quite graphic, and I had to actually blur it out because I didn't want the video to get buggered and I didn't want to traumatize people too much. But after Ah, non censurato su Patreon. Furbo il we ragazzo. went, some people messaged me and sent me some stories, and apparently like something really bad happened there. I think someone might have been murdered At that hotel, and it said that there's sort of really malicious spirits hanging around there. Jesus. And you know, not long after reading that, I remember I was in bed one night and I heard like this really horrible, like creaking noise, and I you know, it might have been my stomach. You thought about that rumbling, hotel. but like I heard something and I was like, oh shit, is the spirit's coming to me now? Back to get you. If I'd known that story before, that something like of that caliber had happened there, I don't think I would have got him. I don't think I would have got him.
Yeah. The last question is one for you. Yep. How is Chris so handsome? Any tips to become so handsome when I hit my 30s? It takes sacrifices to look this good. You've got to be careful what you eat, what you do. Look at this leaf here. That's a good source of vitamin D, C, riboflavin, all the flavonoids. That's the sort of thing I eat, and that is how I look this. Vabbè, ok, non lo so, forse da un tot che non vedevo i suoi video, ma adesso mi sta molto sulle palle. Comunque, video, canali a cui io sono iscritta, come vedete ce ne sono 100.000, del Giappone. Allora, i miei preferiti. Currently Anna, non so se vi ho fatto vedere qualche video suo, comunque io la amo e voglio essere tipo lei. Ok, lei è australiana e adesso fa travel blogger proprio per gli enti del turismo in Giappone e c'ha un moroso mezzo giapponese mezzo americano che è bravissimo a fare voli col drone. Sì, come Nanni. Non ho capito. E quindi ve la consiglio, è stra brava, stra forte e stra simpatica. Poi, vabbè, c'è Charla, quella che avete visto prima. Lei fa video molto da ragazza, devo dire, cioè tipo parla tanto di come sistema la casa, cosa fa durante il giorno, cose molto girly, tipo comprare i washi tape per il suo bullet journal e queste robe qua. Lei che sbusta le robe, ha comprato questa cuccia di Gengar per il suo gatto che costava tipo tantissimo, tipo 500 euro, no, 300 euro, qualcosa del genere. Però è super brava. Questo in realtà è il suo canale secondario, perché in realtà il suo canale primario si chiama Charla in Japan, in cui faceva, perché adesso ha smesso, aveva iniziato a fare delle live, poi ha smesso totalmente, faceva vedere molto di più, in modo più canonico, un sacco di cose in Giappone. Quindi se volete andare a recuperarvi alcuni suoi video sono molto 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 interessanti, anche perché lei è in Giappone da tantissimo tempo. Era sposata con un giapponese, poi lui ha ricevuto una proposta di lavoro in Corea del Sud, si erano trasferiti in Corea del Sud, però lei voleva tornare in Giappone, quindi hanno divorziato e lei è tornata in Giappone da sola e lui è rimasto in Corea del Sud. Giusto per darvi del content. Poi, allora, vabbè, c'è Rambalak per vedere i mega video da un'ora, un'ora e mezza. Bellissimi, 4K HDR, meravigliosi. Poi questa qua non è giapponese, non giapponese, non giapponese. Casey Neistat. Tokidoki Traveler. Allora, lei è anche lei australiana. Credo forse che sia stata veramente la primissima youtuber che ho iniziato a seguire perché abitavo in Giappone. Lei è diventata famosa per un video che ha fatto sul suo appartamento. 3,6 milioni di visualizzazioni. Adesso non abita più in questo appartamento, ha cambiato tipo 2 case nel frattempo e abita in un appartamento piccolo, vabbè, però normale. E è molto simpatica, tra l'altro ha iniziato a fare Twitch un po' di mesi fa, quindi la trovate anche in live se vi interessa. È lei? Oh, c'ha tipo le mie stesse follower. E niente, fa vedere un po' di robe sue che fa di qua di là. È molto simpi. Molto molto simpatica. Ve la consiglio. Poi c'è Tokyo Creative, che è praticamente questa... cioè, ancora lei, è sempre lei, con dei capelli diversi. Che è questa community di youtuber occidentali che vivono in Giappone. Infatti qua vedete Abroad in Japan, ce ne sono altri di qua di là che fanno video apposta per niente, promuovere il Giappone, far vedere le puttanate che succedono, tipo facciamo la challenge del sushi, oppure andiamo in un Airbnb di Tokyo a vedere come funziona e tutte queste robe qua. Però se vi piacciono un po' le cagatine come queste,
Alcuni sono molto belli, tipo quando vanno ad esplorare le cose. Poi a me le challenge non interessano, però. Ecco, vabbè, interessano sempre le persone che sono affascinate da questo lato un po' strano del Giappone, no? E quindi niente, c'è anche questo. Poi... non lo so, forse non ce ne sono più di quelli che seguo. Vabbè, c'è Go North Japan, che è quello che abbiamo visto prima del terremoto e dello tsunami. Lui è proprio strabravo a raccontare le cose e fa pure le live. E lui parla soprattutto appunto del nord del Giappone, visto che abita a Morioka. Adesso vi faccio capire dov'è Morioka, giusto per farvi vedere di che cosa parla. Allora, Morioka è qua in mezzo e Tokyo è qua, ok? Quindi lui parla di tutta questa parte del Giappone che è il Tohoku, ok? Che io avrei dovuto visitare se non ci fosse stato il Covid. E poi vabbè c'è l'Hokkaido sopra, però lui vive proprio qua, a Morioka, che è sopra Sendai, se vedete. Ok, molto simpatico lui, è bravo. Poi vabbè c'è Paolo, impossibile non essere iscritti al suo canale, impossibile non guardare tutti i suoi video per sempre. È troppo simpatico e tra l'altro lui è sposato con una giapponese veramente bella, posso dirlo, l'ho detto. E poi chi c'è? Vabbè, PewDiePie si trasferirà in Giappone a breve, se volete chiamarlo youtuber in Giappone. E credo basta, i miei preferiti sono questi. Scusate per lo sbadiglione. Poi ovviamente io ne guardo tantissimi altri. Poi Ericottero ovviamente, non dimentichiamocela. Ne guardo tantissimi altri, vabbè, ma non sono iscritta perché mi escono tra i consigliati nella home e li guardo tranquillamente. Basta. Vedere giapponese bella? La troverai nei video di Paolo. Ad esempio, anche questa tizia qui è una youtuber che abita in Giappone, però io non sono iscritta al suo canale, però mi escono lo stesso, per dire. E basta. Quindi questi sono quelli che ascolto io. Grazie mille Baxa per la sub con il Prime, benvenuto. Ti vuoi trasferire in Giappone? Magari! Se avessi il cash lo farei, ma quando mai ce l'ho? E quindi c'è questo. Grazie ragazzi, state imparando il pogo. Un po' in ritardo, però lo state imparando. Dai, bravi. Basta, per te poi c'è il comando !esclamativo Telegram per entrare nel Telegram degli abbonati. Vai a lavorare e puoi. Ah, stai scherzando. Ti devi sposare un giapponese per prendere il visto. Vabbè. Ciao Michele. Fate i bravi che dopo Giulia vi banna pure su Telegram. Facciamo finta che si sia corretto in tempo. Ma sì, no, ma tranquillamente. Cioè, non ho fatto in tempo neanche a dirgli nulla. Guarda. In tranquillità, nel chilling. Allora, adesso io vorrei provare, a parte il fatto che esultiamo perché non mi si è ancora bloccata la live. Va bene, basta. Pog. Allora. Oh, Sick is back. Grazie mille Teso per il 10° mese con Prime. Grazie tesoro. Grazie veramente. Se vai a vivere in Trento, aspetta, se vai a vivere... Ma perché poi io mi metto a leggere te che stai palesemente trollando? È come vivere in Giappone. No.
però ok. Pog, grazie mille, Sick. Vendi la lampada vicino al PC dietro? No. Però puoi fare punto esclamativo attrezzatura per vedere qual è. E aspettare che ci sia un Black Friday, che arriverà tra 11 mesi. Comunque ragazzi, io vi ricordo che questo è l'obiettivo per fare la maratona. Io pensavo di iniziarla il 27 gennaio e finirla il 28. Non ho ancora capito, cioè non ho ancora deciso in realtà se la voglio fare allungabile oppure di 24 ore e basta. Comunque fatto sta che io il 29 voglio essere libera di festeggiare il mio compleanno tranquillamente, non in live. Ma che cazzo? Ok. Quindi vorrei iniziarla il 27 e finirla tipo al massimo il 28 a mezzanotte. Oi, grazie mille Poli per la gift a Lolly Zolly, ma che bel nome! Grazie mille Poli per la gift, ti ringrazio molto. Potremmo veramente fare un altro hype train se succedesse qualcosa adesso. E quindi niente, c'è questo goal che io so che non raggiungeremo, però lo metto qua perché vorrei darvi la possibilità, per chi vuole, di partecipare a questa benedetta maratona, perché io in realtà è da tanti mesi che sto pensando a quello che farò, quindi una volta che a me lo hanno regalato ho voluto contribuire. Ti ringrazio molto Paul. Il Giappone è in deflazione finanziaria da più di 10 anni, non è tutto oro ciò che luccica, è stato superato anche dalla Corea del Sud. Ok, va bene. Grazie mille anche a te Marchios per la gift, ti ringrazio tantissimo ed è partito l'hype train, giustamente. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Io ti ringrazio. Poti per far partire il treno. Allora, vabbè Alex. Grazie Alex per gli altri 5 gift. Siamo a 10 gift oggi. Grazie mille, veramente. Ti ringrazio un botto. Ti ringrazio tantissimo. È veramente molto gentile. Grazie ragazzi. Grazie Alex. Allora, io volevo... E mi raccomando, le persone che a cui è stata giftata la sub potrebbero... Oh, grande. Mi piace questo alert. Io spero che mi piaccia veramente tanto, perché a me piace tantissimo un botto. È incredibile quanto sia bello. Per quelli che non lo sanno, sappiate che cambia a seconda del numero di gift che decidete di dare. E grazie mille, grande Teso, per le 5 gift. A tutti quelli a cui è stato regalato l'abbonamento, mi raccomando, fate punto esclamativo Telegram così potete entrare nel gruppo. Ciao Luigi. Maratona, raga, vi prego. Pog. Ma il Pog, Mirko mi sa che l'ha impostato solo per gli abbonati, perché così almeno non viene abusato. Però non lo so, secondo me potremmo fare che il comando ne spamma di meno di Pog e così lo possono usare anche quelli che non sono abbonati. Ne spamma di meno, ma tipo meno della metà. Solo a me non fa scendere il numero di... Ma sei pazzo, Dafter? Perché? Perché mi hai regalato 10 sub? Grazie, dolce, impazzuti totali. Ammazza, ma a livello 5 sfondato. Grazie, teso. Grazie, dolce. Sto guardando chi l'hai regalato, io controllo sempre. Grazie, grazie.
Oi, grazie Cedro per i 500. Ehi, la madonna, Megatori. E grazie a Pippo Droga per il 7° mese. Che è ultra romano, tra l'altro. Giusto? Grazie, grazie mille Cedro. Sei arrivato a un botto di bits oggi. Finiti. Grazie. E grazie Teso per la resub con Prime. Io vi ricordo ragazzi che se non state utilizzando il vostro abbonamento ad Amazon Prime potete scegliere questo canale per abbonarvi gratis. Quanto rimane in live oggi? Ma guarda, volevo provare a giocare adesso, anche se ho il braccio tutto indolenzito dalla terza dose. Mi sono pure tolta il cerotto prima. Arriva una nuova emote. Ma quando? Che emote è? Ah, è quella dei follower? Stanno preparando il viaggio per il Giappone, ma magari. Ti sfido a Smash e ti faccio il culo. Non penso. Va bene, grazie Cedro. Io non ricevo mai niente alla Befana. Cosa pensavi di giocare? Ma pensavo, allora, venerdì, che è dopodomani venerdì, o domani? Oggi che giorno è? Ah, ma è giovedì oggi. Domani gioco Halo la campagna in single player. Baxa, allora, chiedi aiuto a un mod. Dirò, chiedi aiuto a un mod se hai problemi con l'entrare su Telegram. In questo momento in realtà non so se il bot è attivo, spero di sì. Forse no. Perché deve essere attivato dal mio... il padre del bot, che non sono io, purtroppo. No, non il primo Marchios, l'ultimo, la campagna di Infinite che continuo, che avevo già iniziato tipo quando è uscita, però poi non l'ho più continuata perché non avevo l'internet necessario per utilizzarla, invece adesso sì. Oh! Grazie Rick Teso per gli altri 5 gift. Amati! Grazie tesori. Incredibile. Grazie. Aia. Ah. Oh, è la prima volta che mi fa male così tanto. La maratona. Granda è arrabbiatissimo. Un po' più vicina. Vediamo ragazzi. Vediamo. Mi raccomando. Tutto esclamativo Telegram. Maratona di 49 ore. Perché 49? Aia. Grazie mille per questo hype train di livelli impossibili. Grazie mille ragazzi. Ma poi sono arrivata al livello 5. Perché c'è scritto livello 4? Non lo so. Grazie comunque. A posto. Se non si raggiunge il gol vi vengo a prendere tu. No, minacce. No, minacce. Ciao Geco, buonasera. Ma beh, sera, sono le 4? Com'è andata sta dose? Allora, mi ha fatto decisamente più male delle altre. Cioè, in realtà a me le altre non hanno fatto proprio nulla. Telegram. Oh, grazie Cami per i 100 bits. Grazie tesoro. Grazie. Devo ancora cambiare questa scritta che non mi piace. Però la stellina è bellissima. Ditemi che non è stupenda la stellina dei bits. Ed è l'ultima emote che ha fatto Savi, Allora, Mirko mi ha mandato... Ah, ma me la stai mandando adesso? Cioè, io l'attivo ora? Ok. Aspettate, Una nuova emote aggiunta adesso in live perché... Niente, mi avete dimostrato amore. Animata? Bellissima. Allora io non so se posso metterla per i follow. Se non posso metterla per i follow per forza la metto per i sub. Allora, una nuova emote animata, così per ridere, perché Savi non mi ha ancora finito gli alert perché manca quello del raid, però comunque voleva fare questa emote perché è molto importante per lui, quindi
Allora, ricompense spettatore, emoticon. No, vedi, posso mettere solo l'emoticon standard per i follower, quindi la metterò qua. Allora, la chiamerò... Caricata, ragazzi. Avete un'altra emote? Per i sub. Potete spammarla. Bellissimi sub. Eccola. Guarda che bella! Terza dose, ma quando il vaccino... Vabbè, Pippo Droga, ok. Ciao Pola, sono appena tornata dal pranzone in famiglia. Noi siamo tutti positivi, Pola. Cioè, nel senso, io non lo so, non posso comunque fare il test. Popo fiera, bellissima, grazie mille, Savi. Grazie, è bellissima. E non posso fare il test almeno in questi giorni perché, essendomi appena fatta il vaccino, ovviamente potrei risultare positiva perché ho fatto il vaccino. Quindi dovrei aspettare un tot, quindi potrei essere positiva come negativa. Non lo so. Comunque fatto sta che mio fratello è ancora positivo, i miei nonni sono positivi, mia madre ha fatto il rapido oggi, il risultato negativo, ma secondo me è comunque positiva. Io il Covid me lo sono fatto 2 volte. Dove sta la mia coppa? Anche Dafter. Anche Dafter. Che potrebbe anche farselo 3, quindi... Sì, è una merda. Abbastanza, sì, 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 sì. Però vabbè. Vi sta piacendo questa qua? Questa qua la possiamo... Quando è che la possiamo usare, visto che non è per il follow? In teoria, ragazzi, doveva essere l'emote gratuita per i follower, perché adesso c'è la possibilità, io ho la beta, di mettere l'emoticon per i follower. Solo che Savi ha deciso di farla animata e per i follower non ci sono emoticon animate disponibili, si possono mettere solo quelle standard. Quindi, Eri, c'è scritto tutto nelle info qua sotto. E quindi ve l'ho buttata lì, nelle emote che potete usare voi sub, anche se in teoria era per i follower. Quindi unlucky per i follower, ce ne sarà un'altra standard per loro, immagino. E spero che un giorno verrà fatta. Comunque, bella lì. Sono contenta che vi ho, cioè, tipo, istantaneamente rewardati per il fatto che mi avete dato così tanto sostegno in questo momento. Oh, ma tutti che stanno... Cioè, sono arrivata in un gruppo Telegram in cui tutti fanno vedere i cioccolati e le caramelle che hanno ricevuto per la Befana e io zero, niente, nulla. Ovo. Va bene. Ciao Marchios, grazie mille per essere passato. Una volta da sintomatico ero anche in dubbio se ero un falso positivo, seconda volta sono stato male 2 giorni. Hai visto, Pola? Sono proprio belle, le nuove emote animate. Abbiamo fatto svegliare Savi un po' tardi, però comunque sono... Cioè, è stato worth it aspettare. A me piacciono veramente un botto. Sono molto più belle di quelle di tutti! Aia, non lo alzo troppo questo braccio perché veramente mi fa malissimo. Moderna fa male, raga. Cioè, nel senso, io non sto male. Come potete vedere, non ho febbre. Non ho mai avuto febbre per nessun vaccino. Non sono spossata, non ho sonno, tutto ok, solo che mi fa un po' male. Aia. Vabbè, spammatele quanto volete, sono contenta che lo facciate. Ah, che poi sono troppo carine da mettere insieme perché verde e rosso complementari ci stanno proprio da Dio. Sembrano una mela che rotola e un... non lo so, uno slime. Terza dose, prossima settimana mi faranno aspettare un'ora. Io, allora, è stata la prima volta che per una dose ho dovuto fare la fila.
anche se io ero prenotata, ok? Quindi, cioè, praticamente sono entrata, ho dovuto compilare il modulo come al solito e mi hanno fatta sedere in una specie di sala d'aspetto con un sacco di gente davanti per entrare nella vera sala d'aspetto in cui ti fanno poi il vaccino. Invece tutte le altre volte no. Cioè, sono stata contenta che ci fosse così tanta gente perché significa che, oh, finalmente la gente si sta vaccinando. Sono contenta. Io devo andare il 17 a fare la terza e spero non mi butti giù troppo perché il giorno dopo dovrei avere un esame. Guarda, io sto da Dio. L'importante è che non te la fai sul braccio che devi scrivere. Che deve scrivere. Ciao, Insomniac. Oh, Cedro finalmente ha ricevuto questo incredibile badge del 1K Bits. Sono contenta per te, Cedro, grazie mille per il tuo sostegno a questo piccolo braccio. Così, lo devo tenere così ingessato. Aia. Va bene, Savi. Adesso Savi è contento perché potrà spammare la sua roba preferita del mio canale, che è questa, tutte le volte che vuole. Top momento della mia giornata. Però mi sa che il badge, quello grosso dello shuriken rosa, si sblocca solo a 10.000 bits. Quindi niente, hai questo... È 10.000, sì. Se hai una ricaduta il giorno dopo un esame non dovrebbero rimandartelo per giusta causa? Infatti. Effettivamente, cioè se non sono stronzi quelli della tua università, potrei evitare di spammare emote animate di altri canali. Sei contento, Castiel? Anche io le possiedo adesso, ben 2! Che poi tra l'altro c'è una differenza da fare, perché Savi mi ha fatto le emote animate che sono GIF. In realtà c'è un altro tipo di emote animata che è quello scarso, che non sono GIF ma semplicemente le emote che già hai, tipo animate un pochino, che si muovono un pochino, che tipo fanno così, eccetera. Ecco, le mie sono migliori. Vorrei sottolineare questa cosa, perché io ho Sabi che è migliore di tutti gli altri. Mettiamo un punto esclamativo non Mempolta? Chiedete a Mirko, lo fa lui se vuole. Fa ridere che mi hanno messo gli iscritti in presenza agli orari online. Bah. Ah, boh. Non ho idea del perché funzioni così. Adesso dovreste tipo pressare il piccolo Savi per farmi l'alert dei raid, che è l'unico che manca. In realtà. Domani. Mirko è stanco, non so che cosa stia facendo in questo momento, ma ha mangiato così tanto cioccolato e così tanto zucchero, perché la Befana gli ha portato 6.000 cose della Kinder, che è stanco, poverino. Io ho mangiato gli avanzi degli spaghetti. Si sta cacando addosso, è probabile. Come i bambini, esatto. Che ha mangiato troppo zucchero, quindi è andato tipo così per 5 minuti, è diventato epilettico per 5 minuti e poi ha bisogno di dormire adesso, perché è andato picco glicemico e adesso, secondo me, è tipo così, sul divano letto così. Sempre io devo sucare. All'Aki, sei all'Aki. All'Aki. Allora. Vabbè, cringe. Ma poi guardate che bello. Che bella la mia emote di cringe. Cioè, le mie emote sono bellissime. Cioè, io vorrei che Savi ne facesse molte di più. Però, quelle che ho sono di valore. Vero? Cioè, me la sto cantando troppo, secondo voi? Secondo me no. Allora, visto che domani gioco la campagna di Halo single player, oggi vorrei fare Apex, solo che so che Paolino non c'è, anche se sono le 4, quindi... Ciao, vedo bianco. Anche se so che sono le 4, quindi magari potrebbe essere tornato. Mirko è stanco, quindi non so se ha voglia di giocare. Mirko, puoi darmi delle delucidazioni sulla tua
stanchezza. Così, giusto per capire se gioco da sola oppure no. Perché se gioco da sola ho voglia di fare free for all su Halo. Se c'ho qualcuno con cui giocare va bene fare Apex. Quindi let me know. Comunque il video di domenica è bellissimo. Cioè vorrei tipo dirvelo. Vi confermo che... non troppo, che poi bisogna lavorare. Vi confermo che sarà un video spezzato in due dal mio viaggio in Trentino, perché abbiamo fatto così tante cose che un video lo faccio solo sul primo giorno e un video sul secondo giorno, perché ho filmato un botto. Sto imparando a vloggare finalmente. Ho filmato tanto. E quindi domenica esce quello. La domenica dopo esce la parte 2. Poi la domenica dopo ancora probabilmente uscirà il video che praticamente ho finito ma manca il voice over delle Marche. E poi uscirà il video della gita in macchina che abbiamo fatto io e Mirko mentre stavamo facendo il lavoro con Huawei. E poi c'ho il video del Monviso che non so alla fine se abbiamo filmato abbastanza, quindi me lo tengo come jolly. Nel frattempo io avevo intenzione di andare in dei posti specifici per fare dei video e probabilmente mi metterò a fare quei video stupidi di me in camera che parlo tipo dei miei tatuaggi oppure di quello che penso di qualcosa, non lo so. Tipo quei video a caso in cui uno non sa che cosa fare perché è bloccato in casa in quarantena perché tutta la sua famiglia è positiva al Covid e quindi non può fare il suo lavoro. Qualcosa del genere, ok? Apex. Apex arrivò. Apex. Allora, cambio categoria. E ci siamo. Grazie mille ragazzi per questa giornata. A me è piaciuto molto fare reaction a robe giapponesi. Vorrei che rimanesse molto così, che avessimo una giornata specifica in cui guardiamo roba giapponese oppure io parlo di robe giapponesi in generale, solo che ne ho parlato così tanto negli ultimi 2 anni in cui non sono potuta tornare in Giappone che mi sembra sempre di ripetermi ad un certo punto, perché giustamente non ho cose nuove da dirvi visto che non faccio nuovi viaggi in Giappone. Quindi funzionerà meglio secondo me quando potremo effettivamente tornarci. E poi domenica comunque parliamo ancora di Giappone perché faccio i compiti di giapponese e poi al lunedì ci sarà sempre in ogni caso la parte in cui tatuo e impariamo nuovi kanji, quindi ci sarà sempre un po' di Giappone. Però questo è il tipo di scaletta che mi vorrei fare per queste settimane. Poi se ci rompiamo un po' le palle del Giappone possiamo anche parlare di di altre nazioni del mondo. Solo che io non penso di riuscire a rompermele. Ecco, dipenderà un po' anche da voi, probabilmente. Dal vostro feedback. Intanto io saluto il Mirko. Ciao. Quanto cioccolato hai mangiato, bastardo? Allora, ho mangiato un paio di Choco Bones, un pacchetto di Kinder Bueno e un paio di Kinder Cioccolato. Adesso mi mangerò una galatina. No, C-Max, non so, vuoi trasferirti in Giappone e comprarti una casa? 10.000 euro sono un po' pochi. E i Dafters. Una galatina ti sei mangiato. Sì, adesso ce l'ho proprio in bocca. Bravo. Come fanno le persone normali a ciucciare le galatine invece di morderle istantaneamente appena le mettono in bocca? Perché io sono così. C'è tipo da distruggerle. Esatto, bisogna distruggerle istantaneamente. Quanto bello il nome in polta. Nome in polta è bellissimo, è stupendo, è meraviglioso. No, cioè, non si meritava di essere fermo. È vero, hai ragione. Doveva rotolare. Le emote animate per i follower non ci sono. Mi dispiace. Fate rotolare un po' quel nome in polta, per favore. Manco da tanto tempo, non ho ancora una connessione decente. Guarda, Terza, anche io, quindi tranquillo, non ti biasimo. Oh, ma oggi? Incredibile.
Burocrazia infinita. Oggi incredibile. Incredibile. Hanno Grazie spostato ragazzi l'antenna col ancora. binocolo? No. No? Cioè, non so perché. Probabilmente adesso che lo stiamo dicendo un po' troppo, che non mi crasha la live, adesso mi andrà da un totale, sicuro al 100%. Ma poi qua si vede tutto il casino, voi non dovete vedere queste cose. I galatini sono difficili da ciucciare, ti viene sempre voglia di morderle. Io provo a spaccarle in due, tipo dividere due monete, ma poi si sbriciola. Bello. Comunque Vado a fare un sonnellino. Ciao Cedro, buon sonno. Il sonnellino dalle 4. Anch'io lo vorrei C'è un fare. Ritter Sport fondente. Se vuoi evitare di stare troppo sui video del Giappone, si può proporre un format dove noi consigliamo video a te. Sì, beh, diventa un Giulia Video. Cazzo. Formato incredibile. No, quello assolutamente fattibile. Magari gli abbonati mi possono proporre tot video e io mi faccio lo sbatti di controllarli il giorno prima. Provano a ridere. Però lo facciamo una volta a settimana, non tutti i giorni. Ma anche una volta ogni 2, così si accumulano video. Sì, anche. Droppa. Siamo da soli. I piratini mi fanno venire la cacca brutta. Ne proverò a mangiare tanto, ti dirò com'è andato. Se vi serve un terzo per Apex, ci sono. È pieni, Chris. Solo che ti sentiremo malissimo. Sì, no, ma neanche io. Cioè, in realtà ne facciamo un paio. Sì, perché ho scoperto adesso che sono quasi 5 ore di live. Infatti andiamo su. Sono proprio da lavorare oggi. Sì. Wingman. Champion out. Great, already inside. Strano che non ci sia nessuno qua. Ma sembra non ci fosse nessuno nel server. Sì, ciao Zugno, ho capito chi sei. Comunque sì, mi è piaciuto. Cioè, allora, non è che abbia visitato tanto Reggio come città, però mi è piaciuta la gita che abbiamo fatto. Beh, poi purtroppo la città era brutto tempo. C'era brutto tempo, cioè, allora, praticamente siamo stati in collina tutto il tempo. Butto il flat, se lo vuoi. Ho un botto di pesanti. No. Butti il flat, va bene, dai, prendo il flat. Anche se io comunque sarò sempre meglio con... Il volt. No, con due rifle piuttosto che lo shotgun. Perché figa, io faccio cagare con gli shotgun, è inutile. A me servono più leggera assolutamente. Adesso te ne cerco. Light ammo here. Vabbè, Reggio è una bellissima città, però praticamente siamo stati tutto il giorno in collina con un sole bellissimo. E poi quando siamo scesi in pianura, cioè, tipo, c'era una nebbia fittissima e quindi Reggio l'abbiamo proprio... È un freddo porco. Vista brutta, faceva un freddo impossibile da... Light ammo here. Andiamo qua. Ma come? Non mi ha fatto salire, ma what the fuck? Sì, classica pianurata padana. Ciao Iaio, buongiorno. Lui quando annusa Apex Arriva Iaio. arriva. È vero, Light ammo here. Andiamo dalla gente.
Optics here. Mid range. No, volevo io la battery. Tu ne hai? No, una. Io 0. Ce la craftiamo. Ah, è vero, c'è il C'è da craft. craftare. Il turbocharger. Oh. No, il coso da craftare. Solo. Bug Apex non mi piace. Ho visto che c'è un bug del... Oh, un team da noi. Su di te, scendi subito. È difficile devo entrare. Sono dentro. Noccata? È rottissima, entra. Ah, l'ho fatto. Brava. Madonna, l'ho rotta col cappello. Sceme! Sceme! Era pure in viola. Sì, vai, sopra subito. No, scema. Dov'è la... È scesa giù? Sì, è scesa giù. Mamma mia. Sono troppo forte, sono troppo Fortunato forte. il flat anche il trapero. No, c'è. C'è ancora la mia battery, sto facendo sopra. Sì, incredibile. Eccola qui, ancora qui. Ancora qui. Vuoi un med? No, mi si recca la vita. Che se sono arrivate come? Con la final di Valkyrie? Sì, se stronze. Dove sono due? No. Morti. Grazie. Lo risolvono entro domani? In teoria stanotte Nisa aveva già detto che avevano... Oh! Da dove? Scendo. Torna dentro. Tengo la porta. È qua? Non mi ha visto? Mi sto curando ancora. Tieniti. Craccati entrambi. Ma che sfiga. È qua. Sono morti. Uno è knoccato. Corti. Veramente lo resta dentro. Forse riesco a venire su. Scema! Entra. No, che cazzo fai? non ho preso il jump pad. Va bene, sì. Don't worry, I'm here. Bitches. Non lo so. I'm so good. Un altro. Sì, non ho... Hai un med? Sì. Com'è possibile che mi è stata giftata la sub se non ho mai aperto una tua live o manco follow? Mattia, sono gli incantesimi di Twitch. Anche a me è successo. Beh, benvenuto. È l'inizio di una nuova fantastica avventura nel mio canale. Potrebbe piacerti, eh? Vabbè, a sto punto siamo qua, la vita arriva. Sì, ci arrivano da soli addosso. Noi lutiamo, non ci diamo. Ho 2 assist comunque, eh. Scarso. No, ma andiamo in safe. We could check out here. Making contact with enemy. Replicator incoming, friends. Beh, ma neanche far così, cock. Cioè, nel senso, scusa. What the fuck? Ah.
Sì, comunque non c'è, nessuno ti ha designato la sub sapendo che fossi tu, ecco, è successo tutto random. Ma magari quindi- a volte il sub le dà per tipo contenuti anche come categoria. Allora, capiamo un attimo. Probabilmente non si chiude qua, dobbiamo uscire. No, vedrà il paio di uovo. Sì. Destino segno. Puoi anche usare le mie molte animate nuove. Incredibile. Allora, capiamo un attimo. Qua? Non farti vedere? Non farti vedere? No. Sono qua, eh? Che faccio? 3, 2, 1. Un po'... Spaccato uno, spaccato uno. Non lo vedo più. Sono dietro Dimmi ste che lo rocce. picchi. Ti ho detto 3, 2, 1. Ma hai detto 3, 2, 1, si spara. Veloce, 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 pushare. Distrutto questo a sinistra. Vado. Sono lei qua? Cosa fai? Fatto. Mi devo recare. Dov'è l'altro? Lì davanti. Aiuto. Ho traccato male. Però Non sta ok. passando? No. Oh. Io mi hai detto non Veloce. farti vedere, poi mi hai detto 3, 2, 1. Non farti vedere. Recharging shield. Non ci stavano guardando. Oh, l'ho fatta bruttissima. Avrei fatto meglio neanche a... No, ma ha fatto schifo, io ho 300 mirare. danni, Boh. Allora, stiamo un po' high ancora. Sei mega turbo giga fregna. Bene, grazie Axel. Tutti i giorni meglio, a Ciao, caso. Axel. Prima o poi non ti crederò, te lo dico. Ma Mirko si vede. Se ti fai una partita d'Apex. 1-1. Allora, dove chiuderà? Dove vuoi? Dici che chiude a wall? Probabile. Sì, stacchiamo. Se sì, entro su Discord e ti sposto. Gente che si fighta là. Ho visto. Sì, si stanno fightando là. Andare? Vuoi avvicinarti? Ormai. Ho sentito anche colpi a sinistra. Sì. Sì, sono dietro la rocciona. Stai attento. C'è gente qua fuori? Sì, sì. Attento che erano proprio qua sotto. Oh, qua? Ho visto una Wraith, ho visto la scia di una Wraith. Sì, È qua, dietro? Vai. È blu. Ha ripreso il portale. È blu, Sì, sì. Ciao, giù. Boh. Allora andiamo a vedere un Qua attimo dentro. dall'altra parte. Stai coperto, mi raccomando. Sì. Io te lo dico. Perché non lo fai mai. Forse ci conviene salire e basta, prendere posizione. Sì, prendiamo il loro tetto. No, siamo fuori safe. No, ma salire intendo in high. Sì, ritorniamo indietro. Oh! Craberinos. Non so da dove. Sì, li ho visti
Ah, sono là dietro il Sì, sì. container, li ho visti. Sono fermi però. Sì, sono là. Che mi ha fatto il pelo. Close range. I saw gente. someone, and I don't think they're selling cookies. Prendono la zip forse. Si prendono la zip e sono morti. Ma sono entrati adesso, probabilmente prendono la zip. Guarda che io non sono lì, eh. Ho un altro angolo. Sì, sì, io c'ho quell'altro. Ho preso la zip. Vai, spara. 3, 2, 1. Ah, troppo lontani. Dovevamo Scendi. aspettare. Gli stanno sparando? Sì, si stanno fightando. Vengono da te. Hanno fatto una asciata. Lucky us, we are already inside the ring. Incoming care. Enemy over there. Qua sopra, sono qua sopra. Sì, no, via, 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 via. Ho jump pad. Jump pad out. Finiamo sta posizione qua. Il cazzo che fighto con quelli lì. Vabbè, saranno scesi anche loro adesso, no? C'è una squadra lì e 2 qua che fightano giù. Quindi sono tutte Sì. qua. Sì, sì, sì. Ah, perché siamo in 4. Ok, bene, abbiamo la posizione top. Devono per forza salire. Griffiamo questi qua nel caso. Dici di grifare loro? No, io non ci arrivo, un 2 per. Ok, è morto una squadra. Come sei salita? Ah, col Rampino. Allora, stanno andando da questa parte, eh? Sono sulla destra. Gli altri stanno ancora in quella posizione lì di merda. E comunque sia wall. Chiude. Andiamo direttamente. Sì, 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 sì. Anche il drop. Sì, 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 sì. Ma in realtà sta qua è buono. Qua? No. Vabbè, ok, rampino. Alternator. E una battery. Prendi adesso. Alternator sarebbe good. Però. Andiamo a questa casa. Non lo prendo. Vabbè, dai, prendo alternator. Minchia, gli lascio un flat end da Dio, però. Vabbè, mica devono prenderlo per forza. Ma me ne sento mega vicino. Oh, oh. Copriti. Dove sono? Non qua sopra di te? Non lo so. È rossa l'Ash. Dietro e qua. Sì, sì, ho visto. Dobbiamo stare attenti perché ci arrivano qua gli altri, eh. Lo so. Non voglio farle prendere l'internet. Sa che sta facendo il giro uno? Lasci sta facendo il giro adesso. Mi sa che l'altra è già qua. Eccoli gli altri. Copriti, copriti qua. Copriti qua da me. Entra in casa. Qua non mi prendono. Non entrare in casa. Io no, siamo coperti dai due. Sei copertissimo, vedo. Entro in casa. Sono entrati con me. Ti avevo detto di stare su con me. No, Invece sei andato mi stanno giù. piccando su. Sono caduto, non riuscivo a Apposta farlo perché c'ero io, l'ha fatto solo per me. Sì. Ciao a tutti. Sono Axel. Ciao. Ciao Axelito, come stai? Sei ancora arrabbiato? Secondo me non mi hai fatto gli auguri. No, vai, apri, vai a controllare. No. Vai. No. Sì. No. Hai paura della verità? No.
Dai che la vinciamo. Mettete sto ready. Anche a te hanno portato i cioccolati della Befana, Axel? Io? No, perché nessuno mi vuole bene e mi dà cioccolato. Ok. Allora... Va bene, condividiamo lo stesso destino. Pure a te non l'hanno data? No. Vabbè, mi avrò anche Kinder Bueno. Vabbè. E pensi di non meritartela sta cioccolata? Io penso di meritarmela tantissimo. E perché non te l'hanno data allora? Perché nessuno mi vuole bene. Comprensibile. È arrivato Insta World Agency. Ehi, ciao, ti contatto dalla Insta World Agency, agenzia leader in Italia per quanto riguarda la crescita dei follower su Instagram. Giustamente ti serve, vero? Dopo il Jump Master non voglio saperne niente. I'm the jump master. I won't let you down, except by falling. Allora, me ne andrò al mulino. No, non è Riccardo Rosario. Ma sapete quanti profili di queste agenzie ignobili mi scrivono ogni giorno? L'altro giorno mi hanno mandato una mail, non questi qua per la crescita di follower, sto fuori, in cui mi offrivano ben $25, ok, per condividere un loro contenuto per pubblicizzare tipo la loro nuova piattaforma per influencer. Stai dicendo che stai sputando sui soldi, Giulia? Ma ti rendi conto che tante persone non riescono ad arrivare a fine mese e tu sputi su $25? $25, raga, troppi. Grave ciò che fai. Effettivamente sono una persona da biasimare. Sono una persona ignobile. Malvagia. Ignobile si dice. Vabbè, succede pure ai migliori. Ma qua non c'è mai niente da lootare, io non capisco. Chi ha lasciato questo Eva 8 skinnato? Volto? Mirko? Eva 8 skinnato, è tuo questo? Sì. Bravo Mirko. 30 repeater! Repeater. E come state? Bene. Ma tutto ok. Si crafta qua? Sì, vado a craftare il turbocharger. Oh, a bocchino? No, devotion. Sto usando il rampino. Sono contento vada tutto bene. Sì, diciamo che in realtà tutta la mia famiglia ha il Covid. E tu? Io non lo so perché ieri ho fatto il vaccino e quindi non posso farmi il tampone perché risulterei comunque positiva. Vabbè, nel dubbio sei positiva. Nel dubbio. Sì. La cosa buona è che tu con 3 dosi puoi uscire comunque di casa, non ti fa la quarantena. Sì, lo so, è incredibile. Sei contenta di infettare il mondo? No, non lo farò. Cioè, mi hanno invitata sia venerdì che sabato ad andare in giro, ma gli ho detto ciao. Ciao. Non sono irresponsabile. Tu invece che dici? Che non ho il Covid e ho un sacco di cioccolato. Vabbè. Vabbè, è tutto ciò che noi non abbiamo. E no, tutto a posto. Le giornate passano troppo in fretta, cioè tipo mi volto, ehi, mi sono svegliato, ehi, e sono le 9. Sì, io pure dovrei fissare gli orari che l'ho totalmente fagaffato. Ma a dormire alle 8 mi sono svegliato alle 10. Abbiamo vinto comunque, Abbiamo vinto? Meno male. Non game. Virale anche senza Covid, Giulia. Douche. No, sì, esatto, Rick, è quello che stavo pensando. Hai visto
Cosa Tutte le c'è? tutte le cose nuove del canale. Che c'è il nuovo del canale? Non ho visto niente. C'erano gli alert, le sub, le emoticon. Se nessuno fa una sub non posso vederla. Prima c'è stato tipo uno spammone di... A me sub piacciono di regalate. più gli alert prima. per le gift. Sono bellissimi. Praticamente abbiamo fatto una lore degli... Oh, c'è una blu qua, mia. Una lore degli alert che praticamente si aggiornano in base al badge. Penso di non averlo mai visto su Twitch. Ok. E poi un alert per ogni tipo di gift, cioè tipo fino a Cioè, 10 gift. se viene regalata una gift è diversa dalla seconda, dalla terza, dalla quarta, dalla quinta, dalla sesta, dalla settima. quello esiste. E dalle 10 in su, dalle 11 in su c'è un mega alert che fa... Però dalle 10 in su tipo apparisse il link all'OnlyFans di Giulia. Ah no? No. Mi piacerebbe, Che non merde. funziona. Piacerebbe, non lo so. Sono curioso, sì. No, non intendo a voi, intendo a tutti quelli che mi dicono Giulia, perché non hai OnlyFans? Oh, bella! Io ti dico che non penso di aver mai usato Wraith, quindi... Merlut, tieni. Ma perché Come si dice? Perché questo qua mi ha preso Octane. Ah, questo qui c'ha un nome, scusa. Questo qua, questo Giulia, vieni ignobile qui. essere. No, mi vuoi Senti, menare? No. Ti devo dare una cosa, vieni! Non è vero. Vabbè, Mirko, prendila tu. E vai. Vabbè, Mirko, te la sei fatta scammare, sei un cesso. Mirko, dove ti sei fatto rubare il loot che ti stavo dando con tanto amore? Ma c'ha meno ping, non so cos'è, io ho spammato e... Ma cazzo lì, questa c'ha meno C'ha ping, meno gioca ping. È impossibile che io abbia meno ping di te. Tra l'altro, ho sentito Open Fiber per la 1000 mega a casa mia. Ah. E mi hanno Gli detto... hai anche detto, ma diamola pure a Giulia, va? No, sta in culo a Giulia. No, però mi hanno detto che Enna gli ha dato il via libera per effettuare i lavori. Evviva! Quindi forse tra 6 mesi la vedrò. Anche io forse tra 6 mesi. No, però nel frattempo ho scoperto che hanno attivato l'FVA da me. Cioè, devo richiederla, però c'è l'FVA disponibile. Non sarebbe male. C'erano un sacco di energy. Non ne ho mai viste nella mia vita, scusa. FVA, per chi non lo sa, è Fixed Wireless Access. E scivolone, voi pensate se questo scivolone fosse riempito d'acqua? Sarebbe tipo come un parco acquatico. Come... Io penso che noi siamo da una parte e Giulia sta facendo beatamente i cazzi suoi. Sì, beh, io sono in safe. Se fosse quella forte del gruppo, cazzo. Lo sappiamo tutti, questo è Mirko. Ah! Allora. Guarda che bella skin che c'ho. Dico, fammi un bel tapstrip. Che era sta merda, Mirko? Vado. Bello! Cosa è piaciuto, caro? Giulia, fammi un tapstrip. Non lo so fare. Fammi un biop, quello lo sai fare ormai. Allora, aspetta. Stai correndo per 7 minuti per caricare le competenze? Che cazzo? No, Non l'ho fa fatto. schifo, Giulia. Devi lasciare la W, io so che tu Sì, l'ho lasciata. Via. Ti guardo. Boing. Aspetta. Boing. No. Sì, lo stavo facendo, l'ho fatto. L'ho fatto per pochissimo, ma l'ho fatto. Fallo per più tempo. Vabbè, allora andiamo, ragazzi. Lo sai che prendendo il cannone puoi fare il tapstrip fuori dal cannone e si spara dalla sua ma non l'ho mai fatto. Ragazzi, ma perché ogni volta che giochiamo assieme non c'è gente? Boh, cioè... boh. In bianca andiamo in giro. Come i pezzenti. Ma c'ho pure le armi senza accessori, un disastro. No, io sono molto ok. Ti giuro, comunque appena avrò la 1000 mega mi metterò a fare full streaming. No. Sì. Mirko, vuoi fare full streaming con me? Sì. Friends, there is an extended energy magazine. Energy ammo here. Bah, saliamo. Non c'ho un zaino decente. Per me è Grigo. Brava Giulia!
Allora, chiude qua da noi. Guarda che ti prendo il jump verso il muro e torno indietro in verità, Fai un tap step 180 gradi? Quello che non ho fatto io. Io, raga, vado là per lootare perché cioè, non posso vivere con la bianca. Con 6 squadre, cioè le altre vanno la non puoi rossa. vivere con la bianca. Io sì. Vabbè. Audio. 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 Qua c'è una blu. Mia. Era mia, Giulia. Non è vero. Ma qua c'è un coso. I got an Evo shield here. It's cool. Mio. Oh. Mio. Crafting. 1 minute, Non mi serve niente. Facile.game. Facile.game, hai detto. Mamma mia, game. Lo conosco game? Oh, game, quello delle navette spaziali, certo. Il gioco da boomer. Audio. Grave ciò che dici. Comunque, cioè, ci giocavano cioè tipo gli adulti quando io tipo avevo 14 anni. Oh, what the fuck? Muoio per forza. Tutti distrutti. Figa, tutto mi ha tirato. Tutto parassita. Io raga non ci arrivo. Io non ho capito ragazzi un attimo. Picchia, scemo. Tieni, ti do... Una viola. Dove stai? Ti do un Per me bel... dietro. Qua. Madonna, ma come ha fatto a prendermi? Ma what the fuck? C'ha... Fuse. Chiusi. Non lo prendo pure io però. No, ma o andiamo via. Qui c'è un portale, ma non so se riesco a... Non so come metterlo. Madonna, sti qua. Una viola. Vanno detto. Il nostro? Sì. Craccato il fuse, uno a terra. Devi chiudere le porte, Mirko, devi chiudere. Ammazzate il cesso, dietro di me. Madonna, mi sei altabbato, non ci credo. Mirko davanti a me, devo cambiare armor al fly. No, perché dobbiamo sparare? Perché mi fa la Q? Vai, manca uno. Puoi curarmi? Craccata. Entro dentro. Sto tornando. Stiziato. Sacco di merda. Ho fatto schifo, scusate. Mamma mia, seghe di merda. Stronzi. Stavo per dire un'altra parola che però non si può dire, quindi meno male mi sono astenuto. Molto grave ciò che stavo per dire. Le notti d'estate, ricordavo... No, Giulia, me lo dai il caricatore per favore? Quale, quello dorato? Sì, per favore. Grazie. Vabbè, Mirko sei un cazzo di napoletano, ma che cazzo... Porca puttana, Mirko, il capo di Napoli, ma che cazzo? Il capo di Napoli. Oh, ma io quante batterie ho, raga? Ne ho 50.000. Tenete. Zero. Me ne date un paio di batterie? Adesso ne ho 6. Non ce ne sono più. Dai, 2 per favore. Io ne ho 3. Mirko è un ladro. Te le ha prese. Me ne dai, Mirko. Prendi questa, Mirko. Questa te la regalo. Ma quindi light ne avete? Sì, un botto. Ne ho lasciate per terra. Dai un po'. Ne ho lasciate dentro la cassa, mi sa. No. No. Ne ho lasciato? Dov'è che lo lascio? Non Ve lo ne so, siete ciucciati tutto lo stesso. Mirko ha la sindrome colma. Sono andato un po' pure io. Thanks. L'importante sono le energetiche. Così va? Holy shit, ho preso il bonus perfetto. E un altro scivolo. Che se riempissimo di acqua sarebbe come un parco acquatico. Guarda, ci sono pure le cascate qua, è vero! Guardalo qua il parco acquatico. Guarda che non vado tipo a... Come si chiama il parco acquatico qua? A Roma c'è Zoomarine. Aquafan. L'Aquafan bellissimo, sempre... Si chiamano tutti Aquafan, raga, tutti No, sempre. non è vero. Sempre. Non puoi chiamarli tutti Aquafan. Io salgo.
Tu sali, però non puoi chiamarli tutti acquafan, ripeto. Invece si guarda. Ah, l'acquafan è questo Acquafan. qua. Quello qua, cos'è? Acquafan. Rimini? No, non è quella Rimini, Oh. l'acquafan sta... Ravenna. Cazzo, non... merda, c'ho un dubbio adesso, non so se è quello che sta a Civitavecchia o è quello che sta a Ravenna. Dio Cristo. Vabbè, qua da noi ci sta Zomarin pure. Mi puoi spaccare sto robo? No? Dammi un motivo per farlo. Ma? Ah ah. No, guarda! Ah, ah. Ma? Cosa? Godo. Che cazzo godi, stupida? Andiamo. Ho vinto. Brava, Ho superato il tuo trick. Te lo taglio la jumpad, meno male. Ma Axel è così giovane che se gli dico The Game non fa niente. Boh. Come no? O game? No, The Game. Game? È proprio giovane. Che cazzo è The Game? Vabbè, Axel. Beh, c'era una zip proprio di fianco a quella che ho messo io, però questa ci ha bordato sulla palma. Però spiegatemi cos'è The Game. Vabbè, allora praticamente il gioco lo perdi quando qualcuno ti ricorda che c'è stai il giocando gioco. al gioco. Tu stai sempre giocando al gioco, quando qualcuno ti dice The game. The Game Hai perso. Hai perso. È un po' difficile secondo me per uno zoomer capire. Ma meno male che sono nato dopo, perché se state così rincoglioniti prima. Not fair questa cosa che hai detto. The Game. Riccione l'acquafan, vedi? Di Riccione, dove c'è la coca? In Emilia c'è Vabbè. tutto il meglio. Oh, guarda che... Oh, dal mulino. Sono lì appostati i pezzi di cazzo. Il mulino che vorrei. Dove sta? Craccata una Valkyr. Ah no, qua sotto. È one hit la Valkyr, One ragazzi. hit. Non la vedo. Craccato anche l'altro con l'armor rossa. Io sono... Non so usare il sorriso. So solo sparare fortissimo. Craccato uno. La Valkyrie ma... No. Bisogna colpi leve. Easy. Fuori. Porca troia, che male sta bomba. Ci conviene spostarci. Bisogna prendere il top però. Sì. Guardate, vi faccio qua la zip. Io mi sono mosso un po' più largo. Alternator. C'hanno... Cazzo, c'hanno la loba, c'hanno. 76 all'Ash. Ho knoccato uno. Tradu uno? Knoccato. Vai. Porca troia. È qua da me. Porca troia, raga. Qua da me. Ma vaffanculo. Ha tritato, arriva. Aia. No, stanno entrambi shieldati rossi, fuck. Ma quante volte... Meglio Sì, la Ash era una merda. Peccato per la loba che l'ha tenuto in vita come gli idioti. Comunque questi qua erano delle seghe del... Ma fammi vedere questo. No, erano dei turbo. Anche lui col devotion. Turbocessi. Mi ha fatto di wingman. Ci può stare. Questo era l'ultimo, no? Sì, basta. Sì, Sono in live da 5 ore e mezza, devo lavorare. Brava. Devo fare... Grazie. Beh, questo ragazzi. è il tuo lavoro. Non è il lavoro che mi remunera, quindi devo fare quello. Vabbè, è arrivato Chris. Allora, intanto io tolgo Apex. E ragazzi, ci vediamo domani mattina alle 11. Faccio un po' di Just Chat and Ginox.
E poi la campagna di Halo, che tutti hanno finito prima di me e io adesso la continuerò da sola nel chilling. Venerdì single player. Grazie per oggi, siete stati dei tesori, dei piccoli tesoretti carini. E grazie Alex. Ciao, sto diventando Chi cazzo sfusa. è Alex? Grazie Axel per il sono io. game. Alex da Riga. Grazie Mirko per far sembrare che io sia fortissima. Boh. E ci vediamo domani. Spammate pure le mie emote animate quando volete. Cioè potete entrarmi nella chat e spammarle anche se non sono live perché so che lo volete. Non la guardiamo sempre. E ci vediamo domani alle 11. Vabbè, alle 11. Cioè io vi do questo orario indicativo, poi non sono mai le 11 però. Vi ricordate quando le iniziavo alle 10 e poi man mano alle 10:30, poi le 11, adesso le inizio sempre dopo le 11, vabbè. L'importante è farle. L'importante è farle sempre. Oh, figa, 5 ore e mezza di live. Che volete? Va Che bene, schifo, ciao. Giulia. Va bene, grazie, non me lo meritavo. Giulia. Ciao Axel. Ciao a tutti ragazzi. A domani! Fate i bravi! Mi raccomando, state attenti al Covid che è sempre dietro l'angolo. Vi saluto così con questa presa a male generale. Grazie, Giulia, credo.